dicono che è presente, lo possiamo far accomodare? Ah, ok. Allora, abbiamo quelli che abbiamo indicato all'udienza scorsa, c'erano i vari testi indicati all'udienza scorsa, più sul Pizzi. Quindi il test che era stato indicato in alternativa per oggi non verrà sentito, Casavecchia? No, ok. Vabbè. No, ma per capire. Allora, il test è Barcaccia, se si vuole avvicinare. Ah, signor Barcaccia, e lei? Venga, si accomodi, si segga pure qui, si metta pure seduto. Allora, lei è qua come testimone, quindi ovviamente si deve impegnare a dire la verità. Legga quella formula di rito. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Allora, le sue generalità, solo come si chiama, dove è nata, quando ascolti, deve cercare di parlare in direzione del microfono. Siccome le verranno fatte domande dagli avvocati, dai pubblici ministeri, questo la porterà quasi naturalmente a girarsi, tenga però presente che deve mantenere un po' la direzione del microfono, sennò poi non viene bene la registrazione. Allora, Barcaccia Cristian, nato a Roma il 24/2/74. bene, allora, prego pubblico ministero. Grazie Presidente, se cortesemente mi autorizza a rimanere seduto per la consultazione degli atti. Buongiorno signor Barcaccia. Senta, preliminarmente le volevo chiedere lei che attività lavorativa svolge. Ho dei negozi di illuminazione e arredamento. Questi negozi in che maniera li gestisce, in che forma? Prima gestiva il reparto, come si dice, ordini e mia sorella, ordini e, come si dice, e banche, insomma, in contabilità mia sorella, poi purtroppo è venuta a mancare, gestisco io. Sua sorella è venuta a mancare quando? 16 dicembre del 2016. Del 2016, ma è 18 dicembre 2016. Lei è titolare di società anche? Sono amministratore dell'Euroluce e socio della Barcaccia Design, che non c'è adesso, prima era World Luce. Quindi c'è una società che si chiama World Luce e ora si chiama Barcaccia Design. Sì. Questa società World Luce è stata costituita quando, se lo ricorda? 10 anni fa. 10 anni 15. fa. E di questa società chi sono stati i soci nel corso del tempo? Nel corso del tempo i soci erano mia madre e mia sorella, prima che succedesse e mia sorella era amministratrice. Poi dopo l'avvento è diventato mio padre amministratore e il 50% che era di mia sorella è andato in eredità dei figli e l'altro 50% l'abbiamo preso il 25 io e il 26 io e il 24 mio fratello. E queste sono le quote anche attuali della società, anche dopo il cambio di nome, diciamo, di denominazione. Oltre a questa World Luce che ora si chiama Barcaccia Design. Sì, è un'altra società proprio. È proprio un'altra società. Un'altra società, la Barcaccia Design, ho capito che avesse cambiato denominazione. No, non abbiamo cambiato società. Quindi attualmente lei gestisce la Barcaccia Design con quella composizione che ci ha detto. Sì. Questa Barcaccia Design, scusi, ha avuto vita fino a quando? Cioè ha iniziato la sua attività quando? Un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa. E la World Luce ha cessato invece l'attività? Ha cessato, sta in, come si dice, liquidazione. Sì. Quindi ancora formalmente non è chiuso. Formalmente non è chiuso. Oltre a queste, quindi a World Luce prima e Barcaccia Design poi, lei ha altre società? Luce, SRL dove sono amministratore unico, detengo il 5% delle quote. L'altro socio chi è? L'altro socio è stata anche lì divisa con le quote che erano di mia sorella che era il 45% e mio padre. E questa è la composizione anche attuale? Sì. Quando è stata costituita questa Euroluce più o meno? 30 anni fa. 30 anni fa. E ci sono altre società di cui lei è stato o è titolare? No, adesso no. Una società che si chiama? Immobiliare, c'è l'immobiliare l'ICIB, però quella è una... No.
No, una società che si chiama Barcaccia 1? Sì, quella però sono Barcaccia Primo, sì, quella lì anche è alla stessa età di World Luce, di World Luce, di Luce, è una società che ha 30 anni, però essendo un SAS anche questa qui l'abbiamo come si dice, l'abbiamo convertita l'abbiamo, come si dice, messa anche questa in liquidazione. In liquidazione. E Barcaccia 2? Stessa cosa, quella lì deteneva tutte le quote mia sorella e mia madre, quindi è andata poi non so che cosa hanno fatto loro. Barcaccia 1 e Barcaccia 2 sono due SAS, se ho capito bene? Sì. I cui soci chi sono? Diverso, su quell'altra, su Barcaccia Seconda era mia sorella, per una quota molto alta, e mia madre. E Barcaccia 2? Stessa Barcaccia cosa? 2 questo qua. Questa è Barcaccia 2. Barcaccia Primo è io come socio accomandatario e mio padre come socio accomandante. Queste società di cui abbiamo parlato, World Luce, Barcaccia 1 e Barcaccia 2 e Euroluce, erano attive nel 2015? Sì, comunque sia, facevano per il coso del, come si dice, per i magazzini che avevano, dovevamo per passare la merce dai magazzini che sono stati acquistati in 30 anni, 50 anni di attività, perché poi ci stanno certe di attività per passare come si dice, i prodotti sulle altre società. Allora, tenga presente, a noi interessa, come potrei immaginare, un arco di tempo che diciamo che va dal 2015 fino al 2018, quindi questo è l'arco temporale. Queste società dove avevano sede operativa? Circonvallazione orientale 4721, circonvallazione orientale 4729, circonvallazione orientale 4516, via Casilina, un'altra era come sede amministrativa, via Casilina, chilometro non mi ricordo, World Luce c'era la sede, però le sedi operative erano tutte là. Allora, World Luce e Barcaccia 1 dove avevano sede operativa, se lo ricorda? Circonvallazione orientale 4721. Barcaccia 2? Circonvallazione orientale 4516, non mi ricordo 530. 530. L'aveva detto prima, non peraltro. Euroluce? 4721. Quindi la stessa sede di World Luce e Barcaccia? No. 29. 4729? Sì. Perfetto. Diciamo, fisicamente per dire queste dove insistono? Una palazzina prima, poi c'è la Toyota, poi c'è l'altra e poi l'altra dall'altro lato. Perfetto. A prescindere diciamo da chi è socio o chi figura come amministratore, queste società che cosa gestiscono, che cosa trattano, che cosa vendono, di che cosa si occupano? Illuminazione e materiale d'arredamento. Tutte quante? Tutte quante. E poi di fatto chi è? Sempre nell'arco temporale di riferimento dal 2015 diciamo al 2018, fatto, chi le gestisce? Io e mio padre. Lei e suo padre? Sì. Giusto per capire un attimo insomma, di che tipo di attività economiche stiamo parlando, grosso modo, mi rendo conto che non è facile fare una stima esatta, che fatturato producevano in quel periodo annualmente queste società? 3 milioni e mezzo. Di euro? Sì. Quindi voi siete attivi in questo settore? Da 50 anni. Da 50 anni. Senta, fatta questa premessa, sì, le volevo chiedere se lei o suoi familiari avete mai avuto rapporti con appartenenti alla famiglia Casamonica? Sì. Ecco, ci dice allora, vediamo. Prego. In che senso? Allora, innanzitutto voglio sapere quando lei ha avuto questi rapporti e poi vedremo che tipo di rapporti, che tipo di rapporti sono sostanziati. Con chi? Allora, nell'arco temporale prima del 2015. Che sta lì, essendo aziende che stanno lì da 50 anni, e gli posso dire che comunque sia venivano anche a comprare, sono anni. Se mi dice con chi persone io posso essere più preciso. Allora, innanzitutto
prima del 2015, Sì. lei ha mai avuto problemi Sì. con queste persone? Sì, Sinteticamente, perché non riguarda questo processo ma serve soltanto per inquadrare un po' un attimo i rapporti, che tipo di problemi ha avuto nell'arco temporale prima del 2015? Ho avuto problemi, non so che c'entra con questo da adesso, però scusi, non vorrei essere capire perché che c'entra con questa cosa qui. Ascolti, però lei non è che può fare domande. No, ci mancherebbe, però L'ha detto il pubblico ministero, ha Io detto non che voglio fare... è una vicenda che non attiene a quelli oggetti del processo. Ma serve che solo per Ho avuto introdurre... problemi di estorsione prima di questo periodo qua. Quindi lei è stato sottoposto a Sì. estorsione da appartenenti alla famiglia Casamonica in precedenza. Sì. Lei questi fatti li ha denunciati? No, allora, questi fatti sono come questa volta, io sono stato messo con un incidente probatorio, quindi sono stato preso, mi hanno portato in caserma per un mese intero a dire tutto quanto quello che era successo con registrazioni telefoniche e tutto quanto. Questo quindi è dico quello che poi, è successo. a prescindere dal fatto che li abbia denunciati perché si è presentato o perché l'hanno chiamata, dico però poi i fatti li ha esposti Devo fare dichiarazioni per forza, certo. e ha raccontato come sono raccontato come sono svolti questi fatti. Sì. Che lei sappia, a seguito delle sue dichiarazioni sue dichiarazioni e di tutti gli elementi di indagine sono stati c'è stato un procedimento, sono stati presi dei provvedimenti. La settimana scorsa l'altro procedimento con questo. Che lei sappia ci sono stati degli arresti? No, ancora no. No, non so se ci sono stati degli arresti o se però lei sa che c'è un procedimento penale per questi fatti. Sì. Senta, poi su questo torno dopo che ha reso le dichiarazioni. Allora, le volevo chiedere preliminarmente, e adesso sto parlando di un periodo che è successivo, diciamo dal 2015 in poi, se lei ha mai conosciuto un signore che si chiama Casamonica Salvatore. Sì. Se riesce a ricordare quando lo ha conosciuto, in che 2014-2015. se lo collochiamo nel tempo. Sì, 2014-2015. Lo ha conosciuto perché? Allora, lui aveva fatto degli acquisti per casa da mia sorella, infatti i primi acquisti che sono stati fatti per la fattispecie di lampadari di Murano, 6 lampadari di Murano, delle camere da letto e tutto quanto questo coso di arredamento così, aveva fatto degli acquisti con mia sorella. Allora, Presidente, innanzitutto se sono autorizzato a mostrare al test e a consentire al test la consultazione di alcuni appunti che riguardano i rapporti che ci andrà a riferire di qui a poco. Che autorizzazione vuole? No. Se posso mostrare e consegnare al test degli appunti manoscritti dal test e che il test ha consultato. Che sono stati allegati a dei verbali, quindi certamente, atti, quindi sono conosciuti dalle parti? Certo che sì, sono allegati ai verbali del 9, del 10 e del 12 agosto del 2018 che ha già reso il signor Barcaccia, e documentazione che lui stesso prima che venisse sequestrata ha poi consegnato spontaneamente ai carabinieri e sulla base dei quali, come è noto a tutte le parti, ha poi ricostruito i rapporti che sono molto articolati sulla base di documentazione, ma sono fatture piuttosto che ordini di commissione, piuttosto che appunti manoscritti del test, che ha poi spiegato e esplicitato nel corso delle dichiarazioni che ha reso ai carabinieri. E quindi che sono parti integranti di quei verbali? Certo che sì. Va bene, ci sono osservazioni? Mi sembra di no. Nessuno. Allora, signor Barcaccia, innanzitutto le voglio chiedere, prima che questo Casamonica mi ascolta? Sì. Adesso poi dopo agli appunti veniamo. Prima che questo Casamonica Salvatore avesse rapporti, poi vedremo di che natura e di che tipo, con sua sorella, lei lo aveva conosciuto personalmente? Era mai venuto da lei? No. Quindi lei, diciamo,
Ma anche per rapporti commerciali, dico, non per rapporti No. Di qualsiasi natura. No, è venuto per fare degli acquisti, no, non è mai visto prima. Ok, quindi, ma prima io voglio sapere se questi acquisti, cioè se si era rivolto direttamente a sua sorella o se aveva avuto un primo approccio con lei. No, era venuto, io stavo al negozio dall'altra parte che era l'outlet, al primo, era Che venuto... intende il primo, se ci dà Euroluce. Stava da Euroluce, Sì, lei. siccome cercava dei lampadari particolari, Murano e tutto quanto, l'ho portato di là da mia sorella. E gli servivano per cosa? Se lo Per ricorda? la casa. Per la casa di dove? Via il Vermicino, E Frascati, quindi? sotto Frascati. Sotto Frascati, la via se la ricorda? Sì. Poi ci verremo a questa villa. Poi va bene, le verrà in mente. Senta, ma quando lei lo ha visto, come si presentava questo signore? Normale. Che doveva fare degli acquisti, no, pensavo che era straniero addirittura, sinceramente. Sì. Perché? Perché ma era un periodo che venivano pure gente del Marocco, delle cose così, pensavo che era straniero. Ma lei si è no, non si è mai presentato con nome e cognome. Non si è mai presentato con un Casamonica in quel momento? Con che autovettura era venuto, se lo ricorda? No, adesso non me lo ricordo sinceramente. Ultimamente era una Mercedes, mi sembra una Smart, credo. Esatto. Una Smart. Lei nel verbale del 9 agosto 2018 parla di una Smart Brabus. Brabus, sì. E come era vestito, se lo ricorda? Normale. Era elegante, sportivo? No, sportivo. Ma era vestito bene? Bene. Quindi lei lo indirizza poi da sua sorella? sorella, sì. Lei poi sa, e qua la invito anche se le dovesse servire a consultare o comunque a visionare questi suoi appunti per dare una ricostruzione un po' della vicenda. Lei sa poi dopo se con sua sorella, Sì. ecco, se può spiegare al tribunale, Questa infatti è la scrittura di mia sorella. Il 23/11/2000, questa è la scrittura di mia sorella, dico. ok. Quindi lei sta consultando il primo appunto, diciamo appunto Questo è il manoscritto, primo che mi ha dato, sì. che si intitola, questo per il verbale, Salvatore 23/11/2015 in alto, Sì. giusto? Commissione 1313, che sicuramente è il numero della commissione che sta qui, ecco, che è questa qua, che è questa qua. Allora ha preso un letto Fürstenberg, c'è scritto tutto quanto, un pacchetto da 5.914, ha commissionato, ancora qua non l'aveva presi, rivestito con pacchetto, poi un Comò Duke sempre di Fürstenberg 4.596, poi un comodino Duke 2013-2, quindi sono 4.486, un Teseo pelle, quindi un letto in pelle di 4.941 con contenitore, un Comò Duke 4.000 e due comodini da 4.860 per un totale di 28.989,2, scontato 25.000, con ulteriore sconto 21.000. Quindi ha dato il primo, finisco così, ha dato il 13/11, ha dato un primo acconto di 3.000 euro, secondo acconto di 2.000 euro, poi un terzo acconto di 1.850, poi un quarto acconto di 1.000 euro e poi ci sono tutti quanti gli acconti dietro. Allora, quella che lei sta consultando è la commissione 1313 del 23 novembre 2015. Sì. Quindi, quando si datano queste commissioni? Le commissioni si datano 23/11/2015, gli acconti partono dal 23/11 direttamente dal 23/11/2000, dal 2/12, dal 15/2, dal 15/2, dal 21/3. Aspetti, poi agli acconti torniamo nel dettaglio. Quindi il 23/11/2015 fa una commissione degli arredi che lei ci ha detto. Sì, però io sto leggendo quello che ha fatto mia sorella. Li ha ricavati ovviamente, certo, dalla documentazione che lei aveva disponibile. Perché poi sua sorella appunto Purtroppo viene a mancare dopo un anno. Poco dopo. Quindi per capire
capire se io ho ben compreso, fa un primo ordine degli arredi che lei ci ha detto, il cui valore era 29.892, ma che glielo mettete scontato 21.000 euro. Lo sconto normale. Sempre in quel periodo, 23 novembre 2015, le risultano altri, o comunque in questo rapporto commerciale che ha avuto con sua sorella, le risultano altri acquisti? Aspetti, è vero. Questo. C'è la data, sì. Dovrebbe essere questo qua dei lampadari, questo qua dei lampadari, la commissione sonico, la commissione 0030. Oh, perfetto, quindi che cosa ha commissionato ed acquistato? 4 lampadari carezzonico bianco ovale, 6.500 euro cada uno, 26.000 euro. Poi 2 bianco 6 luci, 731 euro, 1.400 euro. Poi un PL, una plafoniera, questa è da 466 euro, è totale 27.928, scontato 19.000. Quindi sempre al 23/11/2015 c'è un'ulteriore commessa per un valore, diciamo, di lampadari, per così dire, per un valore di 27.928, scontato 19.000. Sì. Sempre nell'ambito di questo rapporto c'è, riferibile a questa commessa del 23/11/2015, c'è altro? No, un attimo, vediamo. C'è quest'altro che è senza data, credo che sia sempre dello stesso GFA, quest'altro di 1.660. Lei sta consultando cosa? La commissione? 0429. 0429, sempre con intestazione Salvatore, giusto? Sì. Di che cosa si tratta? Queste sono applic. GFA 37 applic ed esterno. No, scusi, questi sono i faretti in casso da interno. Quindi sono faretti da controsoffitto, per intenderci. Quindi per un valore complessivo? Infatti sono faretti e lampadine, 1.665. Quindi sostanzialmente qua si può aiutare con il primo appunto, diciamo quello riepilogativo. In questa commessa il signor Casamonica ordina merce per un importo complessivo di, da come c'è scritto qua, 21 più 19. 21 più 19 più 1.650. Quindi sono 41.665, diciamo, sì, facendo 48.000 per l'esattezza 115, c'è scritto un conto. Senta, in questo appunto riepilogativo, sotto le commissioni, no? Cioè commissione 1313, commissione 030, commissione 0429, sono annotati anche secondo letto bianco divano. Di che si tratta, se lo ricorda? Allora, secondo letto bianco è un altro letto bianco che gli è stato consegnato di 3.450 e un divano di 3.000 euro. Questo perché, se lo ricorda? Allora, da che mi ricordo io era che siccome quello della camera da letto non gli era arrivato, perché cioè quello che aveva ordinato con la commessa 1313, per intendersi? Non gli era arrivato e doveva andare a casa lì, doveva andare a abitare lì a casa, ha preso quest'altro, mia sorella gli ha dato in prestito quest'altro, perché quello ci volevano, comunque era particolare, ci volevano 45 giorni per averlo, e gli ha dato questo qua in prestito perché c'era lì e gli ha dato questo qua in prestito. Quindi ha dato il letto bianco e questo divano? Sì. Ma l'accordo qual era? Che gli arrivava la roba e gliela restituiva. Sono stati restituiti poi? No, poi penso che l'abbia messo su un altro, se lo sia preso per un'altra camera, però, se non ricordo male. Sì, dico, ma l'accordo era che sarebbero stati restituiti? Sarebbero stati restituiti una volta arrivati. Sono stati restituiti? No, perché però parlo, cioè, perché lei ha detto, perché poi lui gli ha detto mi serve per un'altra camera, non è che non ci ha restituiti, cioè, ha detto li mettiamo nel conto, mi servono per un'altra camera, da come mi ricordo. E quindi a questo importo di 41.665 sua sorella ha aggiunto anche il valore di questo secondo letto bianco e di questo divano, sì, giusto?
e quindi diventano 48.115 complessivamente. Queste ordinativi che lui avevano fatto sono stati consegnati, e se sì sono stati consegnati in Dove la Selvotta, sì. giusto? Allora, la commessa è del 23 novembre 2015. Quanto è normalmente? Quanti giorni? A secondo, ci sta cosa che in pronto consegna ci mette una settimana, cose da fare ci mette un mese, cose che sono come si dice un po' più particolari ci arriva a mettere anche 3 mesi, 30, 60, 90 giorni. Ma quindi in questo caso? In questo caso il letto che aveva scelto per la camera era in un materiale che era in cavallo, proprio cavallo, e ci volevano, non avevano la pelle, e ci hanno richiamato e ci hanno detto guarda, purtroppo per quel letto non ci sono più 30 giorni, ce ne vogliono 90. Ecco. E gli ha detto guarda, quindi normalmente diciamo la consegna e lui ha è detto no, 30 guarda, giorni. mo il letto però mi serve, allora lei gli ha detto guarda, ti do quello che c'è al negozio per il momento. Questo fino a qua. Giusto per capire se è lo stesso concetto, lei nel verbale del 9 agosto del 2018 dice questo: le suddette commesse, cioè la 1313, la 030, la 0030, la 0429, sono arrivate da noi in magazzino con un leggero ritardo, ovvero i primi di gennaio 2016, anziché i classici 20-30 giorni dall'ordine. Quindi mia sorella avrebbe dovuto consegnare le commesse poco prima di Natale. No. Allora, forse là è stato scritto, sono arrivate dopo c'è un leggero ritardo, però avrebbero scavalcato Natale, c'era, infatti non ricordavo, c'era un evento di mezzo che gli serviva apposta il letto, diciamo, c'era il Natale di mezzo. Perfetto. Doveva arrivare prima di Natale, invece sono arrivati dopo Natale. Sì. Quindi per questo poi gli avete dato anche il divano in uso temporaneo. Sì. Per questo ritardo ha fatto altre richieste Casamatica Salvatore? Il letto e il divano mi pare che mi pare di vedere. Il letto e il divano. Oltre al letto e il divano, ha chiesto che gli faceste qualche altra prestazione? Non ricordo. Allora, sempre dallo stesso Perché verbale. se non mi ricordo non posso dire. No, è chiaro, ma cioè. diciamo, è in aiuto alla memoria, queste sono dichiarazioni che lei ha già reso, è chiaro che io devo fare prima la domanda, poi. Okay. Lei dice: a seguito del ritardo nella consegna, oltre al letto ed un divano in temporaneo uso, Casamonica Salvatore ha preteso che gli rodiassimo e lucidassimo il marmo del salone di casa. Se la ricorda questa cosa? Questa cosa qui, però, questa cosa qui sì, messa così, io ho dovuto fare, gli ho detto guarda, per questa io siccome conoscevo uno che rodava il marmo, io ho fatto far rodare il marmo della villa sotto. Della villa? Della villa, sì. Sempre quella Sempre vicino? quella là, sì. È una richiesta che avanza a chi? Non ho capito, scusi? È una richiesta che avanza a chi? No, avanza, cioè lui diceva che gli serviva qualcuno che rodiasse il marmo, e io mi sono tra virgolette offerto, diciamo, guarda, io conosco perché conoscevo una persona, io come si dice, e gli ho presentato questa persona che ha fatto questo lavoro. Quindi ha parlato con lei? Sì. Ci fa capire come No, ha parlato con me, su questa cosa ha parlato con me. ci fa capire com'è andata questa discussione. È andata questa discussione che si era un po' risentito perché questo letto doveva arrivare prima di Natale, è arrivato dopo Natale, si era un po' risentito e poi doveva finire, perché poi per portare il letto su dovevano posare il marmo, doveva venire... Una volta che radiano il marmo non puoi ripassarci sopra subito con le cose, quindi lui stava aspettando di far radiare sto marmo, e poi quelli lì non erano, mo che ricordo bene, non erano più disponibili in quel periodo, non si potevano venire. Quindi non aveva preso accordi. Bene. Però ho detto, allora ci penso io a farti, dato che c'è stato questo come si dice, problema disguido, ci penso io a chiamare una ditta che ti fa la realizzazione del marmo. Quindi ha parlato con lei? Sì. Il tenore della discussione com'è stato? Il tenore della discussione com'è stato?
La riscossione è stato come il 95% dei clienti che mi arriva merce in tempo e si incazza, ecco come è stato, doveva arrivarmi per Natale, ne è arrivato dopo Natale. È stato esplicito, diciamo. Sì, no. il tono come è stato come quasi tutti i clienti quando gli arriva la roba, se senti che cacciare, che fanno, non è che... Sì, la domanda che le faccio ha un senso. Sì, lo so che il senso sempre dallo stesso verbale, nel descrivere questa richiesta, lei dice questo. Innanzitutto quanti metri era questo salone, se lo ricorda? Che bisognava lucidare e rodare? 200 buoni. E a lei quanto viene a costare questa cosa? 3.500 mi pare. 3.500 mi pare. Normalmente quanto costa fare un lavoro di questo tipo? Molto di più. E come mai? Perché conoscendo gente, i lampadari che vendo io non li pago quanti pagherebbe lei, per questo motivo. Quindi, qua. perché si è rivolto a una persona, a un amico? No, un amico, uno che fa questo lavoro all'ingrosso e poi lo passa a quello che te lo vende a te. Una roba prima che arriva a lei passa 5-6 maniche, vero? Quindi questo era proprio un quanto costerebbe, diciamo, a me che lo vado a fare, non a lei, invece che 3.500? Minimo A me, all'epoca, certo. 7.000 euro. Quindi almeno il doppio. Sì. Questi lavori chi li ha pagati? Io? Lei? Le sono stati ridati i soldi? Non mi sembra, no. Quando lei descrive questa richiesta, Sì. nel verbale del 9 agosto del 2019, lei dice del 2018, le chiedo scusa, lei dice questo: ha insistito con toni chiaramente minacciosi, Sì. ed io, per non avere problemi, ho dovuto accettare. Perfetto. Io questa dichiarazione l'ho fatta dopo che giustamente c'erano delle intercettazioni dove c'era una come si dice, avvivata litigata, una vivace discussione, e non riuscivano a capire perché c'era questa discussione. Io l'ho collocata a questo fatto qui, che era per questa cosa qua, cioè si era un po' alterato. Io per calmare gli animi ho fatto questa cosa. Quindi la conferma queste dichiarazioni, questo volevo dire. Sì. Senta, di queste somme complessive, che quindi ammontano, abbiamo detto, tra il letto, quindi le 3 commissioni, i 2 letti in uso, il letto bianco e il divano in uso, quindi un valore di 48.115 abbiamo detto, Sì. E qua si può aiutare sempre con quell'appunto complessivo. Questo qua, sì. Fino al momento in cui rende dichiarazioni lei ai Carabinieri, quanto era stato pagato di questo importo? Dei 48.115? 21.765. 21.765 è l'importo che rimane o quello che... Allora qui c'è a conto sono 7.500 euro, poi ci stanno... Scusi, se lei vede, scusi se la interrompo, Sì. 48.115, lei poi vede 2 somme sotto 48.115. A conti 11.850 e 7.500. 7.500 euro, a conti per 28.765. 11.850, 7.500 in realtà fa 19.350, sì. 28.765 la differenza. Questo no, qua è su 48.000 e qua è l'acconto su 28.000, sono 2 acconti su due commesse diverse, vede? 48.140, sì, ecco. Quindi dei 48.115, se ho capito bene, ha dato 11.850 più 7.500 e dei 28.760. aspetti, poi ci arriviamo a questo. Quindi 48.115 ha pagato 19.350, quindi rimanendo da pagare ancora la differenza tra 48.115 e 19.350, è corretto? Giustissimo. Sempre in questo appunto, Sì. lei leggerà in calce 4 sedie euro 684, c'è un punto interrogativo SC e la cifra di 1.912 euro.
Sì. Si ricorda che cos'è? Queste sono 4 sedie che l'aveva prese in prestito, mi sembra, perché c'aveva una ricorrenza, qui sempre perché non... che c'era sì 4 sedie che sì, se l'aveva prese in prestito sempre per una ricorrenza, mi pare, e che gli doveva vedere se le comprava o le teneva, le aveva prese in prova queste sedie qua. Queste sedie poi sono... quindi le aveva prese in prestito per vedere... Sì. Che vuol dire aveva prese in prova, perdoni? In prova, aveva preso queste 4 sedie, che sono sedie con tutta una cosa un po' importante, aveva prese in prova, cioè per vedere come se stavano bene, perché il tavolino vedere come non ci era... si sedeva sopra? No, per vedere come stavano attorno al tavolino, perché il tavolino non l'aveva preso da noi, ma bensì da MP2, che non vedo adesso poi qua ci che arriviamo a ci sia, MP2. non riesco a capire perché, bene, perché... Quindi ha preso queste 4 sedie in prestito, diciamo, poi vedo se sono restituite, se vi sono state restituite. Allora, qui vedo 1936,50, 162 al mese, non riesco a capire che cos'è. No, 19,350 è l'importo degli acconti. Dico, ma fermandosi al suo ricordo, per quello che è il suo ricordo sono state restituite? No, non so come sono messi d'accordo con quelle, no. No, non ho capito la risposta. La risposta, esatto. La domanda del pubblico ministero è se sono state restituite. No. Prego. Senta, sempre in questo appunto iniziale, sì, lei vede ulteriori cifre, e sto facendo riferimento a 23/3/2017, luglio 2017 e luglio 2017, sono 3 importi, 2.500, 2.000, 2.500. Sì. Riesce a ricordare, con scritto H, riesce a ricordare questi importi a cosa si riferiscono? Cioè dopo questa commessa del 23 novembre 2015... A questo da 28.000 euro, vedi? Perdoni. Dopo questa commessa del 23 novembre 2015 avete avuto altri rapporti commerciali altri rapporti con il Salvatore Casamonica? Non con il negozio, Gestite da lei a questo punto, voglio sapere. Doveva prendere la cucina che aveva visto in una fiera da MP2, che è un negozio che fa tutti i mobili a specchio, fa tutti quanti i mobili a specchio, che si trova vicino al mare, diciamo, Ostia mi pare, un grande negozio, e doveva vedere sta cucina che gli ho gestito io la compravendita di una cucina, un tavolo, quello delle famose sedie, una cucina, un tavolo, una credenza, due credenze e basta, mi sembra. Di che marca erano queste? MP2. Oh. Mi riepiloga i beni, per favore, perché... Una cucina. Sì. Un tavolo. Sì, un tavolo per quanti posti? Ecco, lì è nato un altro problema, perché il tavolo detto da loro doveva essere da 10 posti, mi pare, e invece è arrivato lì il tavolo, che il tavolo non c'era palesemente da 7, da 8 proprio, ma ste 8 anche stretti, era un tavolo comodo da 6. Comunque, una cucina, un tavolo da 10 posti che poi invece diventa da 7-8. Poi due come si chiamano, credenze, dove ci metti la televisione sopra, insomma, 2 credenze. Mobile porta TV? Mobile porta TV, sì. Poi? Per tavolo ho detto e non ricordo. Allora, lei, sempre al verbale questa volta del 10 agosto 2018, fa riferimento a una cucina della ditta MP2, una vetrata a specchio sempre della ditta MP2. Ah sì, una vetrata a specchio, sì. Un
un comò di fattura indicata foglio argento sempre della ditta MP2 e poi il tavolo da pranzo per 8 posti e un mobile porta TV tutti della ditta MP2. Tutti quanti da MP2. Questi ordinativi ve li ha fatti poi? L'ha fatti, abbiamo fatto tramite un signore che si chiamava, che era il rappresentante loro, che era il loro rappresentante. Loro di chi? Scusi? Loro di chi? MP2. Sì. Era lo, scusi, precisare, prego. no, scusi. Era il rappresentante che venne e prese l'ordine, prese i vari acconti anche presi. Poi a un certo punto c'era pure con questo signore qua, c'è stato un po' un problema perché c'era una discordanza tra gli acconti che io avevo dato a lui e che lui aveva poi riportato in ditta. Va bene, a parte questo, a me interessava capire a lei questi immobili quanto sono costati a lei e quanto doveva pagare. 15.000 euro la cucina. Sì. Poi mi dica un attimo perché non mi ricordo, non è che lei cerchi di fare mente locale. 4.000 euro un comò, 4.000 euro, sempre 4.500 euro un tavolo, la vetrata? 18.000 possibile? 16, 18. Allora, lei indica in questo verbale 15.000 euro la cucina, ok, 8.000 euro la vetrata, sì, 4.000 euro il tavolo da pranzo, sì, 3.000 euro il mobile porta TV e 5.500 euro circa il comò. perfetto, sì, perché io parlo del costo, sì, perfetto, è così. Quindi a lei sono costati, facendo il conto, 35.500 euro. Sì. Quanto doveva pagare Casamonica Salvatore per Ho avere? fatto intorno a col guadagno il 20%, cioè quelli di listino, poi logicamente il listino non ha fatto fede lì, perché lì era una cosa che di listino quell'arredamento là veniva sopra gli 80.000 euro, fatto così. Poi logicamente sempre con la scontistica che abbiamo, mi pare che ci eravamo messi d'accordo intorno ai 40-50.000, 45.000 euro. Infatti lei indica 45.000 euro in questo verbale, perfetto. Lei queste somme, quelle che lei doveva dare a MP2, le ha pagate? Sì. Tutte? Tutte. Casamonica, scusi, no, perdoni, No, prego, faccia. Casamonica Salvatore l'ha pagata per questo ordinativo, se sì quanto? 6.000 euro, un acconto di 6.000 euro, un assegno di 5.250 e altri acconti una trentina di migliaia, 25, non ricordo precisamente le cifre, non ricordo. Allora, per questo io l'avevo mostrato questo appunto all'inizio, perché lei dichiara questo sempre nel verbale del 10 agosto del 2018, se si è ricordato è bene che lo riferisca da solo. Ho dovuto passare delle somme che mi aveva dato sull'acconto del negozio, com'era, non mi ricordo qua. Lei dice, io ho ricevuto... Non è un'opposizione. Alle 12.30 Casamonica Salvatore dovrà rendere un interrogatorio di garanzia. Ovviamente si dovrà sospendere questo dibattimento perché lui si dovrà allontanare per rendere l'interrogatorio di garanzia. Ma perché è stato attinto da qualche... Prego? È stato attinto da qualche misura cautelare? Sì, ha ricevuto una notifica, ce lo può illustrare il dottor Musarò, una notifica di un'ordinanza di custodia cautelare e quindi dovrà rendere l'interrogatorio. Va bene, questo lo farà presente, era collegato da dove lui? Da Sassari. Quindi ce lo conferma anche Sassari quando sarà che si deve allontanare. No, ma volevo dire che non consente a che prosegua in sua assenza, questo volevo dire. Sì, vabbè, poi dopo diciamo se lui si collega e ci rappresenta la questione valuteremo se certamente si è impegnato a fare l'interrogatorio, non può stare in due parti contemporaneamente. Va bene, grazie. Grazie, no, siccome io adesso mi devo allontanare perché ho un altro processo e sono sostituito. Sì, no, l'unica cosa che deve essere ricordato appunto perché noi non possiamo sapere. Lo farà lui personalmente, ce lo comunica con il sito collegato. Va bene, allora la sostituisce sua figlia, adesso lei va via. Va bene, grazie. Prego.
Allora, stavamo un attimo Sì. al punto quanto Allora, aveva- sì, lo ricordo perfettamente. Sempre nel verbale del 10 agosto del 2018, nel fare riferimento a quanto di questi 45.000 euro Casa Monica Salvatore le aveva pagato, lei dice: io ho ricevuto solo 7.000 euro in contanti da Salvatore. E infatti, come vede nell'appunto, 2.500 il 23 marzo 2017, 2.000 e altri 2.500 a luglio 2017. Ok, sì. La conferma? Sì. Quindi diciamo dei 45.000 lei riceve solo 7.000. Ma l'accordo per regolare questo importo, lei se lo ricorda? Cioè, che accordo prendete? L'accordo è che ti pago un po' alla volta, ti pago un po' come era preso, aveva preso l'accordo con mia sorella, aveva preso, facciamo un ordine di tot, poi mi consegni e ti do tot al mese. Tot al mese quanto? Era intorno alle cose, era su dai 5.000 euro, questa era la cifra. Ma avrebbe dovuto dare 5.000 euro al mese, diciamo, questo era l'accordo, in realtà lei riceve solo questi 7.000 di acconti che ci ha illustrato e che sono qui segnati. Sì. Senta, prego. No, vai, se stavo aggiungendo no, non stavo aggiungendo, quando facendo riferimento al 23 marzo 2017, questo acquisto avviene quando? Se lo ricorda? Guarda, poco dopo, Poco dopo o poco prima? Poco prima, non mi ricordo, guardi, purtroppo è successo un po' di tempo fa, però mi pare che o in coincidenza o poco dopo o poco prima, non posso ricordare proprio perfettamente quanto. Allora, sempre dallo stesso verbale, lei dice: non ricordo esattamente quando sia avvenuta la trattativa per la vendita di questi mobili, ma credo 1 anno e mezzo prima del marzo 2017, che indico come primo acconto versato da Casa Monica Salvatore. Quindi è poco dopo, perché qua è 2015. Poco prima. Io le avevo chiesto, perdoni, forse l'ho portata fuori strada io le avevo chiesto rispetto al primo acconto del 23 marzo 2017. Sì. Lei invece aveva capito rispetto al 23 novembre 2015, forse. Sì. Comunque lo conferma che Sì, lo confermo. circa 1 anno e mezzo prima rispetto al marzo 2017. Questi mobili che lei ci ha elencati Scusa, sono... Primo Ministro, no, per non perdere i passaggi, quindi l'acquisto, cioè l'ordine e anche la consegna avviene... Stavo chiedendo ora sulla consegna. No. Questa commessa è stata regolarmente consegnata? Sì, Se lo ricorda quando? Allora, è stato consegnato lì è successo un po' tutto a tranche, è stato consegnato, a parte il fatto che, apposta dicevo, c'è stato un disguido subito con i soldi che noi avevamo dato al rappresentante di MP2 e quelli che lui aveva portato in azienda, perché poi dai conti fatti che avevamo fatto di conti mancavano 4.000 euro che il rappresentante di MP2 non aveva portato a MP2, quindi siamo andati là, perché a un certo punto lui mi diceva mi sta prendendo in giro, non gli era di soldi a questo, ho detto guarda, tutto quanto, e siamo andati. Lui chi? Lui mi diceva? Le diceva mi stai prendendo in giro? Dice, perché lei non consegnava? No, sì, perché non consegnava e quello dice a me non mi sono arrivati i soldi. Quello sarebbe MP2? Yes. Scusi, siamo andati là, scusi che non gli dico le cose perfette, No, siamo andati lì, da MP2 è arrivato prima un fratello, perché sono 2 soci, dove diceva, e poi ho detto guarda ci deve stare pure, però prima che anche il rappresentante, perché se non c'è sta il rappresentante che gli abbiamo dato i soldi in mano, poi prima si era sentito male, siamo andati 2 o 3 volte, poi la quarta volta qui il fratello quell'altro ha detto sì, purtroppo ci ha fatto diversi danni, così si dice, e ditemi quant'era, e infatti mancavano questi 4.000 euro che io avevo consegnato nelle mani di questo rappresentante. Poi da lì ha cominciato, lui aveva capito un po'. Però lui, scusi, ci deve essere gentile, siccome lui chi? L'MP2, il proprietario,
aveva capito l'antifona, perché aveva capito la cosa. Prima aveva detto no, mi fai un pagamento anche tu. Allora, se io faccio fare un pagamento a te dilazionato, io anche prendo il pagamento dilazionato. O c'è la forza comunale che paga tutto in contanti e mi faccio fare lo sconto, o il mio guadagno sta e te ti faccio dilazionato e me lo faccio fare dilazionato. Quando il signore la MP2 ha capito che c'era fretta, perché ormai questo aveva mandato avanti mesi, aveva mandato domani, dopodomani Per la consegna. Quando poi abbiamo realmente chiamato in ditta, questo ha detto guarda che a noi mancano ancora i soldi. Ho capito. Allora là c'è stata un'altra, tra virgolette, litigata, c'è stata chi? con Salvatore, perché mi ha detto tu non gli hai dato i soldi a questo qua. Invece no, i soldi io gliel'avevo dati, è quello che non l'aveva portati a... Ma com'è avvenuta questa discussione? I toni come sono stati? I toni sono stati, ripeto, sono stati come quando un cliente non riceve la merce, sono stati accesi, non posso dire è stato con la preghierina, però non è stato manco sono stati toni accesi di un cliente che non riceve la merce. Risolto questo disguido, i mobili sono... No. Il disguido poi è andato avanti, perché che è successo? Poi quell'altro aveva visto che io avevo fretta di prendere... Quell'altro sarebbe? Il proprietario di MP2 aveva visto che io avevo fretta di prendere questi mobili, avevo fretta perché lei era sollecitato da Casa Monica Salvatore. Per fare dei mobili del genere servono 45 giorni. In mente mia questo già aveva iniziato 3 mesi fa a farli, invece sono andato a vedere che ancora doveva iniziare proprio a fare il primo specchio, perché questo giustamente ha detto io se non ricevo il 50% dell'importo, il 50%, il 30% dell'importo non lo inizio, era stato chiaro. Quindi è stato quello il disguido, poi lui ha marciato perché mi ha visto a me. Il proprietario di MP, come si chiama? Il proprietario di MP2, ma aveva visto che stavo in difficoltà e l'ha detto mo mi porti i soldi, e quindi sono rimasto tra i due fuochi, capito come? Facevo scemo tra i due fuochi, tra uno e un altro. Uno sarebbe? Tra Salvatore e quello lì. Salvatore Casamonica? Sì, e lui il proprietario della MP2 ha detto mo mi porti, aveva visto la difficoltà, infatti ho detto guarda, se noi andiamo lì, questo mi fa portare tutti i soldi, perché avevo visto che era un fiore della mignotta. E questo mi fa portare... Signor Barcaccio, apprezzo la sua... No, non c'è niente da ridere, infatti, assolutamente non c'è niente da ridere, perché a parte che lei ci deve solo... difficoltà a me mi ci aveva messo il suo illustre... Ascolti, io volevo soltanto richiamarla sul fatto che noi di quello che lei ha detto prima non conosciamo assolutamente nulla di nulla, quindi ci deve, attraverso le domande che le fanno le parti, raccontare, mantenendo la sua tranquillità. Sì, ma io mantengo la tranquillità. Però dandoci anche la possibilità di seguirla nei vari passaggi. Okay. Per questo lui, l'altro, quell'altro... Per questo sono costretto a intervenire per far rendere intellegibile, diciamo, i vari protagonisti. Se no non la capiamo. Poi se ci sono parolacce, scusi, sono state dette. No, non sono state parolacce, però ci ho detto io... Però cerchi di contenersi. Sì, no, mi ero un attimino... Va bene. Quando il proprietario, che poi il disguido iniziale l'ha creato il suo rappresentante, poi non mi puoi venire a dire io non ne so niente, perché lui disse questo, mi dispiace, questo era uno, non ti sei affidato perché l'hai chiamato tu, in effetti avevamo chiamato noi questo qui. Quando ha visto che c'era questo, come si dice, questa ormai fretta, ha cominciato a dire, mo me paghi, no, adesso, infatti c'era, se andiamo là, no, più andiamo là e più gli mettiamo fretta, più questo chiede infatti ti ho detto, mi sono trovato in questi due fuochi. Va bene, la situazione la risolve poi, la situazione la risolve, gli faccio consegnare tutto, riesco a fargli consegnare tutto quanto. A chi? A Salvatore. Lo ricorda quando? Quando è stato la cucina 2 anni fa, 3 anni fa. Ricorda se c'era qualche condizione particolare di Casa Monica Salvatore? Il battesimo del figlio, il battesimo pare, doveva fare il battesimo del figlio, possibile? Lei dice questo, non ricordo quando sia avvenuta la consegna e il montaggio di questi immobili a casa di Casa Monica Salvatore, ma se non erro è avvenuto nel periodo in cui lui era agli arresti domiciliari all'interno della sua villa di Frascati. Sì. Lo conferma? Sì. Villa di Frascati è sempre quella di sempre Vermicino. Quella lì. Quella di Vermicino. Sempre la stessa. Oltre a questi rapporti
rapporti del 23 novembre 2015 che ha avuto con sua sorella, a questa commessa, diciamo, di MP2, per dire così, del 2016, di cui ci ha appena parlato. Ricorda se ci sono stati altri rapporti che lei ha avuto con Casa Monica Salvatore economici? Non mi sembra. Se può cortesemente visionare tra le carte che le ho dato oggi la commissione 1267. I pali da esterno questi sono. Cioè, se può spiegare al Tribunale a che cosa si sta riferendo. E i pali da esterno sono... sì, questi... Non che cosa è i pali da esterno, che cosa... Quella commessa. Che cosa vuol dire? Cioè, se spiega... 4 P12 sono pali da altezza 2,10, perché il primo è il numero del colore e gli altri due sono la coso. Quindi c'è stata un'altra commessa che le ha fatto Salvatore? Questa qui l'aveva fatta inizialmente con mia sorella, perché questa è sempre la scrittura di mia sorella, poi non l'aveva mandata avanti perché era il prezzo era troppo alto. La data è 8 giugno 2017. E allora questa scrittura non mi ricordo di sì, questa scusi, no, mi sono sbagliato, 8 giugno 2017. Sì, Sua moglie era però aspetti, sua sorella era già deceduta. Questa commessa qua però sono sicuro che la fece inizialmente con mia sorella, poi non l'ha mandata avanti perché il prezzo era troppo alto. E poi l'ha ordinati con lei? Poi l'ha riordinati, sì, infatti era 9.624 e era troppo alto come prezzo. Oh. E quindi l'8 giugno 2017 li ordina lei? Sì. Con questa commessa del 1267. 16 pali e 4 appliche, gliene consegno 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pali. Scusi, Ovidi Matilde è una mia dipendente. Sa se la riconosce la scrittura di Ovidi Matilde? Sì, questa qua. Questa qua quale? Questa. Quella della commessa 1267? Sì. Ok, quindi le ordina questi 4 pali? Sì. Sì, infatti 4 pali e 4. Ma quello che aveva chiesto sua sorella era... Eccolo, e questo qua. Questa è la scrittura di mia sorella. Perfetto, quindi era però un preventivo maggiore? Sì, era un preventivo maggiore, ma era di precedente prima, rispetto perché non c'era data, ma questa è la scrittura sua. Quindi e un preventivo, scusi, aveva chiesto un preventivo a sua sorella quando sua sorella era con vita di quanti pali? 12 pali completi, okay. 9 applique da ordinare, vabbè, sono, perché questi ce l'avevamo e quest'altro è scritto da ordinare, 9.624 euro, perfetto. 700 euro vetro satinato, c'è stato l'aumento. Poi questa commessa però non l'aveva portata più avanti. No, non l'aveva portata più avanti. E a lei l'8 giugno 2017 gliene ordina solo 4. Sì. Ricorda quanto costavano, o meglio, che prezzo lei aveva fatto a Casa Monica Salvatore? Sì, ma io dico quanto costavano, io me lo ricordo che ce l'avevamo là, se 12 pali vengono 8.544, 4 ne vengono 12.000, siamo intorno ai 500-600 euro cada uno, cioè per 4,24. Lei parla di un costo nel verbale del 10 agosto 2018 di 3.600 euro. Sì. Tra pali e lampade, sì. Le sono stati pagati questi soldi? Mi sembra che mi diede un acconto, mi sembra che mi diede un acconto, ma non so se non era 1.000 euro, mi pare, 900-1.000 euro, giù di lì. Se lei guarda la commissione 1267... Sì, c'è scritto 400, ma mi diede un altri... 1.000 euro, non più di 1.000 euro comunque, mi diede un altro acconto, mi diede. È sicuro di questo? Perché nel verbale del 10 agosto lei fa riferimento solo a questo acconto di 400 allora, euro. Mi sembra che, aspetti perché poi per ricordare, mi sembra che lui un acconto lo diede a mia sorella prima, credo, perché poi Matilde me l'aveva fatto notare, mi pare. Però era sui 1.000 euro, era quindi non più di 1.000 euro totali. Però mi ricordo che Matilde mi fece notare che un acconto o l'avevano messo sui pali quelli lì
quelli con la cosa con la, come si dice, la vendita questa di 9.000 euro. Senta, ma allora, nel momento in cui c'è questo ordine dell'8 giugno del 2017, Casa Monica Salvatore l'aveva già ordinato merce una prima volta, mi perdoni, ascolti, una volta per 48.000 euro e ne aveva pagati solo 19.350. Aveva preso 4 sedie in prestito che non vi aveva più restituito, il letto e il divano in uso temporaneo che non vi aveva poi più restituito. C'era stata la commessa del 2016, quella di MP2, vi doveva dare 45.000 euro e alla fine le ha dato solo un acconto di 7.000 euro. Sì. Come mai lei si determina a proseguire questo rapporto? Cioè, nel momento in cui lui si presenta per acquistare questi pali, avendo questo sospeso economico nei suoi confronti, come mai lei accetta questa nuova commessa? Questi ce l'avevamo al negozio, e lui diceva che un acconto in effetti l'aveva lasciato, e Matilde mi ha confermato che un acconto lo aveva lasciato, mi ha dato un altri 400 euro, perché non è che altri 400 euro, però l'acconto che aveva lasciato pensavo che fosse stato 1.000, questi già ce l'avevo lì ma a occhio e croce, dico, poi le cifre sono facilmente ricavabili, questo signore le doveva almeno 40 se non 50.000 euro, anzi qualcosa in più probabilmente. Comunque, come mai quando si ripresenta per acquistare questi 4 pali lei continua ad accettare ordinativi e commissioni da questo signore? Mi hanno detto che avrebbe pagato, ci eravamo messi d'accordo su un metodo di pagamento come si dice, rateizzato. In quella circostanza anche con MP2 diciamo che si erano creati una cosa come di difetto, diciamo, che non era dovuto certamente da me, perché oltre che andare lì e pagare e tutto quanto, però dovevano arrivargli un anno prima, io sono arrivato un anno dopo, era quello il motivo, e sti pali ce l'avevo là, ha detto guarda dopo tutto sto casino e dammo gli sti pali e via, capito? Era questo il che magari se uno avesse come si dice, consegnato tutto in tempo la cosa non cambiava, però nella fattispecie era perché c'era stato un grosso ritardo, poi coincideva con due aneddoti che lui aveva importanti, ecco perché. Con due? Aneddoti. Eventi. Sì. Aneddoti, ha detto sì. Eventi. Sì, Natale doveva fare la comunione del figlio che poi ha rimandato. Sì, perdoni, ma io non ho compreso come mai lei non pretende prima. Io lo so, lei si voleva dire perché ero spaventato e tutto. Perché scusi, non ho capito. Allora io ho detto perché ecco, perché c'è stato. Ascolti. No, però mi faccia spiegare, lei deve dire quello che è successo. Perché avevamo ritardato questa consegna, mettiamo per difficoltà, per le pressioni che mi ha fatto il coso, ho detto questi qua te li do, però io pensavo che l'acconto dei pali era maggiore, invece perché quella mi ha detto c'è un acconto sui pali, ma l'acconto era c'era una rimanenza di 400-500 euro, non era più di quello, io pensavo con l'acconto i pali tanto quanto mi sono venuti a me, sono pagati, prendeteli e via, tutto qua. Lei è mai stato intimorito da questa persona? Allora, io non sono mai stato intimorito da questa persona, se poi dico quando faceva pressioni e tutto quanto un po' mi intimoriva, sì, ma non è che sono stato mai minacciato direttamente in cosa, questo lo posso dire. Che vuol dire se può esplicitare questo concetto? Allora, se quando non gli è arrivata la roba, la merce in tempo, si arrabbia, se si questionavamo un po' mi intimoriva, ma era come posso dire, era perché un po' mi intimoriva, ma non è che sono stato minacciato su questi fattispecie di cose, diciamo, di occasioni. Non riesco a capirmi, poi lei mi parla.
Le sta parlando normalmente? No, lo so, però non riesco a spiegare come voglio Sì, no, dire. la domanda però che le viene fatta è del tutto legittima, Mi dica, no? certo, ma anche la mia risposta è del tutto legittima. Sì, no, nel senso che non so se vengo io al suo negozio o uno di qualunque di noi con un arretrato così da pagare ci dà un ulteriore... No, ecco, quindi questo è il punto. Perché in questo caso invece ha consentito a consegnare ulteriore merce? Memore che E pensavo, questo è il punto. sì, memore che fosse stato più alto l'acconto che mi aveva dato e che c'erano stati quei due come si chiamano, episodi precisi che praticamente sia quello con MP2, scusami, sia quello con MP2 che quell'altro con quel letto. E allora a me ci sono stati questi due episodi, ho acconsentito. Senta, ma lei a quel punto aveva capito che aveva a che fare? Cioè, Sì, in casa Monica. E allora scusi, se non l'ha minacciata mai, come mai lei si moriva nel momento in cui c'erano queste discussioni e queste sollecitazioni? Allora, la questione di intimorire, cioè, la questione è tutt'altra, ma è successo perché già avevo avuto, per passare che non c'entra niente, sono due cose completamente differenti. Allora, quando è successo che tra virgolette, perché lui ha detto io posso comprare questa roba, te la posso... Era già successo nel passato? Già avevo avuto a che fare in passato, ma non c'entrano con altri cugini, altri Casa Monica. Ma me l'ha detto lei, abbiamo parlato come se siamo messi insieme, non me cosa. No, signor Barcaccia, però lei c'ha un... Confusione. No, scusi, ascolti. Anche perché qua ne dobbiamo fare 5, 6... Ascolti, sia gentile, perché noi siamo qua, stiamo tutti lavorando. No, ma io la capisco, però lei non può fare continuamente così. Siamo tutti qua, ascolti. Stiamo trascrivendo... Signore Barcaccio, scusi, cerchi un attimino di tranquillizzarsi e di rispettare anche chi le sta parlando. Allora, siccome siamo qua tutti quanti presenti, cioè non capisco perché lei continuamente dice che il Ministero le vuole mettere in bocca delle No, aspetta. perché non è corretto quello che sta dicendo. Siamo qui, stiamo tutti ascoltando e stiamo tutti trascrivendo. Lei stesso ha fatto presente che la situazione che ha vissuto è una situazione comunque che non si reitera con ogni cliente, quindi la domanda è del tutto legittima. Esatto, ok. La situazione è stata una situazione che è stata con... C'è una prova che alcuni Ci ho fatto domande pure tranquillo. Quali sono questi siti che consentono? Vediamo un attimo, poi riprendiamo, però possiamo riprendere solo se è garantito il collegamento. Li richiamo tutti, no? Ah, l'Aquila? Era l'Aquila? Ci sente l'Aquila? Il sito dell'Aquila ci sente? Sì, signor Presidente, non sentivamo bene il PM. Adesso ci sente? Sì. A lei sì, lei sente. Vediamo un po' il PM se lo sente, proprio Ministero. Non si accende il suo microfono. No, la sentiamo bene perché lei ha una bella voce stentoria, quindi non riesco a percepire la differenza, però...
funziona, ma credo che sia capitato anche. Forse se prende deve essere. Ma siamo sicuri che non funziona? Nel senso che a volte la luce è accesa o non accesa? Proprio non... Vediamo se è una cosa, non vorrei interrompere l'esame, anche perché dovremo interrompere quando ci sarà l'interrogatorio di Casamonica Salvatore, quindi anticipiamo la pausa a quel periodo lì. Speriamo che non duri molto, si avvarrà e quindi farà veloce. Sarà veloce l'interruzione. Mi scusi, signor giudice della Sassari, mi sente? L'Aquila? No, Sassari, da Sì. Sassari. Sì. Buongiorno. L'imputato vorrebbe dichiarare qualcosa, se Guardi, può parlare. no, non può dichiarare, ascolti, l'ho già detto 1000 volte, mi fate sempre ripetere la stessa cosa. Nel corso degli esami non si può fare, anche perché non c'è il collegamento. Ascolti, non c'è il collegamento. Ascolti, non c'è il collegamento di un sito, non possiamo procedere a fare nessun atto, quindi siamo temporaneamente sospesi. E poi nel corso dell'esame le interruzioni non sono ammesse, le facciamo alla fine dell'esame, mi richiedono la parola e fanno le loro dichiarazioni. Gli tolga la parola perché in questo momento non può rendere dichiarazioni. Non sono dichiarazioni, l'altro fatto riguarda la provatoria che alle 12. Ufficiali di UPG, per favore. Sì, ascolti. Allora, ascolti a me. Era riguardo. Ascolti, quando io dico ufficiali di PG, mi ascolta? Sì, la sto ascoltando. Mi dica. Allora, se io dico qualcosa, lei deve fare quello che le dico io. Io le ho detto che siamo in fase di sospensione, siamo collegati con gli altri, ma c'è un sito che non sente, quindi non può essere fatta nessuna dichiarazione. E quindi lei deve in quel caso chiudere la parola, no che lo fa parlare, tra l'altro non capiamo niente, ok? No, ma mi scusi, era soltanto perché dovrebbe fare una rogatoria al detenuto intorno a mezzogiorno e mezza, era solo per comunicarglielo. No, sì, ma questo me lo devi dire lei eventualmente. Comunque non è ancora mezzogiorno e mezzo, sono le 11:10. Sì. È per questo. Va bene, grazie. Arrivederci. Che succede? Ma che problema è? Potrebbe essere un problema di non funzionamento del microfono, improvvisamente non... Quello si accende.
Questo qui si accende, però non so se può essere, anche perché è incastrato questo, vedi? Presidente, scusi, Sì. questa pausa posso dare la mia presenza, sono arrivato in ritardo, sono avvocato Giacometti per la situazione del forum. Sì. Grazie. Prego. Questo si è acceso. Si accende a scoppio di ritardo. Vediamo se possiamo spostare quello dietro, tanto per il momento non serve. No, è che se non si... no, che non è... no, non è possibile, non arriva, no, come fa? Ma io non ho capito che è successo improvvisamente. Signor Barcaccia, chiuda il telefono. Lo so, però non devo utilizzare il telefono mentre è in udienza. Grazie. Sì, adesso il centro del PM funziona? Vogliamo provare... Che fa? Si vuole spostare lì? Questo funziona, però io poi non vorrei... Aspetti. Se lei mi autorizza io sposto le cose, però... No. Facciamo così, vediamo, spostiamo leggermente la sede dell'avvocato Carcea, si sposta leggermente, tanto in questo momento lei non c'è, tra l'altro anche che sì, non è che uno si allontana, lei la sostituisce, lo so, però lo dovete dire, perché io non... ok, perfetto, benissimo. Che questo via vai continuo, non di tutti, a onor del vero. Allora, intanto mettiamo comunque a verbale questa circostanza.
che il pubblico ministero, a causa dell'indisponibilità del proprio microfono e della impossibilità al momento di ricostituire la connessione, come rappresentato dall'operatore in udienza, quindi procede nell'esame utilizzando il microfono del Banco della Difesa. Funziona, sì, sembrerebbe di sì. Dobbiamo riprendere le file della narrazione. Sì, senta, le stavo chiedendo se lei in quel momento era a conoscenza di avere a che fare, diciamo, con un Casamonica. Lei aveva ragione di timore in quel periodo nei confronti dei Casamonica? Non particolarmente, no. Cioè, in quel periodo, ripeto, c'era stata una cosa, una vicenda, 10, non si sente. Cioè, nel senso, lei non sente dalle... Cosa facciamo allora? Interrompiamo un attimo? No, per capire se è una cosa che porta via parecchio tempo, perché così ci regoliamo anche un attimo. Non ho capito. No, vabbè, poi aveva detto che sentiva, no? Io perlomeno avevo capito così, adesso comunque magari lo riverifichiamo. Ecco. Abbiamo ripristinato il microfono. Ripeto, Aspetti un attimo che il collega del pubblico ministero non è in postazione. Prego. Allora, forse non si è sentita non si è sentita la risposta. Le ripongo la domanda: se lei nel momento in cui aveva questi rapporti commerciali con Casamonica Salvatore, anche per pregresse vicende che l'avevano interessata, aveva ragioni di timore nei confronti dei Casamonica? No, in quel periodo che è successo questa cosa no, cioè erano successi 10 anni prima e l'altra cosa era successa 10 anni prima, quindi non è che avevo particolarmente cosa di essere timoroso, diciamo. Non so, la domanda riesco a capire che cosa... Se il fatto di avere di fronte un Casamonica, mi deve far finire però. La faccio finire. Se il fatto di avere di fronte un Casamonica, anche per le pregresse vicende che l'avevano interessata, le suscitava ansia, timore, preoccupazione? No. Senta, nel verbale del 9 agosto del 2018... mo chiede fa. Cioè, scusi. No, scusi, lei così però non va bene, signor Barcaccia. Questa è una modalità ordinaria. Evidentemente capito, lei verosimilmente avrà detto qualcosa... Ascolti però. Sì. Perché lei sta impegnando il suo tempo ma anche noi il nostro. Ma ci capisci? io questo sotto. Quindi evidentemente lei sta dicendo qualcosa. Il PM semplicemente, come è previsto dal nostro codice di procedura penale, le legge le dichiarazioni eventualmente difformi, in contrasto, che lei ha reso precedentemente, rispetto alle quali deve offrire poi una spiegazione. Lei dice questo quando parla dei Casamonica. Dice i Casamonica... Aspetti, scusi. Sì, il verbale è quello del 9 agosto 2018, giusto? 2018, esattamente.
pagina 3. Lei dice questo: sono tutti collegati tra loro, fanno bene i giornali a definirlo un clan, e vi ripeto che non sono uno sprovveduto, faccio il commerciante da una vita e di furbetti ne ho trattati tanti, ma vi ripeto, loro sono degli abili soggiogatori. Vi dico anche cosa fanno per farti avere timore: ti fanno assistere a delle scene di scazzottate tra loro, anche con l'uso di armi, per farti capire che possono essere anche violenti. Una di queste scene l'ho vissuta personalmente ed ho già riferito nel corso delle indagini che vi ho accennato in premessa e che mi hanno visto vittima di usura e di estorsione. Questa è la tecnica e credetemi, non è possibile uscirne vivi. Ultimamente sono arrivato al punto di fare cattivi pensieri relativamente alla mia vita. Posso parlare adesso? Io ho detto questa è una causa e quella di prima era un'altra. Io qui mi riferivo alla causa che ho fatto la settimana scorsa, dopo 10 anni mi hanno fatto la settimana scorsa, che ho passato un periodo veramente bruttissimo con questi personaggi, che non erano questi personaggi. Poi lei mi dice, in quest'altra circostanza mi ha detto lei era intimorito, aveva ragioni di essere intimorito. Quella dichiarazione che io ho fatto una dichiarazione però che si riferiva a 10 anni alla casa, sempre con Casamonica, per carità, però si riferiva a 10 anni prima. Scusi, qual è la domanda che era stata io fatta questo nel voglio corso del dire, verbale? Nel corso poi non del mi dica, non mi verbale metta... sta facendo riferimento alla tecnica che usano i Casamonica nei rapporti, almeno per quello che lui ha elencato, e questo voleva essere la domanda finale che poi prendeva le mosse a tutto quello che lui ha detto e avrebbe continuato a dire, però sta facendo riferimento ai rapporti che ha avuto con questi soggetti, descrivendo la tecnica, una tecnica che lui chiama del mancato guadagno, e poi aggiunge questa frase, ma queste frasi che ho letto, ma non era un qualcosa di avulso rispetto agli odierni imputati, agli odierni, signor Porcaccio, deve aspettare un attimo, poi interviene, ha capito? Quindi, ci sono dei tempi, sta spiegando al Tribunale. Io ho chiesto, perché vogliamo sapere quella dichiarazione che è stata letta, qual era la premessa. Era riferibile ai rapporti con i Casamonica di cui poi lui ha parlato e che stiamo oggi sviscerando, quindi non è un qualcosa di avulso rispetto a questi rapporti, signor Barcaccia. Sì, ha ragione, però stiamo parlando di due cose. Io le ho chiesto se lei, anche per pregresse esperienze... Però non so, forse non mi spiego bene io o non ci riusciamo... Io le ripeto. Allora, io le ripongo la domanda. Io le ho chiesto se nel momento in cui ha avuto rapporti, e cerchi di seguirmi, con Salvatore Casamonica e con gli altri soggetti di cui stiamo parlando, di cui poi parleremo, lei aveva ragioni di timore nei confronti dei Casamonica anche per pregresse esperienze, memorie di pregresse esperienze che aveva avuto nel passato. Memorie di pregresse esperienze, sì. E perché lei dice, e vengo alla domanda da cui eravamo partiti, quando io discutevo, mi capitava perché siamo partiti, la domanda originaria era perché lei continuava a dare merce a Casamonica Salvatore, pur avendo Casamonica Salvatore un forte sospeso nei suoi confronti. E lei ha detto perché quando discutevamo comunque mi intimoriva. Allora, datosi che in quella circostanza, ma ascolti, in quella circostanza di questo ritardo con quell'altro che si era preso i soldi, era successo un attimino un po' di tra virgolette aveva ragione, perché lui ha detto a me mi arriva la roba, io te la pago in questa maniera. Aveva tra virgolette, che poi ragione, però io sono andato a pagare quell'altro e lui mi dava da tot. In quella circostanza lì, che lui con questa modalità che avevamo concordato, perché sennò mi dicevi che non lo potevi fare, mi ha detto, e non lo facevamo, aveva ragione, mi sono sentito di dargli anche questi 4 pari, anche perché non li ho ordinati, ma ce li avevo dentro al negozio, quindi non avrei dovuto avere un altro sborso di soldi, diciamo. Perdoni, ma io non riesco a comprendere come lei possa dire
di fronte ad un soggetto che le deve più di 50.000 euro, che è dalla parte della ragione e che continua a ordinare merce, No, io gliela non- continua a però dare se- pur non pagandogliela mai Presidente, interamente. Non Scusate. ha detto esattamente così. Io non ho detto No, così. no, questa è la dalla parte contestazione che le fa il PM, non è quello che ha detto il test. No, Perché ha è fatto pacifico. una sintesi di quello che aveva già No, detto. no, non ha fatto una sintesi, No, no. io non l'ho intesa come una sintesi, l'ho intesa come detto, come fa contestazione lei a dire fattuale. che È aveva la stessa ragione? domanda che ha fatto prima il Presidente. Io non ho detto nei modi e nei tempi, io ho detto in quella circostanza lì, che doveva arrivargli inizio anno, sti benedetti cosi, io sono arrivati l'inizio dell'anno dopo, questo è quello che ho detto. Uno aveva anche ragione nel senso del tempo che aveva aspettato, poi che i soldi erano stati dati in un'altra maniera è un altro paio di maniche, quindi per chiudere questa situazione in tranquillità gli ho dato anche sti 4 pali, questa è la cosa. Lei poi mi ha fatto la domanda, se era un altro cristiano normale, può darsi pure che non gli... però può darsi che se era un altro cristiano normale un anno non avrebbe mai aspettato, cominciava a far scrivere dall'avvocato da tutti quanti, questo è quello che voglio cercare di far capire. No, io riprendevo soltanto una sua risposta, signor Barcaccio, la sua Scusi, poi voglio risposta dire era una cosa, perché... ma tanto quello che manca, ci stanno sui fogli, non è che voglio dire che un anno più, un anno meno. Ascolti, io riprendevo soltanto una sua risposta, Sì, perché vabbè, lei ha perfetto. detto quando discutevamo io mi sentivo intimorito. Io le chiedo perché a questo punto, perché se non la minacciava voglio capire perché lei, e questo è quello che lei ha detto prima rispondendo alla domanda, perché lei si intimoriva quando discuteva con Salvatore Casamonico. Memori da quello che mi è successo mi intimorivo. Ecco. Che vuol dire? Tempo prima. Ma scusi, guardi, non voglio rispondere a questa domanda perché non so quello No, che... ascolti. Non so proprio che mi vuole... No, lei c'ha una persona magari che se sa che c'ha ragione nell'arco di tempo, magari si era incavolato per la questione del... uno si intimorisce, mi intimorivo, ma non è che, ripeto, che sono... Scusi, lei ha risposto, ha detto una cosa, mi intimorivo, ma mi ascolti, non c'è bisogno che si spazientisce, io le faccio domande sulla base di quello che lei risponde, signor Barcaccio. Lei dice io mi intimorivo, memore di quello che era successo nel passato, che significa? Ho detto 50 volte. 10 anni prima, quindi lontano 2006, ho avuto problemi che non erano loro, con dei parenti, loro. Questo l'ho detto sempre. Adesso lei mi dice perché si intimoriva, perché era un Casamonica, mi intimorivo. Allora, questo devo dire? No, lei devi No, dire ma le non cose so, come non stanno. riesco, se è uscita sta domanda come dei 4 pali che so 3 ore, vorrei No, capire non è che devo 4 dire, pali, che la io dico. sto facendo Veramente, giuro, perché non so più, se mi dice quello che devo dire, la No, dico. ascolti, le è stata fatta una domanda e su quello lei è tenuto a rispondere, non è che può dire io questa non la rispondo perché magari non mi Vabbè, no, piace. a posto. Perché come Allora, testimone mi rifaccia la la domanda domanda. è sempre la stessa. E qual è? La domanda è perché lei si intimoriva di fronte alle richieste, alle discussioni Di che fronte alle discussioni che aveva con Salvatore Casamonica, questa è la domanda, ed è qualcosa che ha detto lei, signor Barcaccio. Io, guardi, lei la vedo una persona molto coraggiosa, magari lei non si sarebbe intimorito, io sì. Stop. Io sì, perché, ripeto, comunque sia, capivo che magari lui se cosava in questo frangente che aveva ragione, magari non andava da avvocato come ci poteva andare un cliente normale, che gli devo dire, non so più Ce le può descrivere queste discussioni che aveva con Salvatore ma Casamonica? non erano discussioni, mo mi ero rotto le palle, deve arrivare la roba, è passato Natale, era Natale questo, dovevano essere Natale quell'altro, poi le sa meglio di me perché c'è stanno intercettazioni, quindi erano tutte così, il così. tribunale non le sa queste non le cose. sa, ecco. No, ma guardi che è normale che non le sappia. Queste erano le cose, non era, erano queste qui Guardi che non è che il tribunale non le sa perché non le vuole sapere, no, semplicemente certo. non può saperle. Scusi. No, ma io mi ho detto non vuole sapere, non le sa, No, non nel pensavo senso che non perché le la sa. vedo come se stiamo cercando di spiegarle, lei magari Sì, la prima perché volta, lei 2 ore scusi, è stato già sentito, no? Sì. Quindi non è la prima volta che viene in un processo, No, giusto? ormai sono come si dice, Per sua veterano, sfortuna. per mia sfortuna, per ma mia per cosa. sfortuna di Anche tutti. poi lei mi dice perché si arrabbia, no? Ma mi arrabbio anche per... No, ma non si deve arrabbio perché non si mi deve risento, arrabbiare. però mi faccia parlare pure a me perché se voi mi fate parlare...
Poi io, se comincio a essere, vedo così, perché non è che io sto qua, perché io sono qua perché per dire quello che è successo nei termini anche giusti. Certo, ma questo deve fare. Giusto, però se una cosa tu 3.000 volte la risposta, io ho risposto 30 volte allo stesso modo, magari se era un cliente normale non gliel'avrei fatto. Che vuole che gli dico ancora Ma di più perché di quello che ho usa detto? questa Perché sì, espressione? perché usa questa espressione? che espressione ho usato? Che cosa vuole che io le No, chieda? ma Cosa se mi mi vuole fa la far stessa dire? domanda 30 volte, signora, Perché lei non aveva risposto. Va bene, Comunque, ok. se invece di fare ascolti, tagliamo la testa al toro, invece Ok. di fare tutte queste polemiche, perché lei Non sta facendo sto una serie facendo di polemiche, polemiche. tra l'altro che non è neanche tenuta a fare, che come testimone non può fare. Perfetto. Cerca di rispondere, guadagniamo tempo, si libera come queste lei qui e ci erano le liberiamo cose, prima perché anche non noi. arriva sta merce, che cazzo è quello, gli dai dei soldi, e queste qua erano i cosi delle discussioni tra virgolette. Discussioni. Senta, rispondendo a questa domanda che io le ho posto e sulla quale ci siamo soffermati, lei dichiara questo ai carabinieri: mi chiedete perché abbia consegnato anche questo materiale, cioè stiamo facendo riferimento all'ultima commessa. Il verbale è sempre lo stesso, avvocato, è 10 agosto 2000. No, adesso è 10, sto ripeto. 10 agosto del 2018. Mi chiedete perché abbia consegnato anche questo materiale se Casamonica Salvatore era già in debito con le pregresse commesse, e vi rispondo che lui era un soggetto abbastanza nervoso e quando insisteva con gli occhi da matto, essendo bello grosso, facevo fatica a reagire. Okay, sì. Ho provato qualche volta a tergiversare con lui, ma non ci sono riuscito, perché iniziava a inveirmi contro con la voce alta, ricordandomi sempre che per quel ritardo nella consegna della prima commessa aveva avuto non pochi problemi e per il solito gioco psicologico di cui vi ho parlato mi faceva passare per il responsabile. Qualche volta, quando si avvicinava con il corpo per inveirmi contro, ho anche avuto paura che mi picchiasse, anche se questo non è mai accaduto. Ho pensato anche che in qualche occasione fosse alterato per l'uso di stupefacenti. Non mai era... detto. Questo non l'ho mai detto. Ho detto tutto quello che dice, l'ho detto, io questo non l'ho mai detto. Guardi, c'è il verbale, signor, io adesso glielo mostro. Vabbè, Ho pensato, per terminare, anche che in qualche occasione fosse alterato per l'uso di stupefacenti, non era possibile perché i suoi umori erano altalenanti. Il verbale, ma io questo non l'ho detto. Questo del 10 agosto. Ma può essere che ognuno ci fa quello che, però se mi dici, perché l'altra volta, a quello prima, scusi, c'era addirittura un nome di una persona che non c'entrava. Io questo, lei mi dice perfetto, io sono stato 7 giorni, 5, dalla mattina alla sera a dichiarare. Poi logicamente non è che mi rimetta a leggere tutto quello che ho scritto, ho preso ho firmato. E quindi lei dice che Questa cosa specifica non l'ho frase... detta. Questa cosa specifica. È possibile che lei non se la ricordi? Ma poi non hanno, questa cosa non ha manco rilevanza alcuna. Sì, cioè, allora, a prescindere dalla questione degli mi ha dato una stupefacenti. pizza, non me l'ha data. Stavo parlando di sì, quell'altro è tutto vero. Quell'altro è così come Era questo il tenore era delle discussioni? Il tenore delle discussioni a volte molto, molto animato, perfetto, però la cosa, quella lì, ho detto se poteva sembrare e poi magari, però è questo la ma questione. guardi che può essere forse che lei avrà detto quello che sta dicendo adesso, quando una persona è molto alterata può capitare di avere discussioni con una persona molto alterata e uno quando è troppo alterato rispetto alla situazione non si chiede ma sarà sotto l'effetto di qualche sostanza. Questa cosa così. Questa cosa, vabbè, niente di particolare. Per il resto conferma quelle dichiarazioni. Confermo tutto. Senta, oltre a questi rapporti, non mi può ridare il verbale, grazie. Diamo atto che è stato esibito al test il verbale citato dal pubblico ministero Del 10 agosto 2018. al fine di riconoscerne la sottoscrizione, che lei riconosce ovviamente, quello l'ha sottoscritto lei. Senta, oltre a queste commesse di cui abbiamo parlato, cioè quella del 23 novembre 2015 con sua sorella, le sedie, la commessa del 2016 di MP2 e questa dei pali del 2017, ha avuto altri rapporti con Casamonica Salvatore e a questo fine le mostro una
fattura, lei ci dirà se la riconosce, per le parti è la fattura che è allegata al verbale del 10 agosto del 2018. Allora, diamo atto, faccio vedere al Tribunale. Grazie. Diamo atto che viene esibito al test, la fattura è... dove la data? La fattura numero 73, cioè in realtà più che una fattura forse è un'offerta che poi vabbè vale come fattura. Una commessa. È un ordine di commissione. Sì. Del numero 73 emesso dalla Euroluce del 1 febbraio 2018. Se può cortesemente visionarla e se riesce a ricordare a che cosa si riferisce questo documento che le stiamo mostrando. Sì, questa è tutta la cosa di MP2, divano 3 posti, dimensione E, bianco con i vetri, con la vetrina bar dimensioni 11 per 50 e sgabelli, questo è tutto, è il divano che andava in mezzo alla vetrina, sempre di MP2 questo qua. Ma chi gliela ordina questa merce? No, questo era quello là, questa qua, se non ricordo male, che mancava questa merce, questa faceva parte dell'ordine intero di MP2 questa qua, La vetrina, sotto la vetrina ci andava il divano 3 posti, bancone di bar di diametro che andava a fianco della vetrina. Sì, ma come vedrà questo documento ha una data successiva perché è del 2018 rispetto a quello che ha visto prima. Sì. Quindi le voglio chiedere, è un nuovo ordine, una nuova commessa? Sì, che ma no, questo qua gli hanno consegnato il divano e basta, quest'altra roba non... Sì, però andiamo con ordine. Questa commessa che cosa le aveva ordinato Casa Monica Salvatore, se lo ricorda? Non ho gli occhiali adesso, aspetti, non vedo bene. Non li ha in senso assoluto? No, non li ho appresso, non vedo... Qua ci sta il divano 3 posti che è stato ordinato. Divano Chester di pelle bianca da 3 posti. Che è arrivato sbagliato anche questo qua, perché quello che gli è arrivato è a 2 posti di questo signore qua. Quindi questo qua. E poi c'era il bancone bar che non è arrivato, la vetrina bar che non... Un mobiletto con sportelli di 2 metri di lunghezza? Un mobiletto con sportelli sì, un mobiletto quello con sportelli sì, è l'altra cosa che hanno consegnato. Quindi questo è un ordinativo che riguarda un divano Chester di pelle bianca da 3 posti, un bancone bar e completo di sgabelli e vetrina e un mobiletto con sportelli di 2 metri di lunghezza. Quant'era il costo complessivo di questi beni, se lo ricorda? 13.750. Sconto 50, 6.628. Se glieli davi i contanti pure a quest'altro erano 6.628, se no 8.600 più IVA. Quindi il costo per Casa Monica Salvatore era di 8.000 e rotti? Era intorno agli 8.500, 8.600. Perché lei in questo verbale dice come da fattura che vi consegno che è quella, il costo complessivo dei beni è di euro 8.086. Di questi soldi lei ha ricevuto qualcosa da Casa Monica Salvatore? Se sì, quanto? Mi sembra 2.000 euro, 2.000 euro mi sembra. Che accordi avevate preso, se lo ricorda? L'accordo era che... Però questo dato che... Però risponda alle domande, poi ci arriverà. Che accordi avevo preso e ti do l'acconto come sta per arrivare la roba, sto giro te la pago mano prima che me la fai venire. L'acconto di quanto l'aveva? Mi pare che era 2.000 euro mi sembra, se non ricordo male. Sempre nello stesso verbale lei in realtà parla di 4.000 euro. 4.000 euro, sì. 4.000 euro sta scritto di qua. 4.000 euro. Questi 4.000 euro di acconto lei li ha ricevuti? Sì. È sicuro? Mi ha dato 2.000, no, 4.000 è quello che voleva MP2. Lui mi diede 2.000 euro, mi diede. Dove glieli ha dati questi soldi? È sicuro? Se mi dice così mi mette credo al negozio, a casa sua o al negozio, credo. In realtà
lei in questo verbale parla appunto Siamo sempre 10 agosto. 10 agosto del 2018, lei dice l'ultima volta che sono entrato in questa casa risale a circa un mese e mezzo fa, 2 mesi fa rispetto Sì. al verbale, per prendere a Salvatore un acconto di euro 4.000. Ok. Un acconto di? Euro 4.000. Quindi avevate concordato di prendere 4.000 euro e lei era andato a casa Sì, a Frascati a sì, prenderla. sì. Torno a chiederle, di questi 4.000 euro il suo ricordo è che quanti le Mi vengono pare consegnati? 2000, mi pare, credo, mi pare. Lei dice dell'acconto di 4.000 concordato, Salvatore quel giorno mi diede solo euro 1.500. 1500. Ricorda come andò la discussione? Che la discussione, tra virgolette, che questo Sì, diciamo signore il discorso. MP2 qua... Perché gliene sembra- dà 1.500 invece che i 4.000? Non lo so, non me lo ricordo veramente, non me lo ricordo, però ecco che questo signore, il discorso che ho fatto io invece è stato molto più profondo, perché io ho detto se questo non pia 4.000 euro non ti dà niente, hai visto come fa, poi non mi vado a mettere ma ridiscute e tutto quanto, questo è quello... Lei dice Sì? il discorso che avete fatto quel giorno. Salvatore quel giorno mi diede solo euro 1.500 Sì. dicendomi che bastavano e mi intimava di fare le cose in fretta perché era uscito il fratello di galera e doveva fare delle feste di famiglia. Con i suoi soliti modi burberi mi ha messo questi soldi contanti in mano e mi ha mandato via dicendomi di sbrigarmi. Allora, questo discorso qua risale perché questa merce qua faceva fronte, qua perché dico che dovrebbe stare qua anche il signore di MP2, così almeno vi spiega pure lui che modo c'ha da fare, perché il modo che aveva da fare, questa merce qua era tutta del primo ordine che lui fece, del primo ordine. Poi, dato che si erano sbagliati i conti e rimandava, quando era stato cosato tutto quanto, la cucina, il Cosato tavolo, però che vuol dire? consegnato il tavolo, ci siamo trovati delle discussioni, ci siamo trovati che il tavolo da 10 posti era, però mi devi far parlare, se ho preso il filo, se no poi mi blocco, scusa, e dei 10 posti era da 8, e poi sul disegno fatto inizialmente dal rappresentante quello che fece esperienza, c'erano anche il divano, come si chiama qua? Bancone da bar e tutto quanto sul primo, comprensivo del prezzo quello che era iniziale. Allora, quando è successo questa qua, sì, questo voleva 4.000 euro e mi ha detto dai 1.500 euro e sbrigatevi a portarmi la roba, questo sì. La conferma però, questa sì, la dichiarazione? conferma, però la questione, aspetta, fermati. Si rivolgeva anche al signore. No, chiarisca. Ormai lei ha paura, pure il cerchio, come abbia pazienza, che lei dà sempre del tuo, allora siccome ci sono un po' dei rapporti anche formali che si mantengono in queste sedi, abbiamo fatto un sorriso. Finisca il suo discorso. A posto. Perché, come ripeto, il signore anche questo qui sarebbe da sentire un attimino, Vabbè, ma perché lei... faceva sti scherzetti, insomma, perché Vabbè, sennò... ma poi lei mi chiederà perché si metteva in mezzo, poi gliela farò questa domanda. ha ragione pure lei. Comunque, Prego. torno a dire, questa dichiarazione che ha reso la conferma, è andato così il discorso? Sì, è andato così per poco. Digli che si sbrigasse anche, dovete sbrigare tutte e due, pure lui si deve sbrigare, perché logicamente aveva Questo capito, glielo dice Salvatore. certo, aveva capito anche perché all'inizio con questo signore sembra che veramente, perché non aveva fatto prendeva soldi e non faceva niente. Quel signore dei mobili, Sì. sempre dica il nome, perché sennò non la seguiamo. MP2. Per ritirare questi mobili da MP2, lei l'ha già detto. Gli devi solo che portai i soldi, non Quanti? è che... quelli che diceva I 4.000? no, sto giro i 4.000, sto giro però ho preso solamente il divano Sì, e basta. va bene, dico, ma lei dice per ritirare questi mobili MP2 quanto euro. voleva? 4.000 euro. Sì. Lei glieli consegna questi soldi a MP2? No, gli ho dato 1.500, ho preso il divano, il coso, e poi gli diedi Presi il coso per il divano. Solo il divano? Sì, è arrivato solo il divano. E Lei poi dice gli ho questo? dato- Sempre- Prego. Lei se mi dice gli ha dati tutti insieme, poi gli ho dato altri 3.000 e 2.000 euro a MP2, Quindi sostanzialmente 3.500.
ha dato 3.500 e lui ha mandato solamente il divano. quindi lei anticipa di tasca tua Sì, 1.500 euro e lui aveva ragione. Perché però questa cosa avviene? Perché c'era stata un'altra discussione a monte per il tavolino. Vabbè. Prego, A la sto posto, no, ascoltando. non c'ho più niente da dire. C'era stata una discussione a monte per, Non c'ho più per il niente da dire, tavolino? no, non ho più niente da dire adesso. Prego. Lei ricorda di aver consegnato delle foto che aveva Sì. sul cellulare? Io gliele mostro anche se sono un po', poi faremo in modo di produrle queste a colori, però solo per vedere se le riconosce, se sono queste. Sono sempre per le Sì, parti sono allegate al verbale del allegati 10 al verbale agosto. del 10 agosto del 2018. Va bene, quindi le parti le conosco. Sì. Allora diamo atto che vengono esibite al teste copia fotostatica a colori di immagine, no, scusate, copia fotostatica in bianco e nero di fotografie depositate, estratte dal cellulare, depositate dal teste in occasione dell'esame reso all'APG in data 10 agosto 2018. Numero 8 copie. Sì, questa è la vetrata, questo è il lampadario vetrata col salone sotto. Aspetti, perché Vabbè, vediamo le se ci riconosce, no, sono... perché adesso gliene mostro uno a colori, era solo per chiedere se le riconosce, se sono quelle le foto che lei ha fatto e che ha consegnato ai carabinieri. Sì. Giusto? Ok. Presidente, se mi ha consentito, volevo mostrare al Barcaccia un ulteriore album fotografico che è composto da 10 fotografie. Prima di mostrarglielo però le voglio chiedere, lei ha già detto che in questa villa di Vermicino, quello che è, c'è stato, giusto? Sì. Risponda, tolga la mano davanti. La può descrivere quanti piani sono, com'è composta, se se lo ricorda? Sono 3 piani. Su 3 livelli. Piano primo ci sta un salone grande, sulla destra c'è sta la cucina, sulla sinistra scusa, sulla sinistra c'è sta la cucina, dietro c'è sta un bagno, poi c'è il primo piano dove c'è sta una camera da letto solamente grande e tutto il balcone, e poi c'è sta il secondo piano che ci stanno 1, 2, 3, 4 camere da letto, un bagno e 2 bagni. C'era anche un centro benessere, ora era stato predisposto? Sì, no, l'avevano chiuso perché e dopo lavano, come si dice, tipo una vasca idromassaggio dietro, però gli avevano dato l'abbattimento. Allora, posto che quindi lei dice che di esserci stato in questa abitazione, ce l'ha descritta, io volevo mostrare questo album fotografico, Presidente, le do una copia anche al Presidente per consentirle la visione mentre il test lo Allora, visiona. quindi diamo atto che viene esibito al testo un fascicolo fotografico redatto dal nucleo investigativo e riproducente, comprensivo di 10 fotografie, riproducenti arredi e mobilio, Allora, collocati all'interno di un'abitazione. sì, signor Barcaccio, le volevo chiedere, lo guardi un attimo, poi partiremo dalla foto numero 1. Divano di Aspetti. Di che cosa si tratta innanzitutto? Divano del salone, scusi. Di quale casa? Della casa di Salvatore. Quella? A Vermicino. Allora. Scusi, stiamo a parlare da 2 ore di quella, gli ripete sempre quello che No, non riesco a capire. ascolti, allora noi non decidiamo niente oggi, lo faremo magari tra mesi, quando andiamo a rileggere, se quello che è scritto non è chiaro e non è possibile metterlo in correlazione con un documento, noi non capiamo, non è che glielo fa lunga perché la vuole stressare, semplicemente così, funziona così. Prego. Questo è un divano. Allora, partendo dalla foto numero 1, se via via poi che le va scorrendo lei riconosce quello di cui abbiamo parlato finora, diciamo, quindi arredi, complementi d'arredo, oggetto di questi rapporti che avete avuto, che lei ha avuto con Salvatore Casamonica. Partendo dalla foto numero 1,
se c'è qualcosa che lei riconosce. Divano, sedie, tavolo e lampadari. Oh, divano, sedie e lampadario, che significa? Il divano che cos'è innanzitutto? Qual è? Questo nero. Sì. Sì, no. Ma di quelli di cui ha parlato finora, oggetto dei rapporti con Salvatore Casamonica, qual è? Ne ha parlato 2 divani, no? Questo sì, è del divano quello che gli abbiamo dato noi, quello di Fürstenberg. Quando abbiamo dato noi dove? Quello che mi diede mia sorella, quello in prestito. In prestito, sì. Perfetto. Le sedie? Le sedie sono sempre quelle lì prese in prestito. Il tavolo è quello che doveva essere da 10 posti, invece era da 6 perché era veramente piccolo, oggetto della prima di una delle discussioni. Quindi, i lampadari aspetta. Il tavolo sarebbe quello della sì, la commessa MP2, sì, per intenderci. questo qua che loro sostenevano che questo tavolino era da 10 persone, era più piccolo. invece I lampadari? I lampadari eccoli qua, 1 e 2. Quali sono? Quelli lì di bianchi in Murano, Rezzonico. Quindi la commessa fatta con sua sorella, quella del 23 novembre 2015. Perfetto. Ok, andando avanti, foto 2. Le sedie qua riconosco. Sempre le stesse sedie, quelle prese in prestito? Sì, è il tavolino che si vede, si intravede. E il tavolino è sempre quello della ditta MP2? Sì, è lui. La foto numero 3? Questo come si chiama qua? Questo coso con lo specchio sopra di MP2 sempre, e la cucina. Comò con specchiera? Sì, comò con specchiera e la cucina. Che sono la commessa MP2? Sì. Quella di cui abbiamo parlato MP2. Quello che abbiamo parlato MP2. Sotto riconosco. Foto numero 4, giusto? Foto numero 4, riconosco. Il comò, questo grande, la specchiera, il lampadario e quest'altra vetrata qua con lampadari. Che sono tutte MP2? Tutto MP2. Il divano, che cos'è? Il divano è un Chester bianco, questo terzo qua di questa ultima. Questo terzo qua di questa ultima intende dell'ultimo documento che le ho mostrato, della fattura del 2018, la commessa del 2018? Foto 5. I lampadari. I lampadari parliamo della commessa quella del 23 novembre 2015, sì. 2015. Le sedie in prestito e il tavolo. Il tavolo sempre MP2. MP2. Foto 6. La cucina di MP2. Foto 7 e 8. Questo è il letto quello che ha tardato, il letto quello di cavalli da Fürstenberg. Quindi la prima commessa, diciamo, quella sempre del 23 novembre 2015 la con prima. L'8 è un coso sempre di Aspetti, scusi, 7 e 8 che cosa c'è? Abbiamo detto che io non l'ho di fronte purtroppo. C'è il letto, i comodini e il comò grande. Oggetto quelli Fürstenberg, diciamo. Sì. Quindi la prima commessa del novembre 2015. Sì. 9 e 10? 9 e 10, questo è il letto che gli era stato dato in sostituzione e questi sono i comodini e il comò. Comodini e comò, sempre Fürstenberg. Tutto quanto, sì, ci mancherebbe. Quindi sempre commessa a novembre Commessa 2015. 2015 sempre, giusto? Va bene, Presidente, chiaramente io ne chiedo l'acquisizione poi Va bene, ci sono di questo. osservazioni? Nessuna, e quindi se ne dispone l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento. Possiamo anche restituire la copia che ci ha dato in visione allora Pubblico Ministero, così ne teniamo una Grazie sola. Presidente. Poi lo E prenderò. produce anche le fotografie? No, Sì, quelle poi le erano- produco, quella però faccio un'unica produzione alla fine. Ok, va bene. Al momento il fascicolo fotografico è stato adesso esibito al test, questi al momento li restituiamo al PM, poi farà un... Senta, lei sa se a un certo punto questo Salvatore Casamonica è stato arrestato? Sì. Dopo il suo arresto lei ha avuto contatti o rapporti con qualcuno, con qualche parente, con qualche familiare, con qualche... No, rapporti in che senso? Se mai qualcuno è venuto da lei dopo venne l'arresto? la moglie, che non c'entrava niente con tutto ciò, mi venne la moglie e mi disse che se doveva finire di consegnare qualche cosa, ma poi niente, è successa la cosa, non è venuta un paio di volte la moglie, tutto La qua. moglie si chiama? Stella. Che è venuta
non l'ho compreso, a fare cosa? Veramente non No, l'ho solamente capito. a vedere se mi pare che gli mancava sempre di sto maledetto MP2 qua, una cosa, però poi ho detto guarda, perché su quella commessa che avevamo preso c'erano quello più gli altri tre, e mi pare che arrivarono solamente il divano, ma niente di che. È solo per questo motivo? Sì. Ha mai preso qualche discorso sui rapporti che lei aveva avuto col marito? No. Discorsi su come aveva pagato, come stava facendo queste cose così, ma non di rapporti col marito, erano rapporti solo di questo qua, quindi che discorsi No, cioè non ho capito la domanda, se me la ripete devo meglio. fare generica purtroppo, perché purtroppo, per fortuna, per non suggerirle nulla. Io voglio dire, se dopo l'arresto di Casamonica Salvatore, in queste volte che è venuta, se ho capito bene 2 volte, la moglie di Casamonica Salvatore le ha mai fatto riferimento in qualche maniera a questi rapporti e a possibili coinvolgimenti del marito in vicende e quant'altro? Forse se lei mi fa sta domanda è perché sa qualcosa che c'è scritto, io non mi ricordo sta cosa qua, magari mi disse Si è mai mostrata preoccupata per i rapporti che aveva avuto il marito con lei? Solamente sui fatti dei pagamenti, come t'ha pagato, perché la gente se avevano arrestato, era la questione questa qua, ma niente di... Cioè, che cosa le ha detto? Cerchi di spiegarlo, perché la questione è questa. Dici no, perché tu commenti che voleva sapere come, in che maniera mi aveva pagato e le cose, come si chiamano, la merce e poi che cos'era, aspetta, ma niente che possa avere aspetta, che io gli dissi guarda è inutile adesso sta a parlare perché qua stanno a fare indagini, poi ti ho detto a me mi avevano pure fatto la perquisizione dentro al negozio dappertutto, quindi ho detto forse è meglio che uno non si vede, che è la cosa più bella di tutti. Questo penso sia quello che si riferisce. E perché lei invitava la moglie a non vedersi, a non venirla a cercare? Perché dopo l'arresto poi mi hanno fatto la perquisizione, perché ho subito anche un coso di perquisizione per le documentazioni e tutto quanto. Sì, anche se poi dopo lei l'ha consegnato spontaneamente. Era scritto tutto, casa, negozio B, negozio C, che evitare di fare tutto questa mole di lavoro, ho detto vedo io, è inutile. Ha mai fatto riferimento la moglie a cose che lei avrebbe dovuto dichiarare se fosse stato chiamato da qualcuno? Non mi ricordo, se mi legge, se mi pare cose dei soldi contanti, no, quello che poi erano dei soldi contanti, cioè non è che gli dice ti ha portato 5-6 mila euro, questa era l'unica cosa, ti ha portato un po', ma come poi in effetti non è che mi ha portato 20.000 euro tutti insieme, me ne portava un po' alla volta, come in effetti era, questa era la cosa. Allora senta, sempre il verbale è sempre quello del 10 agosto. Sì. Lei dice, vi rispondo che mi chiedete se dopo l'arresto di Casamonica Salvatore io abbia avuto contatti con dei suoi parenti. Vi rispondo che dopo qualche giorno è venuta a trovarmi al negozio la moglie Stella per dirmi che se foste venuti, ovviamente stai facendo riferimento ai carabinieri, a chiedere informazioni sui mobili che aveva in casa, io avrei dovuto dire che Salvatore me li aveva pagati tutti con piccole rate. Io le ho detto che se avessi subito una perquisizione al negozio avrebbero trovato la documentazione contabile, quindi non potevo dire bugie. Mi sembra, così? Cioè, è così, come ho detto me l'aveva pagati, me l'aveva pagati tutti in piccole rate, perché di non dire che mi aveva dato 20.000 euro tutti insieme, ma tanto 20.000 euro tutti insieme ma ha mai dati, ha dato tutto in piccole rate, sì, è così. Beh, quello sì, che lei dice sembra avere un altro significato. Qua c'è un altro significato in realtà, perdoni, almeno per come è verbalizzato. Barcaccio. Cioè, sembra, per come è verbalizzato, che la signora l'abbia invitata nell'ipotetica... No. Nell'ipotesi in cui lei fosse stato chiamato dai carabinieri a dire che i mobili le erano stati pagati tutti. No, assolutamente no.
Perché lei poi precisa dopo le dice: io le ho detto che se avessi subito una perquisizione al negozio avrebbero trovato la documentazione. Sì, però l'ho capito, però No, ascolti, avrebbero funziona trovato. così, signor Brancaccio, deve ascoltare prima e consentire di finire Cioè, la se contestazione. fosse come lei dice non avrebbe senso la puntualizzazione che lei fa dopo, perché è chiaro che negli appunti risultavano i piccoli acconti dati, quindi non poteva essere diversamente. E lei invece dice: io le ho detto che se avessi subito una perquisizione al negozio avrebbero trovato la documentazione contabile, quindi non potevo dire bugie. Cioè, la bugia significa me li ha pagati tutti. Perfetto, allora non mi ha mai detto di dire che li ha pagati tutti, mi ha detto di dire che non ha mai dato somme grandi, mai detto che me li ha pagati tutti. Questo là forse ho sbagliato io a firmare una cosa che non è, non mi ha mai detto una cosa del genere, questo posso dirlo proprio. Quindi lei non le ha detto nemmeno: guarda che se mi Sì, fanno gli ho una detto, guarda, perquisizione c'ho tutti se per fare una cosa ci sta gli acconti che ha dato, ci sta gli acconti che ha dato, ma non era assolutamente riferito a dire che ha pagato tutto, no, questo no, cioè non... lo so, però la dichiarazione che fa lei, questa è firma al verbale, signor Barcaccio. Lo so, però questa cosa non me l'ha detta. Presidente, chiedo scusa. Scusi, se Scusi un Se attimo. la- Avvocato, se però anche sta si- rispondendo, no? Ormai la risposta l'ha fatta, fa sì, l'opposizione non ho fatto a in una tempo a domanda. intervenire per- Fa no, no, l'opposizione a una l'opposizione domanda. è alla domanda, E ormai non la è domanda è certa la stata fatta, è risposta. stata fatta anche la risposta. Sì, ma il pubblico ministero ha insistito E sulla... correttamente ha insistito, perché il tenore della dichiarazione è diverso da quello che il test dice No, sì, oggi. però il tenore della conversazione non è che lo possiamo interpretare noi, il no, test ha ma reso delle oddio, dichiarazioni. Caspita, che non c'è l'interpretazione delle dichiarazioni, da come è verbalizzato sembra dire Sì, un'altra intendevo cosa. dire, Presidente, che il senso da dare a quello che ha dichiarato allora, avendo il testimone qui, è quello che ci dice lui. Allora, se poi il pubblico avvocato, ministero ma gli può- questo suo intervento cos'è? Un'opposizione? Non è un'opposizione. Sì, la invito a- un'opposizione è che il ma pubblico non è ministero un'opposizione. continui a insistere che il senso E non il è tribunale questo. consente Il senso sarà quello che dice il testimone, no? certamente no, il senso, se no non ci sarebbe la contestazione, non ci sarebbe la contraddittorietà delle contestazioni, non ci sarebbe la Ma dov'è lei la faccia contraddittorietà? silenzio. Dov'è? Lei faccia silenzio. Non le è consentito in questo momento di intervenire, chiaro? D'accordo. Allora, c'è una dichiarazione che dalla lettura e dal correlato delle due frasi ha chiaramente un certo significato. Il test ora la disconosce. Ma non Poi è vero che il- l'ha disconosciuta. Assolutamente sì, perché se ha si detto legge che quello che ha detto, non ha detto una cosa diversa. c'è un altro passaggio che il PM non ha letto che dà un altro senso a quella frase, No, avvocato. Se questo c'è lo deve legga. letta Questo. integralmente. Se c'è la legga. È quello Voi che avete- ha detto il pubblico E ministero. allora non c'è contrasto? A me sembra proprio di sì, assolutamente sì. Il test ha detto, non mi ha mai detto di dire che mi aveva pagato tutti quanti i mobili, e assume che la persona gli abbia soltanto chiesto di dire che aveva pagato tutto in piccole somme. Poi dopo dice non può inutile dire bugie perché tanto quello che c'è, quindi non ha nessun senso dire che avesse un altro significato. Comunque è un'attività di interpretazione che diciamo, è correlato al tenore del verbale. Il Tribunale in Ma questo la momento bugia a cui ritiene che fa ci sia... riferimento qui è proprio in relazione al fatto che cosa? c'era la documentazione che avrebbe attestato E dov'è il la tipo bugia allora? Se ha pagato, che aveva pagato tutto, aveva pagato tutto. C'era scritto? Lei faccia silenzio, No, non deve ma- intervenire. No, perché... La preoccupazione comunque poi sarà oggetto di controesame. Ma sarà oggetto di controesame, Ma- però certamente diciamo, è una dichiarazione contestata correttamente, perché quello che ha detto oggi è diverso da quello che ha detto in quel ha dato una verbale. spiegazione. Avvocato, ma questo non lo deve decidere lei, abbia pazienza, lo deciderà No, il però io processo posso nel fare processo. le opposizioni, Ma non può credo. fare opposizione quando già ha fatto la domanda e ha fatto la contestazione. La contestazione è ammessa, il Tribunale dice che è ammessa, punto. Non è che possiamo Però discutere continuate 1000 ad volte andare avanti. sull'ammissione, abbia pazienza, sennò qui non finiremo mai. No, e sta insistendo su quello, ormai l'ha fatta la contestazione, quindi anche tardiva e sarebbe quindi anche inammissibile da questo punto di vista. Andiamo avanti. Le stavo chiedendo, le ho chiesto se la risposta è questa, che senso ha che lei abbia precisato: io le ho detto che se avessi subito una perquisizione al negozio avrebbero trovato, è verbalizzato male, comunque avrebbero trovato la documentazione contabile, quindi non potevo dire bugie. Cioè nella documentazione contabile si evinceva che aveva pagato piccoli acconti, quindi perché lei dice non potevo dire bugie? Ripeto, non mi ha detto di dire assolutamente che ho pagato tutto, che aveva pagato tutto. Mi aveva detto,
di dire che aveva dato dei piccoli acconti e non somme grandi. Questo era quello che è, punto. Non è, forse poi, ripeto, cioè 7 giorni uno potrebbe pure, magari, però l'interpretazione, dato che non è che cambia niente, anzi io penso che sia più grave detta una cosa che un'altra, non vedo qual è No, senti, adesso si mette anche lei a fare valutazioni e finito. Signora mia, guardi, Guardi, una gran fatica anche per noi, abbiamo pazienza. Ok, va bene, comunque... E il test rimane nelle sue posizioni, il Tribunale terrà atto di questa contraddizione, prego. E la interpreta poi alla luce poi del tutto il verbale, che magari si chiarirà, magari dopo che rileggiamo tutto sarà meglio chiarito quello che dichiara. Senta, lei riesce a ricordare quando è stato l'ultimo contatto che ha avuto con Casa Monica Salvatore? E per quale motivo? No. Contatto intendo non solo diretto, di qualsiasi natura, sia diretto che telefonico. Mi pare che era passato una settimana prima, 3-4 giorni prima dal negozio. Prima di che? Prima dell'arresto. E per quale motivo? Non ricordo. Scusi. Lei se la ricorda, lei aveva il numero di telefono di Casa Monica Salvatore, l'utenza, e lui aveva la sua? Sì. Lei si ricorda quale fosse il numero al quale lei lo contattava? Cioè, guardi, non mi ricordo manco il mio, manco quello di noi, perché ormai sono scritti, c'è scritto sulla rubrica, lo so, però è una domanda che io le devo fare, perché prima di leggere il verbale le devo chiedere se lei ha il ricordo, capisce? No. Funziona così. Allora, questo sempre nel verbale del 10 agosto lei dice: mi chiedete se sono a conoscenza di utenze in uso a Casa Monica Salvatore e vi rispondo che io l'ho sempre contattato sul numero 324 5481 563. La conferma questa dichiarazione? Allora, io se ho detto una cosa del genere l'ho detta perché ho letto dalla rubrica del telefono il numero. Io adesso che non posso leggere la rubrica... ma infatti non è confermo o no? Confermo, ma non so se il numero... Per confermo. Dico, all'epoca ha dichiarato questo. Senta, lei ha mai sentito parlare di una casa, di una villa ad Anzio? Di una villa d'Anzio sì, ho sentito parlare, ma ha preso dei mobili anche per lì, no? Ce l'avete su... Guardi che noi non lo devi dire davanti a noi. Guardi, provo a spiegarle una cosa, nel senso che io le dichiarazioni le conoscono i difensori, il Tribunale non conosce nulla di quello che lei ha detto, quindi... Gliel'avevo ricordato anche prima, si ricorda? Lo so. Sì. Noi non conosciamo quindi nulla. Deve riferire come se fosse la prima volta le dichiarazioni. Allora, le ripongo la domanda: ha mai sentito parlare di una villa ad Anzio? Se sì, da chi? Per quale motivo? Allora sì, ho sentito parlare di una villa d'Anzio da Salvatore Casa Monica, che doveva, mi sembra che doveva prendere addirittura, doveva acquistare o non so, però doveva fare della ristrutturazione. Doveva ristrutturare. Allora andiamo con ordine. Le ha mai detto, a prescindere poi dal fatto che si sia concretizzato o meno, che intendeva fare degli acquisti per questa casa? Sì. Quando, in che occasione e di che cosa si trattava? Dei lampadari e doveva fare dei lavori dentro casa. Questa richiesta dei lampadari quando gliela fa? Se la ricorda? Agosto. No, prima di agosto, era luglio, maggio, sì. Di che? 2017. 2017 o 18? 18. Che è questa questione dei lei c'è stato in questa casa? C'è mai stato? Una volta mi pare. Per quale motivo? Per quale motivo? Doveva fare dei lavori dentro sta casa. E quindi può riferire compiutamente questa cosa? Sì, doveva fare la scala e poi sotto come si chiama, il primo piano, e la scala era piccola la casa e c'era tutto da portare via, tutto quanto il come si chiama,
C'era il calcinaccio tutto quanto sotto, da fare la rimozione del calcinaccio lì sotto. Lei è stato, si è rivolto a lei per questi lavori? Se conoscevo qualcuno, gli mandai 2 operai che lavoravano da me. Per fare che cosa? Che tipo di lavori? Doveva fare massetto sopra il terzo piano e togliere la come si chiama, il calcinaccio lì sotto, perché era tipo un cantiere ancora la casa. Quando avviene questo? Maggio 2018. È sicuro? No. Perché lei dice, mi chiedete, va bene. Sempre lo stesso verbale? Lei c'è stato, sì, sempre lo stesso verbale, il 10 agosto. Mi scusi, gliene devo fare un'altra perché mi è sfuggita la risposta. C'è stato in questa casa, sì o no? Quante volte? 1 o 2 volte. 1 o 2 volte, ok. Lei dice, mi chiedete se conosco l'ubicazione di questa casa al mare, sta facendo riferimento alla Villa di Anzio, e vi rispondo di sì, perché agli inizi della mia conoscenza con Salvatore lui mi parlò che doveva fare dei lavori in questa casa, per cui con dei miei operai sono stato sul posto, lei dice, per 1 settimana circa. Sì, ma lei mi ha detto se io c'ero stato, io ci sono stato 2 volte, ci sono andati gli operai per 1 settimana circa, ci sono andato io. Lo so, io non posso fare altro che leggere le dichiarazioni. Però io ci sono stato massimo 2 volte, poi ci sono andato i miei operai. Quindi lei c'è andato 2 volte, i suoi operai sono stati 1 settimana. 1 settimana, sì. La può descrivere questa casa? La conferma innanzitutto questa dichiarazione? Lei dice se conosco, sì, vi rispondo di sì, perché agli inizi della mia conoscenza con Salvatore lui mi parlò che doveva fare dei lavori in questa casa. Sì, la confermo. La può descrivere questa casa? C'è un viale, non mi ricordo né dove sta né dove, comunque penso Anzio, lì di quei c'è un vialetto, poi ci sta a destra c'è la casa, c'è il primo piano, c'è un, come si chiama, un salone, la cucina, che non c'era la cucina, non c'era niente, dall'altra parte c'è un altro giardino, sopra ci sta 1, 2, 3 camere in bagno. Sopra il primo piano? Sì. Quindi al piano terra un salone, una cucina? Una cucina e un bagno. E al primo piano, mi ha detto, può ripetere? 2/3 camere e un bagno. Ci sono terrazzi, giardini? Sì, ci sono i terrazzi e c'è il giardino, ce n'è uno davanti e uno di dietro. C'è qualcosa intorno, il materiale per fare questi lavori, dove l'avete preso, se lo ricorda? Sì, l'abbiamo preso da, mo gli dico il nome, c'è uno smorzo lì vicino, si chiama... Vabbè, uno smorzo là vicino, non mi ricordo il nome adesso. Uno smorzo che, scusi, è dove vendono roba per fare lavori di ristrutturazione edili, e che Pucci, Gresci, no, non mi ricordo. No. Lei qua parla dello smorzo Pica. Pica. Quanto dista questo smorzo Pica? 2 chilometri, 2-3 chilometri, non di più. Dalla villa? Sì, dalla villa, dalla casetta a Schiera. Perché lei qua dice, forse c'è un errore di verbalizzazione, non so, a circa 50-100 metri circa dallo smorzo Pica. No, sono di più di 50-100 metri. Sono circa un minimo sono 2 chilometri. Ma lei ha saputo chi fosse il formale proprietario di questa casa, chi fosse intestato? Io sapevo che non era la sua la casa, che io quello che sapevo io che non era la sua la casa. Che vuol dire non era la sua? Che non era, la doveva ancora comprare, ma non era la sua. Il proprietario era un signore che gli mancava una mano, questo è quello che so io. Scusi, ma lei stavate facendo i lavori dentro una casa di un altro? Sì, stavamo a fare abusivi. Scusi, non è che stavo a fare i lavori dentro casa. Uno aveva preso, si vede che aveva preso un accordo che l'avrebbe comprata e non lo so, cioè questi sono cose, non è che l'ho comprata io la casa. No, scusi, lei sta andando a fare dei lavori commissionati da un signore che non è proprietario dell'immobile? Sì, non sono, ho capito che... nel senso che normalmente è il proprietario dell'immobile che deve esprimere un suo consenso, no? A fare o
a non far fare lavori anche da parte di un terzo. Non è in assurdo impossibile che un terzo faccia i lavori a casa di qualcun altro, però il proprietario deve dare il suo consenso. Devo mettere d'accordo per comprarla, però la volevo ristrutturare, poi non so se l'hanno comprata, non l'ha comprata, se è rimasta di questo. Ma il punto della domanda che le stava facendo il PM in quel momento storico in cui le avevo prospettato che lui la doveva ancora comprare, lei si rende disponibile a fare i lavori a casa di un terzo, sostanzialmente senza aver parlato con questo terzo, giusto? Sì, è così che è andata? Sì, è così, è andata così. Sono certo, lei dice, lei si è mai occupato di qualche cosa, oltre ai lavori? Sì, ti fai attaccare la luce e il gas. A chi? A quella casa. E chi gliel'ha chiesto? Salvatore. La spiega questa cosa? Cioè, com'è andata? Che le ha chiesto? Che doveva attaccare le utenze telefoniche della casa, doveva attaccare le utenze telefoniche, e per attaccare le utenze telefoniche serve il proprietario, e siamo andati, mi ha dato i documenti, e siamo andati da questo proprietario della casa che ha dato i documenti per attaccare le utenze telefoniche, telefono e luce e acqua. Cioè Salvatore le chiede una mano? Sì, una mano, perché non era esperto. Qua parliamo di prima per attivare le utenze Enel? Sì, Enel e acqua e luce. Acqua e luce per questa casa? Sì. E per attivarla lei che cosa fa? Lo può spiegare? Serviva al proprietario, perché non si poteva fare col coso, poi infatti siamo andati e i documenti di questa persona chi glieli dà? Questa persona me l'ha dati, siamo andati a prenderli a casa di questa persona. E che siete andati a fare a casa di questa persona? A prendere i documenti. Aveva un qualche segno riconoscibile? Sì, non mancava una mano. Come? Gli mancava la mano destra. Sinistra. Vabbè, una a destra, sì. E scusi, ha chiesto a Salvatore perché? Perché ancora doveva, mi ha detto, perché ancora doveva far passaggio. Che cosa? Della casa, perché era intestata a quello lì. Perché doveva ancora far passaggio. O era intestata a quello lì perché ha lasciato intestata a quello. Non so sta cosa della casa. Signor Baccaccio, cerchi di non mettersi la mano davanti, sì. sennò non viene bene la registrazione. Allora, sono certo che questa casa è intestata non a Salvatore, ma ad un ragazzo che ha una mano amputata. Dico questo perché per attivare l'energia elettrica in questa casa Salvatore mi ha chiesto un aiuto e mi ha dato una copia dei documenti di questa persona dicendomi che era l'intestatario della casa. L'ho visto solo una volta perché doveva firmare i moduli della CEA per l'attivazione della fornitura. Il mio dipendente, eccetera, eccetera. Quindi è conforme. L'unico elemento, però io questo non riesco a capire. Perché è diverso da quello che mi ha puntualizzato lui. Ci sta pensando il Presidente. Salvatore le dice che è l'intestatario della casa? No. Presidente, chiedo scusa però, avevo Roccoli per Bellardi, mi pare che abbia risposto, non c'è contraddizione in quello che ha detto. Ma non c'è bisogno che stavo chiedendo io, mi fate fare il mio lavoro? Stavo chiedendo io, dov'è il punto di contraddizione, pubblico ministero? Non l'abbiamo colto, quindi forse... Ma lei non deve, lei deve stare zitto! Sto zitto. Deve stare zitto! Poi però non mi dica di parlare. No, deve parlare quando viene interrogato, ma non è il suo compito interloquire, abbia pazienza. Ok, se è chiaro andiamo avanti. Parte coglioni. Senta, lei si è mai fatto un resoconto finale dei suoi rapporti economici che ha avuto con Casa Monica Salvatore, cioè quanto era la somma, l'importo venduto e quanto è stata la somma, l'importo consegnato? Se c'è mai stato un momento in cui ha fatto un resoconto di questo tipo? Un bilancio, no? Sì. Un bilancio della storia, come le storie d'amore pure, poi lei dirà un bilancio. Ascolti, 40, 50, Baccaccia, io finora sono stato molto calmo, ma io non le consento però di rivolgersi in questa maniera. Quindi lei è cortesemente
invitato a rispondere alle domande senza fare ironie, perché siamo in un'aula di tribunale. Ma infatti nessuno sta a fare ironia, No, scusi, sta facendo io sto ironia qui a lei. parlare, a dirvi domande, a tutto quanto. Lei deve rispondere alle domande, basta. Guardi, non può avere questo atteggiamento. Io l'ho richiamata più di una volta, Barcaccia. Ho capito, ma non è che ho detto... Lei deve rispondere alle domande. Asserendosi deve fare considerazioni. No, Presidente, sono stufo. Sì, no, ha ragione, però il testo è stato richiamato più volte. Se lei continua così, questi comportamenti hanno delle conseguenze anche penali. Stia attento, si metta seduto compostamente perché non stiamo al bar. Perfetto. Allora, ripongo la domanda. Lei, c'è stato un momento in cui poi dopo ha fatto un resoconto complessivo di quant'era la somma che le doveva essere data rispetto ai rapporti commerciali che aveva avuto e quant'era la somma che le è stata consegnata? Non ricordo. Allora, mi chiedete di quantificare il valore totale di tutto il mobilio che si è preso Salvatore e dei vari lavori eseguiti presso casa sua e vi rispondo che si aggira tra i 90 e 100.000 euro a fronte di un recupero di 23.000 euro circa, tutto contante. Sono certo di questo perché qualche mese fa, essendomi accorto che Salvatore non aveva neanche completato il pagamento della prima commessa, quella contratta con mia sorella Orietta, ho fatto il resoconto di tutto il materiale che si è preso. La conferma questa dichiarazione? Il conto è stato fatto dai cosi, sì, la confermo. Per quello che lei sa, il Casamonica svolgeva attività lavorativa? Non ricordo. Vai, signor Barcaccia. No, perché a me mi costa bene tutto quanto, però non oltretutto essere aderito a sta maniera. Lei ha preso un po' in giro il pubblico ministero. Ma non ho preso in giro nessuno, io non ho preso in giro nessuno, forse lei signora. non ha capito. Lei non è signore, io sono il Presidente. Sì, Presidentessa, io non ho preso in giro nessuno, non ho preso in lei giro. ci sta rendendo questo tema ancora più difficile perché interloquisce, fa commenti, fa domande. Non è il ruolo del test. Il test è chiamato a rispondere, cercando di chiarire il suo pensiero nel modo migliore possibile e in aderenza ai fatti. Ha capito? È chiaro che lei non vorrebbe essere qui, è evidentissimo questo, però purtroppo ci deve stare, perché è un dovere civico. Ma vi sta facendo, guardi, il pubblico ministero le sta facendo semplicemente delle domande. E io sto dicendo direttamente delle risposte. No, lei ha fatto però sono successi anche 4 anni fa. Ma certamente, cioè, non è che lui sta lì, legge, io non mica leggo. Ascolti, ma questo è indubbio, ma questo è un altro aspetto del problema. Ha capito? Però non si deve indispettire né deve essere insolente nei confronti di domande normali. Le ho già spiegato che noi di quei verbali non abbiamo nessunissima conoscenza. L'unica modalità prevista dalle norme per poter leggere il verbale è di chiedere a lei prima la domanda, che magari a lei sembra ultronea, ma che invece serve per consentire, qualora lei non ricordi, di leggerle quello che ha dichiarato e cercare di ravvivare la sua memoria. È una modalità tecnico-processuale e non è una presa in giro nei suoi confronti, è chiaro? Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Prego. Allora, le ho chiesto, perdoni mi è sfuggita la risposta, se lei ha mai saputo se Casamonica Salvatore o la moglie esercitassero un'attività lavorativa. No, non l'ho mai saputo. Non l'ha mai saputo o non esercita un'attività lavorativa? Non ho mai saputo se esercita un'attività lavorativa. Sa che cosa faceva la signora? Stava a casa, era casalinga. Salvatore le ha mai fatto una qualche richiesta lavorativa di qualche tipo? Sì, voleva un contratto di lavoro come un contratto di lavoro, sì, se conoscevo qualcuno potevo farglielo io o conoscevo qualcuno che potesse fare un contratto di lavoro. E perché? Perché gliel'ha chiesto? Perché voleva questo, cioè voleva essere assunto o voleva solo un contratto di lavoro? No, un contratto di lavoro, Quindi senza lavorare? Sì, no, faceva anche se che ne so, voleva un contratto di lavoro. Voleva solo un contratto di lavoro. E gliel'ha spiegato perché? No. Stella è una casalinga, Salvatore non lo so che faceva, il verbale è sempre quello del 10 agosto, Presidente. Ricordo che mi ha chiesto di poterlo far risultare un mio dipendente perché gli serviva per giustificare dei redditi, ma io non mi sono messo in mezzo a questa situazione. Perfetto, confermo.
scusate, prima che si passi magari non Forse so. c'è la sospensione. Adesso? Forse, non so, perché è mezzogiorno e mezza, quindi... Non lo so, ce lo devono dire, avevo chiesto di dirci se si doveva allontanare. Era Salvatore, giusto? Sassari? Sì, ma ancora non sono capace. Confermo, Presidente, Sì, era sì. la Sassari, ma ancora non abbiamo informazioni circa Allora l'attività rimaniamo del come segretario. prima, che ci chiamate voi quando si deve allontanare, va bene? Va bene? Grazie. Scusi, Pubblico Ministero, non so se ha detto il periodo in cui tutto questo è avvenuto, probabilmente l'ha detto e ci è sfuggito, o non so se l'ha detto. Questi era la rapporti domanda legati alla era la villa di domanda che stavo per- Anzio. Questa prego. richiesta del... No, ma in generale i rapporti di questa villa di Anzio, tutto questo ragionamento, quando è avvenuto? Perché ha detto quando Allora, ho conosciuto, la però Villa di Anzio forse... penso che l'abbia chiarito. Lei si ricorda quando c'è stato a fare questi lavori nella Villa di Anzio? Credo, torno a marzo 2018 o 17, non mi ricordo, però credo 2018. Quindi dopo tutti gli altri rapporti commerciali di cui ci ha parlato prima, no, molto la prima. No, non era dopo gli altri rapporti, era anche prima, era prima allora. Allora, aveva già avuto rapporti diretti con lei? Cioè, l'aveva già fatto le commesse, perché noi abbiamo elencato le commesse, no? La prima è quella del 23 novembre 2015 anche con sua sorella, poi c'è quella del 2016, per intenderci MP2, e poi quella del 2017, sì. I pali. Facendo riferimento a queste commesse... Le prime. Quindi dopo la commessa... Sì, con mia sorella. Con sua sorella, e prima della commessa sì, di MP2. Sì. Quindi siamo, diciamo, nel 2016, per intenderci. Sì. Tra fine 2015 e Inizio 2016. 2016. Quando lei è andato là, c'erano in questa villa di Anzio, c'erano altre persone oltre a voi? C'era un ragazzo che non ricordo il nome che stava a fare dei lavori. Signor Baccaccia, non si mette C'era un la mano ragazzo che non ricordo il nome che sta facendo dei lavori. Senta, ma quindi voi avete detto che avete fatto il massetto del secondo piano? Sì. Ma questi lavori poi, che lei sappia, sono proseguiti da voi o anche da altri? No, poi ho smesso, poi ho provato ad andare a iniziare con altro, poi cioè, non si è mai concretizzato Ma sa perché avete smesso? Non lo so. Se se lo ricorda? Chi? Cioè, se si ricorda perché avete iniziato questi lavori? Prima poi perché doveva finire casa quell'altra di come si chiama, quella di Frascati, di Vermicino, e di Vermicino, poi ha finito quella, voleva iniziare quest'altro, tutto questo qua non è che... Però il motivo per cui sospende all'inizio è perché le dice che Sì, poteva finire prima sì, i lavori di sì, Vermicino. di Vermicino, sì. Senta, ma c'è altro che lei ricordi su questi rapporti con Salvatore Casamonica? Guardi, adesso mi viene in mente, adesso no, sono veramente molto provato. Questi soldi che le sono rimasti da dare, sono stati ottenuti da lei in che maniera? Scusi? I soldi che ancora le deve dare il Casamonica sono stati ottenuti da lei in che maniera? No, come non ho capito. Cioè lei rispetto a questi soldi, questi mancati pagamenti sono stati ottenuti da lei in via generale tutti quanti, in che maniera? No, non l'abbiamo Lo sai che capita. non capisco? No, aspetta. Allora, Non l'abbiamo capita il neanche noi. fatto che il Casamonica non abbia pagato queste somme, il mancato pagamento è stato ottenuto da lei in che maniera, in che modi, con che modalità? Da lui, forse? Da lui, certo. No, da lui, da Casamonica Salvatore? Sì, il mancato pagamento da lui. Sì, sì.
è stato ottenuto da Casamonica Salvatore. Ecco, in che maniera? No, perché non aveva detto Casamonica Salvatore, non c'era. Cioè sostanzialmente il commissario le sta dicendo alla fine della fiera, mettiamola così, le devono dare ancora tra gli 80, tra i 90 65, 70, sì. No, lei prima ha confermato 90, vabbè, 100. quello che che risulterà c'è poi scritto, dai sì, conteggi, comunque una somma consistente. Il fatto che lei non abbia ottenuto il pagamento di queste somme è il risultato di che cosa? Di quale tipo di condotta? Ecco, perché lei quando c'ha un debito con qualcuno, lei che fa? Se lo tiene questo debito? No, sì, c'è un debito, lo agisce? Sì. Dico, nel corso del tempo, come mai lei non ha poi mai preteso che il Casamonica rientrasse di tutti i soldi che le ha dovuto? Perché posso capire, passa un mese, 2 mesi, dal 2015 al 2018 sono fine 2015, 2018 sono 2 anni e mezzo di rapporti. Come mai non c'è stato mai un'occasione, un momento in cui lei ha chiesto di rientrare di tutti i soldi che le doveva il Casamonica? Adesso non credo che non so, non sto capendo la domanda, e magari dava gli acconti, poi tu gli acconti li metti, delle altre cose li metti per chiudere i più vecchi, no? I conti più vecchi, e poi vieni avanti, gli acconti che dà sul nuovo li metti a chiudere su quelli più vecchi. Questo mi viene in mente. No, la domanda è diversa, forse sono stato poco felice e gliela ripongo. Come mai non c'è stato un momento nel vostro rapporto in cui lei, avendo diverse somme da pretendere, quindi non parliamo dei 1000-2000, no? Sono somme di un certo rilievo, come mai non c'è stata un'occasione in cui lei ha chiesto a Casamonica Salvatore di rientrare di tutto quello che ancora le doveva? Io ho detto, io ho anche chiesto magari dal Sampo la cosa perché quando si sono creati perché dico che toccherebbe chiama pure quell'altro, perché quando si sono creati quei disguidi sono, per questo motivo qua, poi mi ha detto che te li do piano piano, poi è successo quello che è successo, non riesco a capire la finalità, però sicuramente ho detto qualcosa che mi ricordavo. Come? No, dico, adesso veramente mi sta scoppiando un mal di testa, non mi ricordo proprio però sicuramente lei sa qualcosa che io ho detto, se me la ripete vediamo un attimo, ma non sto a fare né ironia. No, non è questo, io voglio capire. Adesso interrompiamo, tanto siamo a momenti. Se c'è stato un momento in cui lei ha preso Casamonica Salvatore e gli ha detto guarda, però basta, adesso dammi tutto quello. Quando ho consegnato l'ultima cosa, io ho detto adesso basta, perché tocca cominciare come si dice, a incassare qualche soldo, perché sennò non so più da andarli a prendere, sì, questo. Cioè gliel'ha detto questo? Io l'ho detto. Siccome non è verbalizzato questo. Ma io lo dissi, ma dopo che ha consegnato l'ultima cosa, piano piano adesso che mensilmente mi avrebbe dato il dovuto. Dovevamo fare i conti, mensilmente avrebbe dato il dovuto. Lei dichiara questo ai Carabinieri: non ho altro da aggiungere per quanto riguarda i rapporti con Casamonica Salvatore e la moglie Stella, se non che mi sento estorto dei soldi che mi deve ancora, perché è vero che non mi ha mai picchiato, ma ripeto, spesso per avere il mobilio mi ha minacciato verbalmente con i suoi modi arroganti. Se non mi aveste chiamato voi, a breve sarei venuto io spontaneamente, perché non ce la facevo più. Voglio mettere fine a questa storia, non voglio più avere a che fare con questa gente. Allora, ripeto, che lei non sa, queste sono state dichiarazioni prese da delle intercettazioni. No, guardi, non c'è nessun riferimento ad intercettazioni. Qua c'è un domanda risponde in cui i Carabinieri le chiedono evidentemente se aveva altro da aggiungere. Perdoni, non le voglio parlare sopra, ma perché sennò non viene la registrazione, siccome è tutto registrato. Allora, qui è una domanda che le pongono i Carabinieri, che è la domanda quella che si fa sempre alla fine. Dice: altro da aggiungere? Lei dice no, non ho altro da aggiungere per quanto riguarda i rapporti con Casamonica Salvatore e la moglie Stella, se non che mi sento estorto, questo aggiunge lei, dei soldi, quindi non c'è nessuna contestazione, intercettazione, eccetera.
se non che mi sento estorto dei soldi che mi deve ancora, perché è vero che non mi ha mai picchiato, ma ripeto, spesso per avere il mobilio mi ha minacciato verbalmente con i suoi modi arroganti. Se non mi aveste chiamato voi, a breve sarei venuto io spontaneamente, perché non ce la facevo più. Voglio mettere fine a questa storia, non voglio più avere a che fare con questa gente. Questo è un qualcosa che aggiungerei spontaneamente, carabinieri. Spontaneamente? Vabbè. Quindi ma l'ho aggiunta, è aggiunta, a posto. Non so che devo fare, devo confermare o no? Se lei... a posto, cioè non mi sembra proprio di essere state parole mie dette così, però sono messe a verbale, se gli dico di no poi si arrabbia. Ecco, lo vede quando io le dico che no, sono state messe a verbale, a me non mi sembra proprio un modo di parlare mio, sono state messe un modo di... il senso diciamo di quello che dice mi sembra un modo dialettico mio di dire ci sta scritto lì, va bene, sì. Allora, era diventata ultimamente una pressione per questi cavolo di mobili che ho voluto chiudere. Questa è la questione, cioè, ho dichiarato questo qua, non mi sembra un modo mio dialettico di come parlo, di aver detto una cosa così e poi se no venivo io. Che vuol dire? C'era una pressione nell'ultimo periodo, a prescindere dal modo dialettico, signor Baccaccia, è chiaro che nel verbale poi vengono riassunte le cose, dico, ma il senso di questo discorso sempre per questa questione, quando è arrivato il come si chiama là, il tavolino da 10 che invece era da 6, ah no, così mi è stata a prendere in giro, questa cosa qua era la questione. Comunque c'è scritto così, va bene, confermo, chiudiamo sta... A lei deve dire quello che è la verità. Sì, ma però, ripeto, mi legge una cosa che non mi sembra proprio il modo di parlare mio. Poi gli dico, guarda, che a me non mi sembra di aver detto questa cosa, sembra che ho testimoniato il falso. È possibile pure che in 4 giorni, dalla mattina alle 9 alla sera alle 5, tutti i giorni, che è stato un interrogatorio, è stata una cosa molto... È possibile pure che se siamo sbagliati a scrivere o abbiamo, come si dice, tergiversato delle cose. Poi certo che quando andavo a firmare non mi metto a leggere quello che ho scritto per 7 ore, quindi degli errori ci posso stare. A me comunque questa cosa, proprio detta così, il senso è quello lì, che uno voleva chiudere sta storia perché... vabbè, comunque il senso della dichiarazione è questo. Della vita, sì. Cioè, questo è quel modo di... Madonna, scusa, questo qua, il senso della cosa è questo qua, sì, però che possa aver detto parole così non... A noi importa però sapere se il senso corrisponde o non corrisponde, cioè quella cosa è una cosa che non corrisponde alla sua dichiarazione o sì? Perché era diventato talmente tanto problematico, ero talmente tanto esposto, ero esposto come economicamente, cosa, economicamente, che volevo chiudere sta situazione e non creare altri come si dice... altri debiti, altri crediti, altri debiti, chiamiamoli come pare, e avrei voluto chiudere questa situazione, punto. Mo c'è stato lo sbaglio del tavolo, c'è stato lo sbaglio dell'armadio, il letto è arrivato dopo un mese, va bene, però volevo chiudere questa storia, perfetto. Allora, logicamente una perdita di 60.000 euro, sono tanti soldi, ripeto. La questione estortiva nasce dalle dichiarazioni che quando mi hanno chiamato e mi hanno detto, non mi sembra a me di aver usato una come si dice, una frase, una terminologia così precisa come lei mi ha detto. La terminologia precisa, perfetto, mi sono chiuso, volevo chiudere sta storia. Lei mette in correlazione i mobili che ha consegnato e non aver ricevuto tutto il dovuto a questo, perché è vero che non mi ha mai picchiato, ma ripeto, spesso per avere il mobilio mi ha minacciato verbalmente con i suoi modi arroganti, dico, a prescindere da perfetto, il senso. sì, va bene, è questo il senso? Perfetto, il senso è quello lì, perfetto. Lei aveva effettivamente intenzione poi di chiuderla sta storia? Dice prima che... perché lei aggiunge un'altra cosa importante. No. Se non mi aveste chiamato voi a breve sarei venuto io spontaneamente... questa cosa qua non l'ho mai detta, cioè questa non mi sembra di aver detto una cosa del genere, però c'è sta scritta, da qualche parte sarà uscita fuori, ma io non credo. Senti, io devo affrontare un altro argomento.
Quindi mi dica lei se devo No, proseguire. diciamo, sembrava che era coincidente con il fatto, se no facciamo una brevissima pausa, nel senso sembrava che dovesse coincidere con l'impedimento di Casamonica Salvatore. Casamonica, non ci hanno chiamato, Rebibbia? Sassari, scusate. Sì, da Sassari ancora niente, Presidente. Ancora niente. Non lo so, vogliamo fare comunque una piccola... Vedo il testo un po' approvato. Sì, però nel senso che non abbiamo finito, quindi dica lei. Quanti ne mancano? Non lo so, io non lo so. Noi non lo sappiamo. Comunque avremmo fatto una pausa, no? Perché stava per coincidere. Se ce la fa ancora un pochino, guardi, penso che tra un pochino, a meno che il pubblico ministero non si vada ad interrompere un tema, e allora valga la pena. Vogliamo, se no, lei affrontava altri temi, nel senso con riferimento ad altri rapporti, ad altre imputazioni, quindi con Casamonica Salvatore avremmo concluso? Sì. Per questo le stavo vogliamo, vogliamo fare subito il controllo su questo o preferisci no? Questo è lei che ce lo deve dire, perché interrompiamo. No. Mi è consentito allora fare al Tribunale un paio di domande su alcuni temi già fatti, in modo che così non ci torniamo sopra, così magari nel frattempo di questi 2 minuti che occupiamo ci chiamano per Casamonica Salvatore. Senta, adesso faccia una sorta mente locale, di mente locale e torna indietro un po' con i ragionamenti, perché noi magari la chiamiamo a precisare qualcosa che lei ha detto all'inizio del suo esame. Grazie. Allora, tornando quindi ai rapporti, in particolare alle famose 4 sedie, no? Che lei praticamente diede al Casamonica Salvatore perché gli servivano per fare la festa, insomma, si ricorda? E lei ha detto che queste sedie non le sono state restituite, ma le sono state mai pagate? No, è stato un prestito, gliel'ha date mia sorella, che io sappia no. Quindi non le risulta che siano state pagate. Senta, ma lei ha detto che aveva concordato con Casamonica Salvatore di, al di là di questi acconti parziali, no, che aveva ricevuto, di concordare un pagamento, diciamo mensile fisso. Ma quando è avvenuto questo accordo? Quando è intervenuto questo accordo nell'ambito di questa pluralità di rapporti? Allora, all'inizio era così, aveva fatto il primo coso e con mia sorella si erano messi d'accordo così, e poi successivamente sempre poi però gli acconti devono essere gli acconti pari all'importo dovuto. All'importo devono essere degli acconti un po' più equi. Però io adesso le faccio una domanda, lei è un commerciante, quindi una persona che esercita questa attività in via professionale, probabilmente ne sa sicuramente molto più di noi, ma quando si fa una commissione, si fa un ordine di acquisto di certi mobili, si concordano, no? Si dà un acconto subito, si definisce il prezzo, si determina il termine per la consegna della merce e in genere si dice a pagamento alla consegna, o se ci sono modalità di pagamento diverse ci si mette d'accordo su queste modalità. Io vorrei capire, tutte le volte che prima sua sorella e poi lei, insomma, avete diciamo così, accettato questi ordini, no? Queste richieste, e avete fatto l'ordine della merce alla ditta e quant'altro, avete già concordato come veniva pagato? Sì. Avevamo concordato. Sulle singole commissioni dovrei trovare sulle singole commissioni ci sono gli accordi su come devono essere pagate le merce? Commissioni penso solo su quella di mia sorella c'era scritto, perché l'altro era con l'altra alla fine era della cucina, della roba di MP2. Ma ci sta anche il divano, no? Ci sono anche altre cose. Fa parte tutto di quello lì. L'altra questione è la questione con MP2, che noi avevamo preso un accordo ben preciso con il rappresentante dicendo mi dai tot, e poi tutti i mesi a mia volta io facevo con il rappresentante tutti i mesi quando è iniziato la questione che doveva cominciare a consegnare il signore. Invece non si vede la luce, è da lì che è nata la cosa che abbiamo telefonato in ditta, gli abbiamo detto ma come mai questo, poi ci siamo andati 2 o 3 volte. Le reitero la mia domanda, negli ordini di commissione che il PM le ha esibito prima e di cui credo farà la produzione finale all'esito dell'esame, è scritto com'è l'accordo della consegna e soprattutto dei pagamenti?
Sì. C'è scritto lì? Quindi lo troveremo scritto lì? Sulla commessa di MP2 c'è scritto, vedo un attimino. Ce l'ha lei? No, io ho questo, chi è? Lei non se lo ricorda? No, mi sa che questo è un'altra cosa. Allora, gli accordi, io so perfettamente che gli accordi commerciali, quelli lì che ha fatto con mia sorella, erano scritti lì perché li ho visti. Gli accordi fatti con MP2, ma anche i pali, no? Diciamo. Sì, anche i pali, quelli lì. Poi abbiamo fatto con MP2 gli accordi, e gli accordi con MP2 erano inizialmente che pure io, come gli ho detto, tanto questo di consegna e poi gli paghiamo, gli diamo un acconto e gli paghiamo tot. Sì, io le sto chiedendo, mi scusi, nel momento in cui lei contratta con il cliente l'acquisto di quella merce, sia che lo faccia per mobili non di MP2, sia che lo faccia come, non so in che qualità, poi adesso lei me la preciserà, come intermediario rispetto ad MP2, avete concordato entro quanto doveva pagare? Sì, avevamo concordato, sì. Sì, io ho chiesto, quando è stato intervenuto questo accordo dei 5.000? 5. All'inizio. All'inizio, quindi dal primo cosa. Sì. E sono trascorsi circa 3 anni, da quando c'è 2 anni e mezzo, da quando c'è stato il primo rapporto. È stata mai erogata questa rata mensile di 5.000? Sono state erogate, però poi è cominciato a non arrivare. Allora, il letto che ha tardato, allora dice no, te la do sta rata perché il letto non me l'avete consegnato, e la questione di MP2 che mi ha fatto tutto ma ha tardato, poi lui voleva del tavolino 7. Però mi scusi, alla fine i mobili sono stati consegnati, giusto? Sì, sono stati consegnati. Lei li ha riconosciuti nelle fotografie? Sì, l'ho riconosciuti tutti. Quindi c'è stato quantomeno un momento in cui gli eventuali disaccordi, anomalie, ritardi, no? Avevano trovato comunque una definizione. Dico, in quel momento in cui la merce viene consegnata, perché magari il tavolino forse non era quello che avevano ordinato, ma il resto delle cose erano quelle che avevano ordinato. 5.000 euro al mese. E sono stati mai pagate queste 5.000 euro al mese? 5.000, quello che c'è scritto qua è stato pagato. E con MP2 sono stati dati direttamente a lui, perché lui siano stati dati direttamente come si chiama, al mobilificio MP2, perché l'acconto io ho preso, io l'ho dato direttamente a lui, ci dovrebbe stare anche lì in mezzo tutti gli acconti. Ed era quindi di 5.000 così come concordato? Ci dovrebbe stare lì in mezzo gli acconti che io ho dato. No, però non è che può fare domanda a PM. E ci dovrebbe stare lì in mezzo la commissione che io oggi davo i soldi a questo di MP2, tanto se no la roba lui non la mandava. Vabbè, poi vedremo. Mi sono stata erogata una rata che poi ho girato direttamente a MP2, non riesco a capire. Sto cercando di capire, lei ci sta girando intorno, è molto semplice la mia domanda. Quante rate ha pagato? Se ne ha pagata una. Questo lei ha pagato di rate da 5.000 euro mensili, sono state mai pagate? È semplice la domanda, non è difficile. Però ci sono i soldi quelli lì dei acconti che ha dato che rimangono. Quelli sono gli acconti, sugli acconti sulle commesse. No, perché non riuscivo a capire. No, era semplice la domanda, gli acconti abbiamo detto sono quelli che lei ha già dichiarato. C'era un accordo per un pagamento mensile di 5.000 euro, è stata mai erogata questa somma di 5.000 euro? Che ho girato direttamente a MP2. Senta, mi faccia capire meglio, ma lei nel rapporto con MP2 che faceva da intermediario? Volevo fare l'intermediario, così almeno... Nel senso che, scusi, lei era una ditta che non... Invece poi mi sono trovato a fare però, no, me lo deve chiarire perché veramente non l'ho capito. Quindi non era una merce che lei in genere commerciava? No, non ce l'avevo mai avuto manco come libro, commessi. Quindi diciamo... Se il signor Casamoni avesse voluto quelle cose doveva andare da MP2? Sì. Quindi perché c'è di mezzo lei? Cosa c'entra lei? Perché lui aveva queste cose sempre però per una fattore di scontistica, perché oggi lo scontistico che ho io come
come rivenditore non è quella che posso dare. Ieri lui aveva già il preventivo che aveva fatto alla fiera tanti anni prima di MP2. Io gli ho detto quanto mi metti questa merce qua e lui mi ha fatto il prezzo. Lui il rappresentante? MP2. Il rappresentante. Quindi gli ho detto diciamo come te lo che posso pagare e lui mi ha detto la modalità. Diciamo, se ho capito bene, lei si intromette per far avere la merce a prezzo scontato. Lei da questo da aver fatto da intermediario fra Casamonica e MP2 ha avuto una sua percentuale? No, che ho dovuto pagare io dovevo avere avrebbe dovuto avere una sua percentuale? Sì, il 10%, il 10% ed era scritto da qualche parte? No, cioè lui diviene, io ho come cosa il 50-10, a lui gli faccio il 50 e quella che il 10 è. Io ho una scontistica del 50-10, a lui gli faccio il 50. Senta, e lei, cioè come siete arrivati a questo? Nel senso che Casamonica lo conosceva bene lui, lo conosce lui, è andato Faccia finire. È Casamonica che gli ha chiesto se poteva comprargliela a prezzo all'ingrosso o come lui mi ha portato portò questo preventivo con il prezzo e fatto sconto fiera il 20%, mi pare. Quindi gli ha chiesto a lei questo favore? E io mi è uscito, ho detto ma come sconto fiera, noi c'abbiamo il 50, minimo c'abbiamo il 50 e allora dice mi senti quanto ci abbiamo preso appuntamento con questo rappresentante di MP2 che mi ha confermato che io come rivenditore avevo sconto 50%. E quindi lei si è a questo punto si è offerto? Sì, mi sono offerto. Lui gliel'ha chiesto e ho detto andiamo direttamente là, no ma c'è il rappresentante poi inizialmente molto mi faccia capire, però poi quando si verificano quei famosi inconvenienti che dice lei che poi sono sostanzialmente ritardi nella consegna, giusto? E in più sono il tavolo che non è esattamente il tavolo era un'altra cosa, il tavolo che deve essere di 10 posti, 10 invece è un tavolo nettamente da 6 posti e lì di fatto che cosa è successo? Nel senso che poi chi è che ha dato i soldi ad MP2 per consentire di erogare la merce? Perché l'ha data lei? Perché se no la merce non gli arrivava, ma lei non c'entrava niente in questo senso. Di fatto sono andato io come favore, no? Poi sono perché ho fatto l'ordine domanda. Perché ha tirato fuori di tasca lei i soldi? Perché ho fatto l'ordine come negozio, come Rouge, non ho fatto intermediario, ho fatto ordine come negozio, quindi quando tu fai un ordini la merce, questi te la mandano, gliela paghi, poi se a te te la pagano in un anno, 10 anni, mai, sono problemi tuoi suoi. Lui su questo si faceva forte quel signore, si faceva forte sul discorso che io parlo con te, parlo con nessun altro. Senta, perché probabilmente mi sarà sfuggito fra le tante cose che ha detto, poi rileggeremo i verbali, ma in pratica lei ad MP2 quanti rispetto all'ordine, al prezzo che avrebbe dovuto pagare il Casamonica, che corrispondeva al prezzo fatto a lei, perché lei ci avrebbe preso forse 10? Sì, 10, sì. Quanti soldi sono stati dati a MP2? Il costo totale dei totale costo scontato come viene a me, certo. E perché lei non ha avuto i soldi da Casamonica, visto che lei diceva che lui faceva da intermediario e lui gli avrebbe dovuto dare i soldi mano a mano che dava a MP2? Come mai? Ripeto, io ho fatto abbiamo fatto da intermediari. Io non ho fatto da intermediario, ma poi a un certo punto ho detto l'ho acquistata come negozio, non mi sono messo, perché facendo da intermediario lui dovrebbe andare direttamente da MP2 e mettersi d'accordo con lui. E perché non ha fatto sì che avvenisse questo? Perché come si chiama là, il rappresentante, quando iniziò la questione con il rappresentante, che il rappresentante può fare questa cosa di intermediazioni, la prima cosa che è stato capace di fare è rubarsi i soldi, quindi ecco qua, siamo andati di là e ha detto guarda, fa l'ordine direttamente col negozio. Ma lei ha fatto cose del genere per altri clienti? In che senso? Nel senso di fare da intermediario per ditte, faccia finire la domanda, stiamo registrando, se parliamo insieme si accavallano le voci. Acquistare merce che lei non commercializza, quindi diciamo di fatto fare un favore, no? Perché se Casamonica fosse dovuta andare tramite rappresentante non avrebbe pagato quella cifra, avrebbe pagato una cifra, mi pare di capire, pari al doppio, giusto? Sì, minimo. Quindi, perché il ricarico forse sui mobili è anche più del 50%. Ricarico noi abbiamo rivendito 50-20-10, quindi.
Quindi lei ha fatto qualcosa del genere per altri? Sì. Sì? Sono operazioni che ogni tanto si fanno, ci sono delle ditte che noi non trattiamo, o delle cucine specialmente, tu le mandi che dall'altra parte o quello vicino, e lei si è trovato viene un cliente... si è trovato esposto nello stesso modo No, lei si è fatto carico dell'intero debito? No, una volta che glielo porti di là parla direttamente con lui e punto. Parla direttamente con non ho capito, ma sulla villa di Anzio poi ha fatto comunque qualche lavoro? No, ho fatto solamente... Che ha detto sono stati una settimana gli operai. Il massetto sopra il secondo piano. E per questo lavoro fatto? Hanno pagato gli operai 400 euro operaio, basta. No? Ha pagato direttamente Casamani Salvatore. Sì. Quindi lei su questo non c'entra niente. Non c'entra niente, diciamo ha fatto anche lì un favore sostanzialmente. Sì, sostanzialmente. Di trovare operai che facessero il lavoro. Presidente da Sassari. Sì? Sì, mi dica. Mi dicono che è arrivato il GIP per l'altra attività da espletare. Va bene, allora quindi dovrebbe allontanarsi, giusto? Sì, se autorizza. Sì, autorizzo sicuramente. Diciamo allora, siccome sono l'una, facciamo a questo punto la pausa per l'interruzione, così anche il test e noi tutti ci riposiamo un attimo e riprendiamo alle 2. Le rappresento che non ha presentato rinuncia al proseguimento il signor Casamonica. Scusi, non ho capito. Non ha presentato una rinuncia formale, quindi di fatto... Scusate, se non fate silenzio non capisco nulla, abbiate pazienza, mi ridica? Dicevo, il signor Casamonica Salvatore non ha presentato una rinuncia a questa udienza, di conseguenza... Non lo sto facendo rinunciare, sto dicendo, siccome lui deve andare a fare l'interrogatorio dal GIP, ho detto... Era solo per chiarezza. Come? Era solo per chiarezza. No, noi interrompiamo e riprendiamo alle 2, compatibilmente con la presenza dell'imputato Casamonica Salvatore. Va bene? Va bene, grazie. Grazie a voi. Ci rivediamo alle 2 allora. Allora, per quanto riguarda la casa circondariale di Sassari, mi dicono che il detenuto è rientrato, Casamonica Salvatore? Sì, da Sassari confermo, il detenuto è rientrato. Allora, per quello che riguarda gli altri siti, siccome siamo anche qualche minuto oltre le 2, li do tutti per collegati, salvo che la regia non mi dica che c'è qualcuno che non sente. Se c'è qualcuno che ha difficoltà o deve riferire cambiamenti sulla posizione degli imputati, me lo deve dire, d'accordo? Se non mi dice nulla nessuno, considero quindi che non ci siano mutamenti rispetto alla prima parte dell'udienza. Va bene, vedo invece che c'è un po' una moria di difensori. C'è qualcuno che sostituisce qualcuno? Quindi le posizioni sono tutte a questo punto regolarizzate, Angela? Sì? Ok. Tiziana Roma? Che sostituisce anche la voto di Tiziana Roma? No, la sostituisco io. Parenti. Sì? Perfetto. Sì, perfetto. Quindi gli altri per quello... Presidente da Roma. Sì? Prego. Sì, scusate Presidente, volevo informarli che l'imputato Tolli Massimiliano vorrebbe rinunziare al proseguo dell'udienza. Vuole rinunciare? Sì. D'accordo, allora ne diamo atto a verbale, quindi per quello che riguarda la sua posizione lo consideriamo scollegato, va bene. Invece per le parti civili... rimane soltanto Casamonica Salvatore. L'altro? Sì, ok, quello che sta in regia. Per quanto riguarda invece le parti civili... Ci sono solamente io, avvocato Ilaria Bonito, presso S Impresa Lazio. Ok, in sostituzione, le altre si sono dovute. Assenti allora, sì. Se non ci sono. Va bene, allora possiamo riprendere l'esame? Vabbè,
Sei riposato? Sì. Sì. Un po' più tranquilla adesso, speriamo. Prego, si accomodi. Allora, continuiamo nell'esame, la parola era ancora al pubblico ministero, prego. Un attimo solo, scusi, pubblico ministero, mi viene messa all'attenzione una nomina fatta dal detenuta Spada Cristina, che nomina quale difensore l'avvocato Capezzuoli. Quindi Spada Cristina. Era l'avvocato Golemme. No, vedo nomina, quindi aveva solo lei, quindi può nominare un secondo difensore. Quindi diamo atto dell'intervenuta nomina dell'avvocato Capezzuoli da parte della detenuta Spada Cristina. Presidente, chiedo scusa. Mi pare prima di aver capito che avvocato non la sento. Prima all'esame, perché dato che il pubblico ministero avrebbe introdotto un altro argomento. No, siccome non c'era stato questo consenso del pubblico ministero, quindi solo il Tribunale ha fatto qualche domanda dato che su questo le parti non hanno avuto nulla da ridire, e quindi proseguiamo con l'esame diretto. Prego. Sì, buon pomeriggio. Senta, lei Giuseppe e Rosa Casamonica li ha conosciuti? Sì. Li ha conosciuti innanzitutto? 2 anni e mezzo fa. 2 anni e mezzo fa, quindi siamo? 2018, 17 2018. 2017 o 2018? Inizi 2018 credo. Nel verbale del 10 agosto 2018 lei colloca questa conoscenza. 2017, sì, scusi. L'anno 2017, non ricordavo. Quindi agli inizi del 2017. Sì. Senta, li conosce, se c'è qualcuno che gli ripresenta, in che maniera? E allora vennero al negozio, dove ero all'Euroluce, il negozio quello prima, perché praticamente dovevano fare i lampadari, poi che sempre stessa cosa, poiché da detta così avevano subito un furto, poi invece era stato il marito a rompere, che avevano rotto tutti quanti, tutto quanto, lampadari, mobili, tutto quello che c'era dentro casa. Allora andiamo con ordine, c'è qualcuno che glieli presenta? Luciano che chi? Conosco Casamonica, che conosco da molto tempo. Poi su Luciano Casamonica torneremo. Sì. Quindi su Luciano Casamonica glieli presenta lui e le dice che cosa? Cioè, un cugino che dovevano fare dei lampadari e dovevano entrare, perché dovevano fare dei lampadari, delle cose, va bene, abbiamo dei complementi d'arredo, delle cose, cioè dovevano comprare dei lampadari e dei complementi d'arredo. Mi perdoni, sul rapporto che almeno Casamonica Luciano le dice, poi se sia vero o meno lo vedremo. Casamonica Luciano le parla di un rapporto di parentela con questi soggetti? Che sono cugini, sì, che è il cugino. È sicuro sul cugini? Parenti, comunque parenti. Perché lei dice, Luciano mi disse che erano dei suoi nipoti. Nipoti, sì. Specificando, lei ha detto dovevano comprare questi complementi d'arredo per una ragione. Loro mi dissero perché erano entrati i ladri in casa e avevano rotto le lampadari, invece poi sono venuto a sapere che era stato Giuseppe a distruggere casa. Questo l'ha saputo da chi? In che modo? Lui. Da lui stesso Giuseppe Casamonica? Sì. Li aveva distrutti perché? Perché quando litigava con la moglie distruggeva casa. Proprio... Senta, le dà qualche rassicurazione Luciano nel presentare? Sì, dice no, sono miei nipoti, cosa no? Luciano lo conosco da veramente tanti anni, non ho mai avuto... Dico, nell'introduzione di questi rapporti lei chiede qualcosa, qualche garanzia a Luciano, qualche rassicurazione e Luciano gliela dà? Sì, dico tutto a posto, dice sì, no, gente... Finisca la risposta, tutto a posto che significa? Dico, mi raccomando, dico tutto a posto, dico non posso dai lampadari, poi mi girano, no, quello che prendono ti pagano tutto quanto. Cioè lei voleva rassicurazione sul fatto che venisse pagato? Sì. E Luciano l'ha rassicurata? E la prima occasione in cui lei li vede fisicamente?
È l'inizio del 2017? Inizi 2017, sì, inizi 2017. Questo discorso che fa con Luciano è precedente o contestuale o successivo alla loro conoscenza? Successivo. Successivo? Sì, perché prima mi fanno l'ordine e poi certo che non è che prima che vengono gli dico, sì, credo se non ricordo male che sia o in contemporanea o successivo. Ma al negozio vengono da soli o accompagnati da qualcuno? Con Luciano la prima volta. La prima volta vengono accompagnati da Luciano. Quindi questo è il modo con cui lei entra in contatto, in rapporti con questi signori. Anche qua, Presidente, io le volevo chiedere l'autorizzazione a consegnare al signor Barcaccia, gli appunti sono sempre allegati ai verbali che ci sono in atti. Quindi allegati, aspetti un attimo, volevo vedere di che si trattava. Quindi è documentazione che è stata... se questi verbali sono stati fatti, questi appunti mentre stava dai carabinieri. Sono cose però in realtà, vedo che sono fatture, no? Ah, non sono fatture. Sono fatture, appunti, commissioni, insomma, diciamo... Sono quelli fatti quando stava quel mese dai carabinieri? L'avvocato dovrebbe sapere che sono stati sottoposti a sequestro prima dell'esame del Barcaccia. Non possiamo questo sapere. No, l'avvocato sì però. Sì, no, nel senso ce lo deve dire il pubblico ministero, o meglio li esibiamo anche al test, forse il test... Sì, no, dico, l'avvocato sa perfettamente che questi appunti furono sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria e poi dopo il sequestro, nel corso dell'escussione mostrati al signor Barcaccia. Questo per dire che non sono appunti redatti in quel momento, ma sono appunti che preesistevano e che sono stati poi mostrati nel corso dell'escussione. Di sequestro. Ma sequestrati però nel negozio, vero? Sì. Non a casa. No. Allora, intanto diciamo che vengono esibiti al test una serie di appunti manoscritti e fatture. Sì. E su questa circostanza che è stata dedotta dal pubblico ministero, se ne giusto per avere conferma. Sì, certo, lo chiediamo anche al test tranquillamente, non c'è problema. No, come dato processuale, perché non avendo il verbale di sequestro adesso sotto mano, non so se è tra quelli che sono stati... Scusi, signor, glielo posso domandare io, se ritiene, questi appunti sono appunti che lei redige mentre fa l'esame, mentre viene ascoltato dai carabinieri, o erano preesistenti rispetto a questo esame che lei poi consulta dai carabinieri, mentre rende le dichiarazioni ai carabinieri? No, questi qui li hanno presi e poi me li hanno fatti vedere in caserma. Quindi li aveva già redatti prima? Sì. Non mentre parlava con i carabinieri? No, assolutamente, questi sono tutti quanti fogli che sono stati... Possiamo sapere che periodo esatto? Scusi Presidente, io fare il mio esame tranquillamente, poi... No, dottor Luciano, lei lo sa, però se noi facciamo una cosa e sappiamo che è stata sequestrata, voglio sapere quando è stata sequestrata. Mi pare un diritto mio. Sì, no, io ho consentito che glieli consegnasse. No, ascoltate, a me interessa sapere come tribunale l'origine di questi documenti, per sapere se sono appunto documenti. Il PM ci ha dato questa spiegazione, non avendo noi adesso il verbale di sequestro sotto mano, che non so se poi produrrà all'esito... quando fa una produzione finale, no, perché serve per, diciamo così, anche per le parti, per capire di quali documenti si tratta, no? I documenti sono chiaramente tanti. Sì, prego. Allora, questi qua siamo andati in azienda e cioè, senza, dice tanto dobbiamo fare il sequestro sia in negozio, quindi dovunque sono stato, c'era proprio l'ordine del giudice, ovunque sei stato io l'ho presi di mia spontanea volontà. Come ho detto anche prima, che ha fatto riferimento prima al fatto che aveva prodotto dei documenti ho fatto mia spontanea volontà, ho fatto prendere tutte le cartelline e gliel'ho date. Va bene. Prego. Ok, allora, una volta chiarito come lei entra in contatto con questi due signori, lei ha avuto poi rapporti commerciali con questi signori? Ecco, se può iniziare dalla prima commessa, se se la ricorda. La prima commessa che è successo, loro mi hanno chiesto che gli serviva tavolo e sedie della Silic. La Silic è una ditta che non abbiamo mai un po'... Oh mamma mia, oggi siamo funestati. Non funziona più? Che succede?
Non funziona? Ma questo è quello originario o è quello che poi gli era stato posto, che l'avevamo cambiato? Poi l'avevamo cambiato, no? Mi pare che gli avevamo dato quello. Non funziona. Questo sembra di sì. Infatti un attimo, però quello del PM dice che non funziona. Guardi, non è mai successo, dottor Luciani, perché finora i primi 2 giorni erano stati un po' difficili, poi da questo punto di vista eravamo andati abbastanza tranquilli. Mi sa che si deve spostare. Allora, no, velocemente, che dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare spostare? Ora funziona. Allora, perdoni, le rifaccio la domanda così almeno diamo una continuità. Dico, lei ricorda se e che tipo di rapporti poi ha avuto con questi 2 signori, con Giuseppe e Rosa Casamonica, dopo la presentazione che le fa Luciano? Presente, allora, che mi chiesero dei prodotti della Silic. La Silic è un'azienda di, come si dice, di mobili che adesso, adesso sta molto in disuso perché è carissima e noi comunque siamo fornitori di questa ditta e niente, mi chiese di fargli in preventivo di un tavolo. No, di un divano, una poltrona e un tavolo, mi pare. Senta, lei ha di fronte un documento che è la Commissione 898. Perfetto, sì. Ok, allora il primo erano lampadari, sì, per la cucina questo è un lampadario, un rezzonico di Murano. Allora, a prescindere diciamo dal dettaglio, lei come vede questo è un preventivo che riporta una cucina, una cameretta, un'altra cameretta, un bagno, una cameretta, per un importo complessivo di 29.360, giusto, è corretto? Corretto, allora, però sono i reparti, non sono... C'è che io ho venduto la cucina, c'è cucina, il lampadario. Cioè, esatto, sono i complementi d'arredo che si riferiscono alle singole stanze di un immobile. Sì. Ok, 29.360. Lei ricorda se questo perché lei ha parlato di mobili della Silic? Sì, no, questo fu il primo preventivo, infatti. Esatto, il primo preventivo. Questo le volevo dire. Sì. Questo preventivo di questa commissione 898 ebbe seguito? Allora, non ebbe seguito così tutto quanto, perché poi voleva 100, mi ha fatto fare sempre nel preventivo 119 o 200 metri, non mi ricordo, 119 metri qua all'eco di tessuto della Fürstenberg, che questi erano tutti quanti i prezzi. Quindi prese solamente i lampadari per la camera da letto, la cucina, la cameretta, il bagno e la camera matrimoniale. Allora, giusto per capire un attimo e in aiuto al suo ricordo, in seguito, poi tornerò ancora a monte, la coppia mi ha chiesto un preventivo per vari arredi. Per il verbale, le chiedo scusa Presidente, è sempre quello del 10 agosto, diciamo, poi se non lo dirò d'ora in poi è sempre 10 agosto, poi perfetto. Quando cambia dirò che è il verbale quello successivo. La coppia mi ha chiesto un preventivo per vari arredi per un totale di euro 29.360 come da commissione numero 898, che però non ha avuto seguito. No. Perfetto, se se lo ricorda allora vado avanti da solo. Ok, non ha avuto seguito e ha preso altri lampadari, ha preso altri, come si dice, altri... in questa circostanza la prima commessa che gli feci lei prese il lampadario per la camera da letto, il bagno, il salone e la cucina. E non ci siamo allora proseguo la contestazione. Esatto, non ha avuto seguito perché hanno deciso di cambiare marca e prendere mobili della ditta Silic. Sì, cioè lei dice questo preventivo... Lei ha preso pure i lampadari, non mi ricordo se prima o dopo. Allora, in questa circostanza forse non ha avuto seguito
però l'ha presi dopo, tanto. ok. E mi fecero un preventivo della ditta Silic che riguarda, mi sembra, un divano, come si chiama, un tavolo e le sedie. Lei dice volevano un tavolo modello Minerva e 8 sedie, un tavolinetto da centro divano e un divano. Ok, sì. Fermiamoci un attimo, poi ritorno su questo. Prima di questo preventivo, ricorda se c'era stato un altro rapporto commerciale? Cioè un'altra commessa, un altro ordine, prima di questo qua? Prima di quello mi sembra che erano dei lampadari, io infatti non riesco a collocare questa cosa dei lampadari, però mi ricordo che era dopo, se prima o dopo, mi sembra che erano dei lampadari, non vorrei... L'importo se lo ricorda? 12.000 euro, 12.000, sì. Allora, perché lei dice il primo, cioè il verbale è sempre lo stesso, sta facendo riferimento al primo rapporto commerciale, è avvenuto fra il gennaio e febbraio 2017. Hanno fatto un ordine per euro 13.500. 13.500, sì. È questo? Sì, questo ordine è stato pagato? Che lei ricordi? Questo ordine mi diede subito 6.000 euro di acconto e 6.000 euro di acconto per prendere la merce. E poi questo primo coso era stato pagato, sì. Quindi gliel'hanno pagato tutto? Sì, tutto quanto. In quanto tempo? Ma guardi, prima che arrivasse, come gli ho consegnato la cosa il giorno prima hanno pagato, questo sì. Quindi nel giro di pochi giorni è stato saldato. In che maniera gliel'hanno saldato? Contanti. Con i contanti, ok. Quindi questo è il primo rapporto. Sì. Poi segue quest'altro di cui abbiamo parlato finora, cioè questo della Commissione 898, il preventivo che non va a buon fine, e poi i mobili della Silic. Sì, ok. Questo ordine dei mobili della Silic si ricorda per che prezzo era e a che prezzo lei lo vende? Allora, ai due. Io mi pare che il tavolino solo il tavolo veniva, guarda, le sedie, quello che mi hanno impressionato di più tutte sono state le sedie, perché venivano 3.500 euro l'una, una cosa del genere. Quindi facendo mente locale, qual era il valore complessivo di questi mobili? Ma facendo mente locale, tavolino e tavolo, sedie, divano e tutto quanto, cioè giravamo intorno ai 25 su per giù, non posso essere preciso perché non mi ricordo, ma a prezzi di listino erano quelli lì i prezzi. E lei lo vende a loro a che prezzo? 18 mi sembra tutto quanto. Esattamente. C'è solo una piccola differenza sul valore, adesso le leggo il verbale, il valore complessivo si aggirava intorno ai 30.000 euro, dice lei. Sì. Che poi lei vende ai clienti scontati a 18.000 euro. Sì. Perfetto. Per questo ordine lei ha ricevuto soldi di quanto? Ricevetti in acconto mi pare, ecco, qui erano 5.000 euro di acconto, mi pare 5.000 euro, e poi mano che gli portavo la roba me la doveva pagare. Ci siamo sull'acconto, però lei parla di un acconto di 6.000 euro. È così? Sì, è così, Okay. 6.000. Questi 6.000 euro lei che cosa ci fa? Do l'acconto per prendere anche io il materiale e faccio l'ordine di tutto quanto di il acquisto. Materiale, di acquisto, sì. Quindi li versa a chi? Alla Silic. Faccio così. Il primo rapporto che lei ci ha descritto è gennaio-febbraio. Questo quando avviene, se lo ricorda? Marzo-aprile massimo. Esatto, lei dice siamo nel mese di marzo 2017, se non ricordo male. Per quello che è il suo ricordo, quanto tempo bisognava aspettare per la consegna di questi mobili? Mi ricordo la Silic, mi ricordo che aveva tempi lunghissimi, penso che perché venivano i mobili, venivano ordinati, venivano costruiti, dovevano farli e dipinti tutti quanti a mano, aveva tempo fino a 6 mesi addirittura. E che tempi le dà la Silic? La Silic mi dà quei tempi lì, mi dà 5-6, mi dà 180 giorni, quindi sono... Lei dice, qui parla di 4-5 mesi? Sì, 180 giorni. Lei fa presente questa circostanza a Giuseppe Rosa Catamonica? Faccio presente questa circostanza. E loro che le dicono? Inizialmente andava bene. Inizialmente, quando abbiamo contrattato, ho detto guarda, mi devi ma ci vogliono 6 mesi, ci vogliono. Allora, lei, qui voglio la risposta affermativa o negativa. Dopo
questi due rapporti lei ha continuato a avere rapporti economici? Ok. Questo ritardo, o chiamiamolo tale, questo tempo che bisognava aspettare per la consegna, ha inciso nei rapporti successivi? No, i rapporti successivi hanno inciso quando lui litigava con la moglie, perché praticamente quando ho consegnato tutti quei lampadari, quelli che lui ha pagato, e sfondò tutta casa, compresi i lampadari, tutto quanto. È venuta la moglie e ha detto: rivoglio i lampadari, paga Giuseppe. E da lì che è iniziato il teatrino moglie e marito, che praticamente che succedeva? Ma è vero, prendeva, distruggeva tutto proprio, lampadari, cose. E la moglie poi veniva da me e ha detto: viene Giuseppe a pagare che mi ha distrutto tutta casa e devo prendere questo. Io poi chiamavo lui, inizialmente quando c'era diatriba, no, gli do niente, no, e poi invece dice: no, fagli prendere, mo ti pago. Questo allora senta, successivamente chi è che è venuto nel suo negozio? Dov'è? Rosa o Giuseppe a prendere cose? Rosa. Rosa? Sì. Oh. In che arco di tempo? Guardi, questo che mi resta di no, non si preoccupi, adesso l'aiuto io. Un po', una quindicina, 20 giorni. 15. Sono stato poco felice nella domanda. Da quando a quando è venuto al suo negozio a prendere e comprare merce? Dopo l'ordine dopo questo ordine dopo pochi giorni quindi siamo sempre a marzo, sì, marzo, sì, e per quello che è il suo ricordo, fino a quando ha preso merce? Aprile, maggio, giugno, perché lei la prendeva e lui cioè succedeva questo, sembra uno scherzo, lei la prendeva e lui distruggeva casa proprio, quindi bagni, cose, tutto. Da marzo 2017 in poi Rosa è venuta più volte, vedremo poi a prendere cosa? Ci sono commesse uguali di lampadario cucina, in altre volte dice: ma quante cucine sa? No, la cucina era sempre una, era il lampadario che lo rompeva o ricomprendeva, non capito com'era? Ho capito. È venuta, dicevo, più volte a prendere merce per il suo negozio. A prescindere da questi due rapporti, dei rapporti tra i coniugi che lei ci ha spiegato, cioè lei prendeva la roba, lui la rompeva e lei tornava a prenderla, ok? Il fatto è che lei aveva prospettato ai due, a Giuseppe e Rosa Casamonica, che bisognava aspettare del tempo, anche se loro avevano consentito. Ha inciso? In che maniera? Ha inciso e mi ha detto: no, pure questi mobili, è perché poi l'oggetto ha detto: cerco di farteli venire un po' prima, magari invece era proprio impossibile, perché scusate, per quel come si dice, per quel prodotto ci sono proprio dei tempi tecnici, dall'ordine 180 giorni, non c'è verso di cosare. Allora facciamo così: questa merce che Rosa, e poi adesso la dettagliamo, ha prelevato dal suo negozio successivamente, le è stata pagata? Allora, una parte da Giuseppe mi è stata pagata, poi a un certo punto ha detto: non pago più niente quello che prende mia moglie, perché ho divorziato. Quindi le è stata pagata in parte? Sì. Io non prendo manco più niente, ho detto, perché insomma a questo punto... Il fatto che bisognasse aspettare 5 mesi, 6 mesi? Sì, a un certo punto ha detto: no, rivoglio anche l'acconto della cosa, perché non voglio più neanche i mobili, la cucina, i mobili... A questo adesso ci arriviamo, diciamo un aspetto successivo. Io però... Presidente, mi perdoni che interrompo, solo a specificare di chi Giuseppe si tratti. E di chi stiamo parlando? Giuseppe Casamonica? Adesso ci arriviamo. Un secondo, se mi fa proseguire l'esame, poi nel suo controesame lei farà tutte le domande possibili e immaginabili. Di Giuseppe si tratta? Sì. Adesso ci arriverà. Grazie Presidente. No, prima lo devi dire il test, noi abbiamo 2 Casamonica, però il test ci deve poi dire quale dei 2 sarà coinvolto, è un problema di identificazione, ci arriviamo. Senta, ha un qualche... Mano si chiama, Mano lo chiama soprannominato Mano. Perché? Perché mancano le dita della mano. Quindi ha un difetto ad una mano, ok, abbiamo chiarito anche questo. Glielo volevo far dire successivamente. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Poi dopo gli facciamo vedere un album fotografico in cui riconosciamo. È il marito di Rosa comunque. Il marito di Rosa, uno, penso. Allora, il fatto che lei aveva prospettato questo ritardo, cioè i tempi fisiologici di consegna di quel mobilio che avevano preso della Silic, ha avuto una qualche
refluenza sul fatto che lei non sia stato pagato per tutta la merce che Rosa ha preso? Sì, perché quando si andava, ripeto, quando andavano d'accordo era tutto a posto. Quando c'erano le litigate, lui rivoleva l'acconto dei mobili, io ho detto non si può ridare conto perché ormai già io l'ho dato, e niente, era molto, le diatribe venivano quando discutevano, perché poi c'è, questo è. Allora, senta, sempre da questo verbale del 10 agosto, lei dice questo: da questo momento in poi, cioè da dopo l'ordine dei mobili della Silic, facendosi forza di aver dato un acconto di 6.000 euro, ma che dovevano aspettare 4-5 mesi lavorativi per avere i mobili, si sono sentiti in diritto di venirsi a prendere altri complimenti d'arredo senza pagare. Perfetto. Giusto? Giustissimo, però aspetti, gliela finisco di leggere, poi lei mi puntualizza quello che ritiene. Dicendo che erano nel giusto perché avevano impegnato 6.000 euro su cui non potevano contare per le loro operazioni commerciali. È corretto? È correttissimo. Però succedeva questo, quando litigava... Quindi la conferma questa dichiarazione? Sì, la conferma. Quando litigava col marito veniva a prendere altra merce, che dice guarda ma la devi pagare, ha detto no, non pago niente, tanto c'hai l'acconto dei mobili che tanto manco quelli li voglio più, perché tanto... Questo era una cosa molto burrascosa il rapporto. Ho capito. Però alla base c'era questo acconto di 6.000 euro, se ho capito bene, la giustificazione. Era. E una prima interamente pagata, una prima, come si dice, commessa di quella dei 13.500 di gennaio, febbraio. Senta, se lei scorrerà poi questi appunti, vediamo di riuscire a capire che cosa ha ordinato, che cosa ha prelevato Rosa in questo periodo dalla... Allora, 6 piatti piani, 6 piatti fondi, questi sono tutti piatti, questo è un servizio dei piatti di Fürstenberg, tutto quanto, 6 piatti piani, 6 piatti fondi, una zuppiera, un'insalatiera, un vassoio, una brocca, una bottiglia. Oh, aspetti, andiamo piano. Ricorda che valore avesse questo servizio di piatti? Questo era un servizio di piatti, questi qua che stavano della Fürstenberg, che stavano intorno ai 3-4 mila euro, mi pare che abbiamo dati a 1.500, mi sembra, se non ricordo male. Lei dice qua, ha ritirato un servizio di piatti Fürstenberg del valore complessivo di euro 3.500. Giusto. O così? Sì. Perché dice 1.500? E l'acconto, diede un acconto di 1.500 euro? No, lei qui dice, ha ritirato un servizio di piatti 3.500 euro. Del valore complessivo euro 3.500, punto. Sì, 3.500. Le ha dato soldi? Qui io vedo sulla cosa acconto 1.500 e se c'è scritto qua si vede che ho detto però c'è scritto anche sotto da pagare. Sì. Acconto 500 è cancellato, sotto c'è scritto da pagare. E allora questo sì, da pagare, non gliel'ha pagato. No. La data che è segnata in calce a questo documento? 3/5/2017, il giorno che ha ritirato. Il giorno che ha ritirato? Sì. 5/3/2017. 5/3/2017, sì. Andando avanti, c'è una commissione 897 del 9/3/17. Sì. Si ricorda a che cosa fa riferimento? Questo ha fatto... qui no, allora, questa ce l'avevo in negozio, questo qua. Questo ce l'ho in negozio. Qui ha fatto proprio un ordine. Però aspetti che questo... Questo sarebbe il primo documento che lei ha visionato? Avevo disponibile la merce in negozio. E parliamo del quindi merce, sarebbe il servizio di piatti Fürstenberg del valore di 3.500 euro. 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 frutto. Questo mentre ha fatto un ordine lei, perché nel frattempo che questi l'ha portati a casa gliel'ha distrutti un'altra volta. Il marito. È questo che vi voglio fare. Ok, no, ma infatti come vede ci arriviamo poi. È venuta, ha detto adesso mi deve comprare tutto il servizio di piatti e mi fece quest'ordine e le lasciò un acconto di 1.500 euro, apposta questi 1.500 euro non li riconoscevo. Parliamo della commissione 897 del 9/3/2017, giusto? Giusto. Sopra il documento c'è scritto Rosa. Rosa sarebbe Rosa Casamonica? Rosa Casamonica, Rosario. Il valore di questo... 5.700. Per il quale le ha dato 1.500 euro. Ok. Questo ordinativo, per quello che lei ricorda, è andato a buon fine? È stato annullato? No. Annullato dopo un mese, 15 giorni, 20 giorni ha annullato pure questo. Oh, ok. Ha annullato questo e proseguendo oltre,
se vede poi sotto c'è un ulteriore appunto. Se lo ricorda a che cosa fa riferimento? Con l'acconto di 1.500 euro riportato dei da piatti questo della qua, commissione 897 che aveva annullato. Ha preso questo qua, Mod Aurora, questa merce qui, che costava 2.820. Scusi. Allora, questo qua, 576 sono tutti quanti i prezzi, sono, se non Sto facendo male. riferimento a un documento che ha in intestazione scritto un letto, forse è quello dopo, signor. Questo qua, questo che c'è, Quello era allegato a quello di prima. Sì. Aspetti, non li cerchi di ripiegarli nello stesso ordine, sennò poi c'è un po'. Ok. Qua un letto 2.100 euro, sì, e una plafonniera Stella mini luce 2.000 euro, scontati 2.800 euro, tutto quanto, diede un primo acconto il 9-3 di 1.500 euro che siamo... Sarebbe l'acconto che le aveva dato per la commissione 897. Sì. Ok. Questo è difficile, e Quindi, poi diede un altro acconto di 2.200 euro. Quindi sostanzialmente questo gliel'ha pagato, perché l'importo era 2.800 scontato, giusto? Sì, giusto. E ha preso, abbiamo detto, un letto ed una plafoniera. Sì. Ok. Poi andiamo avanti. Questo ordinativo l'ha detto la data, scusi? Questo ordinativo ha una data 9-3, quindi sarà stato il 19-4-2017 la consegna. Ok. Poi andando avanti. 8 sedie. Allora, che non c'entrano niente con quelle... Lei ha un appunto 24-2017, giusto o no? No, deve andare avanti ancora. 11-3 le sedie. No. Aspetti, forse è saltato. Mi può far vedere, per favore? Però conviene forse numerare i fogli. Sì, adesso, ma io avevo già poi in mente di metterli numerati. Perché sennò diventa complicato poi seguire i commenti del test sui singoli documenti. Se ce li produce, lei guardi che siano nell'ordine corretto, secondo insomma i suoi atti, e poi noi li numeriamo, così quando precisa ci dice il documento numero 1, numero 2, eccetera. Questo. E questi sono quelli che ha già visto. Volevo numerarli. Quindi questi? No, questi li deve visionare ancora, Presidente. No, li volevo numerare, magari sul retro del documento con un foglio. Queste sono copie fotostatiche, in modo che poi non ci sia dubbio se c'è qualche documento in particolare. No, sarà quelli che produco poi, quindi non c'è problema. Vabbè, basta che vedo che lei fa riferimento sempre a qualche elemento identificativo. Sì, io cerco di avere cura di specificare, di modo che per voi sia anche agevole. Allora proseguiamo così. Sia anche agevole poi reperirli. Ok. Allora, come vede, lei, le chiedo scusa, ma era saltato un foglio. Ha di fronte un documento che ha in intestazione rosa cerchiato e una data messa in un riquadro 20/04/17. A che cosa fa riferimento questo? A 2 specchi David, l'articolo c'è di 2.650 euro per 2, e 2 applique, questo qua, poi uno specchio, però questi sono specchio articolo 31 in foglia oro il silver 2009, e 2 applique articolo 255 come foto. Ora però come vede, euro per uno, sì. Come vede, le prime 2 sono sbarrate, Sì, sono l'ultima sbarrate. no. L'ultima no, l'ultima... Ricorda se ha preso tutta la merce o solo parte? No, ha preso solamente l'ultima, credo, qua ha preso solamente l'ultima. Quindi le 2 applique? Sì, le 2 applique. Per un valore? 900, 1.800. Ricorda se le venne pagato questo? No. Non le è stato pagato.
andando avanti, lei ha... Qui credo che nel frattempo era arrivato... Commissione, scusi se le chiedo, il documento è Commissione 1103, giusto? Sì. Quindi, rosa, se non ricordo male, ed è su carta intestata Barcaccia Illuminazione. Sì. Barcaccia prima Illuminazione. Ok. Di che se non ricordo male, sì, era arrivato il tavolo, però le sedie ancora non erano arrivate. Era arrivato il tavolo, non erano arrivate, e io ho dato queste 8 sedie in foglia oro che c'avevo la pelle beige, cordino. Quindi altra merce che ha prelevato questa? Sì. 8 sedie per un valore complessivo? Di 1.300 euro, ha dato un acconto di 400 euro. Il saldo le è stato versato? Ancora no. Per il momento passava a Giuseppe. Poi c'ha un altro appunto in cui in intestazione c'è 26, 5, 17 presi rosa. Riesce a ricordare che cosa si riferisce? Qua mi ha reso anche 1.400 resi da presi da questo qua 1.400 euro, ridiede, non mi sembra, qualcosa che non gli andava bene, mi ridiede un valore di 1.400 euro e comunque guarda, deve avere 600 euro. Allora, lei dice questo: 26 maggio 2017 ha preso 3 lumetti del valore rispettivamente di euro 112,47, 112,47 e 179 che non ha pagato. Sì, però qua c'è scritto, siccome lì mi scrivono tutto e per bene, deve il 36-2018. Sì, però qui è un rapporto successivo, immagino, giusto? Sì. Credo, no, però se le fa tornare alla mente qualcosa me lo dice. Mi sembra che la cosa deve avere 36-2018 a conto di 300 euro e da quello che aveva riportato c'era una mensa di 600 euro e mi chiede il 36-2018 300 euro, da come cerco di vedere qua. È molto complicata sta cosa perché era un via vai come si dice, Quindi in buona sostanza rispetto a questo acquisto... Cioè lei qui dice nel verbale il 26 maggio 2017 ha preso 3 lumetti del valore rispettivamente di euro 112,47, 112,47 e 179 che non ha pagato. Ok, non l'ha pagati. Sì, non l'ha pagati. Però qui ci sta, su questa commessa che mi ha fatto vedere qua, c'è un... che poi non è... merce presa, sono totale 3.000? Siccome però è un po' difficoltoso questo appunto, diciamo, io gliel'ho messo perché è l'unico con riferimento al 26 maggio 2017, quindi... Vabbè, presegui fare quei cosi, però io penso che qui deve avere 600, c'erano 300 euro di questi lumetti che erano una cosa di... quant'era di prezzo totale? 500 euro 600 euro e 300 euro me l'ha dati perché quindi gli ha dato un acconto di 300 euro e 300 euro no. Poi il 31 maggio 2000 c'è un altro appunto, in calce c'è una data 31/5/17. Qua si è sposato, era per casa del figlio questa roba qua, me la ricordo, questa era per casa del figlio che si sposava. E che cosa? Ha preso 2 comodini, un comò, un letto, uno specchio foglia argento, foglia oro, 2 LTV piccolo, lumetto televisore piccoli e diede un acconto di 1.000 euro per un totale, in totale era 1.260, 1.296. Senta, lei è sicuro che è questo per il matrimonio del figlio? Perché più avanti... Letto e comodini mi sembra, non vorrei sbagliare, ma mi sembra questo qua. Lei dice che il 31 maggio 2017 ha preso una camera da letto completa, letto, comò, comodini, specchi e 2 mobiletti porta TV del valore complessivo di euro 2.600 circa, per il quale ha dato un acconto di 1.000 euro. E non fa riferimento al matrimonio, in realtà il matrimonio poi lo vedremo da qui a poco. Si vede che qualche altra cosa gli aveva spaccato dentro casa al marito. E per questo merce che ha preso lei ha ricevuto solo l'acconto di 1.000 euro? Ho ricevuto l'acconto di 1.000 euro, ho ricevuto un acconto di 1.000 euro. E il saldo?
Il saldo io in mente mia levavo dai acconto dei 6.000 euro che mi aveva dato. In mente sua, diciamo, però a prescindere dalla sua mente il resto gliel'ha dato? No, non me l'ha dato. No. Dai, Poi 21/7/2017 lei ha questo appunto da 305 euro. Allora, questo appunto che ha in intestazione il nome Rosa e in calce la data 21/7/17 con due, quindi ha ritirato altri due lumetti, ha preso altri due lumetti? Sì, che gli mancavano da quest'altro perché aveva preso i cosi e non aveva preso i lumetti. Vedi? E oltre ai lumetti ha preso altro in quell'occasione? Ritorni in quell'appunto. Questo? Quello che del 21/7/17. Credo che non ci sia, forse non sia ricavabile. Allora lei dice ha preso 2 applique del valore di euro 305 e un tavolino da salotto di cristallo dell'importo di euro 915. Se lo ricorda? Sì. Li ha pagati questa merce? No, questa qua mi pare che no, lei non, cioè veniva il marito a pagare, lei non ha pagava. pagato? Sì, cioè dico i soldi di questa merce. Questo ho preso 1.000 euro d'acconto e non mi ricordo il resto sinceramente, 1.000 euro d'acconto e non mi ricordo il resto sinceramente, proprio. Ha preso 1.000 euro d'acconto per questo? Sì, 1.000 euro d'acconto su questo. No, io sto facendo riferimento, scusi, alla merce prelevata il 21 luglio 2017. No, dice è venuta, ha preso 2 lumetti, no, non sono stati. I 2 lumetti e il tavolino da salotto di cristallo e non ha pagato nulla? No, perché non c'ero neanche io. Poi 25 luglio 2017 su carta Barcaccia 1 c'è una commissione 1438 intestata sempre a Rosa. Si ricorda che cos'era questa? Un divano, 3 cuscini imbottiti, mi pare che questo allora era del matrimonio. Ecco, perfetto. Esattamente. 3 cuscini ha preso, un divano, 3 cuscini, un tavolo rettangolare bianco, plafoniera moderna, tutto per casa, è tutto ritirato e mi diede 5.000 euro che ho fatto pure lo scontrino, 5.000 euro di acconto. Allora, cerchiamo di essere chiari. Il 25 luglio 2017 prende da lei questa merce che le dice essere destinata a che cosa? Per che si sposava il figlio e doveva... Il figlio che si chiama, lo sa? Marco. Mi sembra Marco. Dice in occasione del matrimonio del figlio Consiglio. Consiglio, vabbè, sì, però di nome, vabbè, Consiglio, sì. Quindi ordina e ritira tutta questa merce. Questa merce ha un valore di? Questa merce qui ho fatto totale scontato 12.092, 12.092 mi dà 5.000 euro. Aspetti, scusi, 12.092 e poi ci sono anche 2 sedie. Sì, che questo sedie in tessuto non l'ha ritirate subito, qua ha ritirato perché se no era tutto quanto e qua l'ha ritirato subito e mi ha dato 5.000 euro di acconto, mi diede qua. Quindi c'è la merce che ritira subito di 12.092 più 2 sedie che non ritira subito del valore complessivo di 584 euro. 584 euro, sì, l'uno. Quindi per un totale di merce di 12.676, corretto? Sì, è correttissimo. Per questo merce presa e ritirata le dà 5.000 euro di acconto. Infatti qui c'è la fotocopia di uno scontrino del 25 luglio 2017. La rimanente somma gliel'ha pagata? Allora, la rimanente somma doveva venire, sarebbe venuto il marito il giorno seguente, dopo 2 giorni perché dice se sposa dobbiamo fare tutti quanti i cosi, aspetta un attimo, però mi aveva dato sempre in mente mia, come diciamo, e io facevo fede a quei soldi, mi aveva dato gli acconti sui mobili da Sidic là, sì, però la sostanza è, poi oltre a questi 5.000 la rimanente somma che va ad arrivare a 12.000 e rotti l'ha ricevuta? No, non l'ho ricevuta. No. Ok, fermiamoci qui. Era rimasta sempre in sospesa i mobili della Silic, quindi da marzo a luglio ci sono questi rapporti in cui la signora Rosa Casamonica prende questa merce pagandola in parte, molto in parte. La questione dei mobili della Silic come si evolve poi? Si evolve che a un certo punto rifanno pace, per l'ennesima volta rifanno pace e dice no, mi servono i mobili adesso, mi riservano. Chi è che glielo dice?
il marito Giuseppe. Giuseppe. Mo mi servono. Quando viene a sollecitarla? Dico, guarda, aspetta, dopo qua il 25-7, intorno dopo subito agosto, l'8, il 9 settembre, subito. I mobili sono stati consegnati a dicembre e gennaio 2017. Loro vengono ad agosto 2017, cioè Giuseppe la sollecita per questi mobili ad agosto 2017. Ma perché? Perché dice, mo mi serve, hanno rifatto pace, tutto a posto, tutto tranquillo, mi riservano i mobili, dice, mi riservano i mobili, è decorsa pure. E ha detto sì, però, dico, l'acconto dei mobili, mano che veniva, che li cavate, se sono belli che finiti, sta acconto di questi mobili, ho detto, cioè, diciamo, ma come... Dice, quella era una cosa, quella è un'altra, ha detto sì, ma quella è una cosa, quella è un'altra, non... Senta, ma questo tempo che bisognava aspettare della Silic erano giorni lavorativi o giorni effettivi? No, sono 180 giorni, sono giorni lavorativi, sono apposta che poi quando vai a far conto... Non sono quindi quelli, ma sono di più, perché vanno tolti i sabati e le domeniche e i festivi. Quando la sollecitano, fanno riferimento al fatto che secondo loro era trascorso il tempo? Sì, dice secondo noi è trascorso, perché ecco, gennaio, mi pare gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e ci stiamo, dice. Quindi dice, sono passati i giorni, i mesi che tu mi hai detto, dammi i mobili. E lei che risponde? Che chiamavo su, che ho chiamato la Silic, che quello mi ha spiegato proprio perfettamente, perché non era quell'altro, mi ha detto guarda, sono 180 giorni lavorativi, vuol dire che la consegna è prevista entro dicembre e gennaio 2018. Comunque successivamente rispetto al momento. Quando lei chiama questi della Silic sono presenti? Sì, li ho chiamati davanti 2 o 3 volte perché non credevano, era impossibile. Davanti a chi? A Giuseppe. E la moglie c'era? Sì, c'era anche la moglie, mi sembra. Una volta che avevano appreso che quindi quel tempo che bisognava aspettare non era un tempo, ma era un tempo a cui bisognava aggiungere dei giorni perché sono giorni lavorativi, che cosa le hanno risposto? Che glielo dovevo dire, sta cosa non sei stato corretto, non è stato corretto perché me lo dovevi dire, e io ho detto lo dovevo dire. Sinceramente non avevo capito neanche io bene che era tutto quel tempo che era passato, però poi tu ti ho dato un acconto a inizio anno, dico l'acconto tu mi hai dato inizio anno, ma te lo sai pure, perché poi mentre rompevi la roba e tu moglie veniva a riprenderla, te lo sai pure, come si dice, ripreso l'acconto, perché se io ti chiedo su 3.000 euro, 1.000 euro, vuol dire che 2.000 euro d'accordo, il suo ragionamento fila, ma in riferimento a questo acconto di 6.000 euro, la lamentela qual era e chi gliela fa questa lamentela? La lamentela me la fa Giuseppe più che altro. E Rosa? Rosa gli fregava, tanto veniva, prendeva la roba. Sì, dico, è presente anche Rosa quando le fa questa lamentela Giuseppe? Ma qual era specificamente? Dice, ti ho dato 6.000 euro. Ti ho dato 6.000 euro a inizio anno, io con questi 6.000 euro troppi lavori ci facevo, questa era la lamentela e tu ti sei tenuti, troppi lavori ci facevo, che significa? Io ci compravo i lampadari, lui non so che ci faceva. Cioè lui dice, ho perso i soldi che avrei potuto guadagnare impiegando diversamente questi 6.000 euro, ho capito bene? Ho capito bene. Però io siccome ti ho dato anche altra merce non l'ho ritirato, cioè non mi hai dato altri soldi, ma poi di questi fanno per quello, punto, poi tutto l'altra roba te la pagherò perché non funziona così, questo era l'argomento. Cioè lei dice sì, però mi hai preso altra merce che non mi hai pagato nel frattempo. Successivamente che cosa avviene? Sempre riferimento a questa consegna di questi mobili della Silic? Gli consegno il tavolino e io mi ricorderò sempre, rilitigano e mi ricorderò sempre, mi chiamano a notte alle 2:30 e mi ha detto via a ripiare il tavolino perché mo sto sfonnando. Questa è stata proprio la... Sì, prima di arrivare a questo. Prima di sfonnare il tavolino... C'è un momento in cui immagino la Silic le dice siamo pronti per la consegna. Siamo pronti per lei li avvisa? Siamo pronti per che cosa? Dice giustamente il Presidente. Di parole, a volte dice cose, siamo pronti per la consegna. Lei li avvisa loro? Sì, li avviso. E che cosa gli chiede? Gli dico Rosa, serve che Giuseppe, serve che
diamo il saldo della cosa perché il saldo della Silic, della ditta, perché è pronta per arrivare. Quindi i 12.000 euro che ancora erano rimasti, dei 18.000. Sì. E Giuseppe che cosa le risponde? E mi risponde che non mi poteva dare tutti, non mi ricordo che frangente ci fu, perché lì mi pare che c'era pure da saldare un'altra cosa prima di arrivare ai tavolini da Silic, perché poi mi ero pure io un pochettino, dico senti, o mi paghi quell'altro o mi paghi questo. Però cerchi di fare mente locale, fermiamoci a questo rapporto dei mobili della Silic. Sì. Rimangono da pagare 12.000 euro, che lei doveva avere per poterli dare alla Silic, certo. Perché diciamo questa è stata una vendita senza guadagno per lei, un guadagno molto basso, molto limitato. Un guadagno molto limitato. Quindi le occorrevano i soldi per saldare Silic e avere la commessa, perché loro gliela sollecitavano. Giusto. Quando lei chiede questi 12.000 euro a Giuseppe Casamonica cosa le risponde? Che mi ero tenuto 6.000 euro da un anno. E quindi? Quindi intanto lo prendevo e poi vedeva come di darmeli. Questo mi pare che era è così, cioè nel senso ti sei tenuto 6.000 euro per un anno. E rispetto all'importo che lei chiede, le dice qualcosa, glielo dà, glielo vuole dare tutto, gliene vuole dare in parte? No, mi sembra che mi ha dato non ho capito la domanda, scusa. Allora, lei dice mi devi 12.000 euro perché devo arrivare a questi mobili. Lui dice io ho 6.000 euro bloccati da un anno. Perfetto, e poi quello lo abbiamo cosato e ho fatto tutto. Poi questo, il fatto che lui avesse, per quello che le diceva ovviamente, 6.000 euro bloccati da un anno, ha comportato qualcosa sulle somme che ancora le doveva? Su questi 12.000 che le doveva? Dice andiamo a paro così, dico come famo a andare a paro così? Dice andiamo a paro così, non te do più una lira. Questo diceva lui? Questo è stato, questo in questa vicenda specifica, perché mi sembra, se non l'ho scritto, è che lui quando io ho consegnato la roba mi diede altri soldi, quando io ho consegnato altra. Poi è stato quando Guardi, ha consegnato cosa? Perché noi qua sappiamo soltanto di rapporti, quelli che le ho detto e quelli che la moglie ha preso, diciamo, pagando molto poco. Il tavolo e il tavolo e la come si chiama lì, tutta la merce della Silic. Le ha dato 6.000 euro. Mi ha dato 6.000 euro e mi dovrebbe aver dato anche un'altra cosa, perché il rapporto poi si è inclinato quando per la seconda volta hanno litigato, che lui aveva versato perché sennò non lo mandavo più fuori col coso, aveva versato un altro coso di 5. Allora, facciamo esattamente, piano piano. Allora, no, detto, di questi 12.000 euro, lei alla fine li ottiene? No, non ottengo 12.000 euro. Ottiene quanto? 6.000 euro sicuro. Altri 6.000 euro. Perché non ottiene tutti e 12.000? Perché mi ha detto che sei tenuto 6.000 euro un anno, quindi non mi chiede più soldi. Proprio queste sono state e perché le decurta 6.000 euro dai 12 che le doveva? Ha detto te ne do altri 6 e basta, stiamo a posto così. Perché? Gliel'ha spiegato? Me ne ha dati altri 6 perché... Esatto, lei dice... Ed è corretto, me ne dà altri 6, ha detto siamo a posto così. Le dà una giustificazione per il fatto che non le dà gli altri 6.000? Perché ci aveva rimesso e perché poi mi ha detto pure chi ti ha detto quando ho litigato a me data la roba a mia moglie. Ho detto scusami, perché io gliela davo perché c'avevo l'acconto dei 6.000 euro, se no non gliel'avrei data. Però questo è stato il frangente che volevo spiegare bene, capito? Allora, giusto per chiarire, perché così però voglio capire se il concetto è quello che lei ha verbalizzato. Giuseppe in prima persona ha detto che non intendeva pagare questi soldi prima della consegna dei mobili, aggiungendo poi che dovevo rivedere i conti, dato che l'asserito ritardo nella consegna gli aveva procurato un danno economico sempre in termini di mancato guadagno sul capitale bloccato di euro 6.000 che avevo dato come acconto. È questo che lei voleva significare. Secondo Giuseppe, e fin qua non c'è
contrasto, però c'è una cosa che lei aggiunge e che voglio vedere se conferma. Secondo Giuseppe, anziché 12.000 euro di saldo, mi doveva dare la metà, perché altri 6.000 erano da considerarsi come interessi che aveva perso sul suo capitale iniziale. Giustissimo, perfetto. È questa la giustificazione che le dà? Mi ha dato altri 6.000 euro, perfetto. Ma lei glielo contesta che la moglie aveva preso da marzo a luglio tutta quella merce non pagandola? Tutta quella merce non pagando e poi e lui che le ha detto? E lui che le ha detto? Che ho fatto male a darglielo, non gli devo da niente alla moglie dice chi ti ha detto da darglielo? Io ho detto io gli ho dato perché c'erano in piedi, anche perché quando io gli ho continuato a dare la roba, adesso che ricordo bene, lui aveva detto che la merce da Silk non la voleva più perché aveva discusso con la moglie, quindi per me l'acconto era, questo è stato come si dice, e questa è stata la questione, capito, dell'acconto, però sì, vabbè, comunque questo qua è stato così, mi doveva dare altri 12.000 e mi ha dato solo 6. Lei quindi l'accetta alla fine questa cosa? L'accetti, sì, e perché? E perché l'ho accettato? Perché intanto ho preso i 6.000 euro e dico poi vediamo un attimino. Come glieli consegna questi contanti? I 6.000 euro in contanti? Questi 6.000 euro che fine fanno? Che lei prende? Ci finisco di pagare i fornitori. La Silic? Sì. Ma riesce a pagarla tutta o in parte? No, la riesco a pagare tutta perché metto dei soldi miei, anticipo dei soldi io. No, aspetti. Questi 6.000 euro lei li accetta? Sì. Li consegna a chi? A Silic? Allora, una cosa, non è che lei mi dà un acconto per... Vabbè, è chiaro, dico, l'equivalente di 6.000 euro... euro lo consegno, lo consegna a Silic. A Silic, Lei riesce a ritirare tutta la merce da Silic? Mettendo altri 4.500 euro riesco a ritirare tutta quanta la Silic. Lei è sicuro di questo? No, non tutta insieme, la ritiro a scaglioni. La ritiro a scaglioni perché non c'avevo tutti i soldi per ritirarla tutta insieme. Ho ritirato prima il tavolo, non mi ricordavo. Lei dice questo: Giuseppe mi ha sfiancato al punto di accettare di ricevere solo 6.000 euro dei 12.000 previsti. Anche perché nel frattempo la ditta Silic mi sollecitava al pagamento e al ritiro della merce. È così? Giustissimo. Giuseppe mi ha consegnato 6.000 euro sempre in contanti, con i quali però sono riuscito a ritirare parte della merce. Giusto. È così? Giustissimo. Perché la ditta voleva altri 6.000 per tutto il materiale. Allora, non mi ricordo se erano proprio 12.000 per 6, 12-18. Sì, altri 6.000 euro, 5.800, perché poi dovendo fare fattura io ho dovuto fare più IVA e via. Questa parte di merce che lei riesce a avere la consegna? La consegno subito a Giuseppe Casamonica. La restante merce? La restante merce io ho detto guarda, devo trovare i soldi perché per prendere roba perché non ce li ho, i soldi miei, perché questo è quanto mi viene a me mi è venuto di meno di quanto mi hai dato tu. Per chiudere questa situazione abbiamo fatto così. Ok. Giuseppe Casamonica la sollecitava la consegna della rimanente merce? E lei che cosa rispondeva? Che tocca aspettare perché devo recuperare i soldi per ritirare la roba. Ma la sollecitava in che maniera? Giuseppe era uno che stava lì tutto il giorno, da mattina a sera, tutti i giorni, 7 su 7. Non c'era proprio verso. Lì dove? Al negozio. E veniva a fare che cosa? A dirle che cosa? Si metteva seduto sul divano, non diceva niente, 7 giorni su 7. E questo comportamento lei come lo ha interpretato? Come lo ha vissuto? Comunque sia uno che si mette dentro al negozio da mattina alla sera 7 giorni su 7 come interpreti che insomma è un po' pesante come cosa, no? È pesante perché? Perché stando lì, a parte anche i clienti, perché se entrasse lei entra da una parte e esce da un'altra, capito come fa, no? E poi anche per sta presenza sempre tutti i giorni poi ma dico, lei l'ha vissuta come? Con serenità, con tranquillità? No, con serenità, con come si dice, con tensione, per carità. Con tensione perché? Io quando fa così non la riesco. Lo so, io però allora guardi, forse noi non ci siamo, mi perdoni signor Balcaccia, noi non ci stiamo capendo su una cosa. Io lo capisco che le mie domande le possono risultare domande strane, però purtroppo
qui io non posso fare una chiacchierata al bar come farei volentieri con lei e ci spieghiamo e ci prendiamo una minerale. Io devo fare delle domande in maniera molto generica per non suggerirle le risposte, perché purtroppo funziona così, anzi per fortuna funziona così, e il Tribunale deve comprendere anche quello che è ovvio. Cioè io lo vedo che lei mi guarda e dice ma che mi sta chiedendo, però purtroppo se non me le dice lei alcune cose non possiamo fare diversamente. Quindi io l'ho capito quello che lei intende riferire, se però me lo esplicita andiamo tutti quanti avanti in maniera più velocemente. Di origini Sinti, che si vede che sta 7 giorni su 7 dentro un locale commerciale, la gente comincia a pensare male, è una pressione per dire che tu tante volte per mandarlo via, se ti dice dammi il tavolino, gli pigli dal tavolino, basta che tu lo porti a casa, in quel frangente che stanno a casa non ci stai qua dentro. Quindi l'ha vissuta come un modo per farle pressione, questo le volevo dire. Sono stato il più chiaro possibile proprio perfetto. adesso. Quindi sappia che se le faccio queste domande... Sì, no, la capisco, però mi sembra di essere più chiaro possibile. Certo. Lo so, però io vedo che giustamente lei mi guarda appunto interrogativo come se io le facessi... purtroppo devo farle domande di questo tipo, non posso farle diversamente, capisci? Oltre a questo, questa presenza che veniva lì per farle pressione per consegnare la rimanente merce, si è mai lasciato andare a sfoghi, a alterchi, a minacce, aggressioni verbali? Questo non credo che lo può, questo l'arterchio, l'aggressione verbale sta là dentro 7 giorni su 7, quello era un alterchio, era un'aggressione morale, diciamo, cioè quello era Glielo chiedo questo perché oltre a questa questione del stare lì seduto, lei dice, dopo un po' che tutti i giorni Giuseppe veniva al negozio, minacciandomi di fatto con aggressioni verbali del tipo, perdoni ma è verbalizzato così, non me ne frega un cazzo, vedi quello che devi fare, ma devi portare i mobili a casa, proferite a voce alta? Sì. Questo è quando ha rifatto pace per l'ennesima volta con la moglie, e la moglie dall'altra parte dice, siccome gli aveva rirotto un'altra volta tutto, adesso mi porti i mobili a casa perché se no io non ritorno. Ecco perché Rosa diceva che se non c'aveva la casa tutta riarredata non gli ritornava a casa. Ecco com'è successo, e su questa cosa lui disse, mo mi hai rotto il cazzo, vedi che mi porti i mobili a casa, inventate quello che ti pare. C'erano anche i clienti dentro? Tutti, quindi a voce alta questa cosa è successa? Sì, perché lui aspettava che gli arredava a casa e la moglie ritornava. E a quel punto quindi lei si trova in questa situazione, lei che cosa gli risponde? Gli rispondo che adesso i mobili gli facevo arrivare. Ma lei ce li aveva i soldi? In che senso? I soldi da dare a Silic per far venire? Ho detto io i soldi per dare a Silic mi dai un altro acconto mi pare che mi ha dato un altro acconto, lui mi ha dato per far arrivare, aspetta. Andiamo con ordine. Lei i soldi da dare a Silic per prendere la rimanente merce ce l'aveva? No, non ce l'avevo. Gliel'ha detto questo a Giuseppe? Sì, ho detto io non ce l'ho. Le propone qualcosa Giuseppe? Me li dà lui i soldi, 6.000 euro, mi dà 6.000 euro per ritirare la roba da Silic. Che erano i 6.000 euro glieli dà contanti, che erano i 6.000 euro alla fine per chiudere la questione. Per chiudere la questione, mi dà i 6.000 euro in contanti. Ma questi 6.000 euro glieli dà a titolo definitivo o a qualche altro titolo? Niente, io ho detto io non mi mancano 6.000 euro per ritirare queste cose, e mi dai 6.000 euro. Ritiro, aspetta perché questo mo c'è un passaggio che... Ritiro questa roba, gliela porto a casa. Posso continuare? Sì. Rilitiga con la moglie, risfonda di nuovo tutto quanto, la moglie riviene, ne piana altri 7.000 euro dei lampadari, di tutto quanto si lasciano, e poi viene lui da me che mi dice devi ridare 6.000 euro. Io ho detto guarda, i 6.000 euro che io ho usato per prendere i mobili che tu non mi avevi dato, io ho detto, si è presa tutti quanti i lampadari, tutto quanto, perché poi lei quando litigava con lui che faceva così, tornava a vasca quello che c'era, piava e doveva rimettere dentro casa, e lui mi ha detto no assolutamente no, a me mi devi dare i soldi. Ho detto scusa, tua moglie
Questo era il discorso che stavo facendo prima, che non mi ero confuso con temporaneamente tra quello che ho detto. Tua moglie ha preso tutta sta roba, ha detto a me me ne frega un cavolo, quella non è più mia moglie, non la conosco più, a me mi devi ridare i soldi. E mo mi dai i soldi, se no io mi devo fare una prestata da uno e mi dai 1.000 euro interessi a settimana. Questo era come è andato tutto quanto là. Allora, se mi sono sbagliato qualcosa mi dica che... Perché questo rapporto che lei descrive con la moglie di mezzo, sì, diciamo, lei qua non ne parla, quindi voglio capire un attimo la questione. Lì lui litigò con la moglie per l'ennesima volta. E va bene, però ha rotto un bagno di marmo. Cioè, va bene, diciamo, questi erano i rapporti tra loro. Io voglio capire, questi 6.000 euro innanzitutto che si propone di dargli lui, mi esegua, perché si propone di dargli lui, glieli dà tutti per l'intero importo? Mi chiede 6.000 euro, 5 o 6.000 euro se non ricordo male. Lei dice, a questo punto Giuseppe mi ha detto che ci avrebbe pensato lui a recuperarli ed ho accettato pur di togliermelo di torno. Sì. Anziché 6.000, Giuseppe mi ha consegnato 5.000 euro in contanti. Sì. Ok? Questi 5.000 euro lei li impiega... Per ritirargli la roba, gliela do tutta quanta. Manca un importo, perché le occorrevano 6.000 euro, gliene consegna 5, gli altri 1.000? Gli altri 1.000 euro credo che l'ho presi io, credo che ce l'avevo io, credo. Quindi di tasca sua li mette? Sì. E paga la fattura? Sì. Ok. Quando le consegna questi soldi, fa riferimento al fatto che erano soldi che le stava dando in pagamento o a qualche altro titolo? No, lì in quella circostanza specifica fa riferimento a niente, fa riferimento a questi suoi soldi per ritirare la merce e l'ho ritirata. Ok, poi dopo è uscito fuori la questione dopo è successo questo qua, che la moglie hanno rilitigato, apposta io c'è questa cosa che è importante, si rilasciano un'altra volta e la moglie viene, gli aveva risfondato casa, tra cui il bagno, tutto quanto, rivenne, prende tutta la roba e ho detto guarda che vedi che fare con tuo marito, perché, e prende tutta quanta la roba. Poi è venuto lui e mi ha richiesto i 6.000 euro, che rivoleva i 6.000 euro. Quindi a quel punto questi 6.000 euro diventano che cosa? Diventano niente, io ho detto chiedi a tua moglie perché si è presa tutta quanta la roba, c'ha lei 6.000 euro. Cioè, e lui che risponde? Che non gliene fregava un cazzo perché mi dovevo dare io, no, la parola era come ha detto, che gli dovevo dare io perché io non dovevo dare niente alla moglie. Quindi vuole la restituzione di questi soldi? 6.000 euro perché c'ha da fare una cosa importantissima entro oggi. Poi, che li consegna, che le aveva consegnato? Sì. Quindi le dice praticamente che quello doveva considerarsi un prestito? Sì, io gli ho detto io i 6.000 euro non ce l'ho da darti, e allora mo me li vado a far prestare da un altro, dice se è fatti prestare da uno, chi non lo so, e gli devo dare 1.000 euro a settimana di interessi, perché quello gli chiedeva questi qua, questa è allora, esattamente, più o meno ci siamo. No, a prescindere da questa parentesi che lei ha detto della moglie, ma quanto tempo passa tra il momento in cui le dà questi 5.000 euro e poi le specifica che questi 5.000 euro invece erano un prestito? 2 o 3 settimane. Quando le dice che era un prestito, le dà un termine per la restituzione? No, non mi dà nessun termine. Allora, sempre lo stesso verbale, anziché 6.000 euro, Giuseppe mi ha consegnato 5.000 euro in contanti, che ha considerato un vero e proprio prestito perché a suo dire li aveva ricevuti da una terza persona. No, con la specificazione che ha detto oggi. Ho detto io, e dopo mi ha detto che è come Insomma, se i 5.000 euro me l'avesse dati lui, e dopo quando la moglie ha preso tutto ho detto guarda vai da tua moglie, ha preso il prestito lui. Quindi lui le ha detto non è che se l'è fatti prestare e me l'ha dati, perché sennò non l'avrei presi, perché dico aspetti e quando quindi le dice, le richiede indietro questi soldi? Sì. Lei gli dice guarda che tua moglie ha preso ulteriore merce, e a quel punto le ha risposto vabbè io me li faccio prestare da una terza persona perché mi servono per oggi, poi ti dico quant'è, e poi mi ha detto che erano 1.000 euro a settimana. Perché lei dice anche un'altra cosa, i soldi da Giuseppe li ho ricevuti un giovedì del mese di novembre o dicembre 2017. Sì. L'accordo era che se fossi riuscito a restituire il prestito entro il seguente martedì avrei pagato solo 1.500 euro di interessi, quindi 6.000...
La sequenza? La sequenza è dopo questo qua. A me la prima volta che mi ha dato i 6.000 euro, i 5.000 non le euro... dice, non le dice no, nulla. No, questo è dopo. Ok, mi faccia adesso... capire se ho compreso. Le dà questi 5.000 euro, non le dice niente. Sì. Lei paga, Silic, consegna i mobili, Perfetto. litigano, la moglie riprende altra merce. Sì, dopo, la moglie dopo è venuta qua, guarda che ha fatto le foto. Ok, va bene. Tutto sto fantomima. Poi lui ritorna chiedendole indietro 6.000 euro. 6.000 euro, sì. Lei gli fa presente, scusi, che la moglie aveva preso quella merce e lui ha detto non mi interessa nulla, diciamo in maniera un po' più colorita, giustissimo, mi devi ridare questi soldi. Perfetto. E la restituzione in questo momento le dice che se avesse... No, a me mi servono entro oggi, perché entro oggi, domani me li vado a far prestare io. Ok. Poi ti dico quant'è, è in quella circostanza dopo che mi dice questo qua. Quindi ritorna e le dice mi sono stati fatti, mi hanno prestato questi soldi. Se chiudiamo entro una settimana sono così. Se me li dai, lei dice, se me li dai è un venerdì, se me li dai entro martedì paghi solo 1.500 euro di interessi. Altrimenti sono... Aspetti, quindi 6.500 doveva restituire a quel punto, giusto? 5.000 più 1.500? Giusto. Il martedì seguente lei gliel'ha dati questi soldi? Quanto gli ha dato? 1.000 euro. È sicuro? 1.000 o 1.500 allora, non possibile? Allora, lei quanto riesce a racimolare per darli? Mi sembra 1.500, credo, se non vado erroneamente o... Lei dice, il seguente martedì, non avendo la disponibilità di 6.500 in un'unica soluzione, gli ho portato 3.000 euro. 3.000 euro, sì, la metà, scusa. Lui li accetta? La metà, sì, certo. Li accetta tutti? Questa non me la ricordo perché lei ha fatto riferimento a 1.500 euro? Perché io non li ricordo, perché quando facevo c'erano delle cose che uno faceva spunto mi sembra mi ha preso solo 1.500 euro. Esatto. Poi quando c'è perché? Perché i soldi vanno restituiti tutta un'unica soluzione. Ok, quello in quel momento. Sì. Allora lei si presenta con 3.000 euro il martedì seguente e lui ne prende solo 1.500. Le dice perché prende 1.500? Le spese. Allora lei dice sempre dallo stesso verbale, Giuseppe si è preso solo 1.500 e mi ha detto che mi avrebbe fatto dilazionare il debito pagando euro 1.500 a settimana. Sì, vabbè, questo qua è così? È così, sì. Okay. Settimanalmente, sì. Quindi lei poi che fa? Gli ridà sti soldi a settimana? Sì, gli do quella settimana prima, poi la settimana dopo gli do altri 1.500 e siamo euro. A 4.500 euro. Quando le dà i 4.500 euro, quindi la terza rata per arrivare a 4.500, lei dice qualcosa, Giuseppe? Mancava una rata a quel punto. Sì, ho detto che mancava una rata. Sì. Io gli dissi, guarda, manca una rata e abbiamo chiuso sto debito, meno male. Invece lui mi rispose, no, che quelli sono interessi, poi me li dà. E là dico, cazzo, come... allora, andiamo con calma. Però mi pare che erano 1.000, vabbè. Lei qua parla di 1.500 questo euro. è stato fatto preciso perché sono state prese tutte quante le cose, quindi era precisissimo sto conto, non si può sbagliare. Alla terza rata, diciamo. Alla quarta rata, aspetti, alla terza prossima chiudiamo sta storia. Esatto, almeno... perché lei è arrivata a 4,5 e doveva ancora 1.500. Alla settimana prossima chiudiamo sta storia. Lui che cosa le risponde? Erano interessi, poi c'erano, gli dovevo ridare 6.000 euro. Cioè il capitale? Sì. Cioè 1.500 euro non erano interessi? Che lei avrebbe dovuto continuare a pagare fino a quando? Fino a che non gli restituivo 6.000 euro tutti interi. Ok, quindi se non sei in condizione di ridarmi i 5.000 che le 1.500 euro a settimana che le mi avevi prestati, mi dai 1.500 euro a settimana. Scusa, commissario, perché dici 5.000, i 6.000? Perché qua porta a 5.000 in realtà. No, però precisiamo, perché l'importo... E l'importo iniziale è 5.000 o 6.000? Perché 5.000. Lei ha detto che dà 5.000, giusto? 5.000. Ok. Quindi il capitale prestato è 5.000. Era 5.000? Sì. Quindi lei avrebbe dovuto dare 1.500 euro a settimana fin quando non fosse stato in condizione di dargli 5.000 tutti in un'unica volta. Giusto. A quel punto lei che ha detto? Che non si poteva fare, ho dato altri 1.500 euro che eravamo arrivati a 6.000 euro e poi dico, non ho detto così, non è impossibile,
è impossibile. Cerca di opporsi lei. Certo, e lui che cosa risponde? Che siccome questo gli dice, se no dice non è che gli devo dare i soldi a questo, avevo detto che toccava piarli questi soldi. A questo chi sarebbe? Non si sa. Sì, ma questo chi è? Quello che gli ha prestato, i soldi a lui, sì. Quello da cui lui dice sì. Di aver preso i soldi in prestito. Sì. Ma fa riferimento a un qualche rapporto? No, niente, non fa uno. Perché lei dice per tutta risposta parente, a Giuseppe, un parente? Sì. Che tipo di parentela? Non so se cugino, nipote, non so, uno, però sicuro non mi ha detto né nome. No, i nomi no. Un parente. Perché lei dice, per tutta risposta Giuseppe, proprio per confermare quello che ha più o meno detto, mi ha detto che se non ero disposto mi portava al negozio il crenditore che ha indicato come un suo cugino. Sì. A quel punto lei che dice? Che vado dai carabinieri, che dico? Non so che ho detto in quel momento specifico, però qualcosa mi sono posto sicuramente. Lei ha continuato a pagarli questi soldi? Un'altra rata mi pare un'altra rata. È sicuro? Perché noi siamo qua, lei l'ha collocato a novembre o dicembre 2017. Sì. Lei ha continuato a pagare, non l'ha pagato? Me lo deve dire lei. Mi sembra che io ho continuato a pagare e poi a un certo punto non ho pagato più, ho detto che non riesco a... ripeto, questa qua è stata fatta quindi è precisa come... però non mi ricordo... perché lei cerca di opporsi a questa richiesta di dire mi devi 1.500 euro di interessi a settimana fin quando non mi dai 5.000. Giustissimo. Lui per tutta risposta le dice guarda che a sto punto c'è questo... Ti porto che è un parente mio, sì. Ti porto questo parente mio da cui ho preso i soldi in prestito, e lei rispetto a questa risposta che fa? Acconsente a pagare, non acconsente a pagare, non paga mi più? Mi sembra che ho dato un'altra rata, mi sembra, non ricordo, veramente allora, non me lo ricordo. Per evitare che un altro Casamonica mettesse piede nel mio negozio, è così? Sì. Ho desistito e puntualmente ho consegnato 1.500 euro alla settimana. È così? Sì, è così. Fino a quando? Guarda, a parte che non è tutte le settimane, ma da lì a poco, perché poi hanno da lì a poco, non ricordo quante rate ho dato in più. Allora lei acconsente quindi alla fine a questo discorso dei 1.500 euro a settimana e paga di lì a poco, riusciamo a collocarlo nel tempo? Un mese, 2 mesi? Un mese, un altro mese. Lei dice e puntualmente ho consegnato 1.500 euro alla settimana fino a tutto giugno 2018. Giugno 2018, sì. Quindi un po' più di un mese. Siamo 2 mesi, sì. No, di più, scusi. Giugno 2018, se il rapporto comincia a dicembre 2017, novembre-dicembre 2017. Però non era tutte le... Quando è successo questa cosa del prezzo, però eravamo a maggio, aprile? No, guardi, lei dice con le precisazioni di questo che oggi ha fatto, i soldi li ho ricevuti, in realtà non sono i soldi, la richiesta di restituzione, un giovedì del mese di novembre o dicembre 2017. L'accordo era che se fossi riuscito a restituire il prestito entro il seguente martedì avrei pagato solo 1.500 euro, quindi al più siamo a dicembre 2017. Lei poi paga le 3 rate da 1.500 e la quarta a 6, ho detto la settimana prossima. E invece lui le fa presente che sono interessi. Siamo andati avanti un altro mese, un paio di mesi buoni, così 1.500 euro a settimana. Comunque conferma che lei ha pagato 1.500 euro a settimana fino a tutto giugno 2000. Poi a un certo punto scusi, è calata a 1.000, Barcacci. apposta mi ricordavo, a un certo punto è calata a 1.000, apposta mi ricordavo. Scusi, Barcacci. Sì, mi dico. Le confermo che ho pagato 1.500 euro a settimana fino a giugno 2017. Lei dice 18. Quindi su un capitale di 5.000 euro, facendo i conti, le restituisce quanto più o meno? Lei paga quanto fino a giugno 2018? 6.000 euro a settimana al mese, 6 per 4, 24.000 euro su per giù. In realtà, siccome questa roba è da dicembre, lei lo quantifica e dice 24.000 euro, non quella è la cifra su per giù, comunque, signora cifra. Io glielo rileggo poi se c'è da puntualizzare. In pratica ho pagato a Giuseppe 36.000 euro di interessi in 6 mesi su un capitale iniziale di 5.000 euro.
Questa è documentata proprio questa storia qua dei 5.000 euro. È documentata, che intende, scusi, perché più volte... Cioè, a me quando mi hanno fatto la cosa, avevano tutte le intercettazioni, tutto coso, come si chiama, delle rate che dovevo pagare, o sto a venire o non sto a venire, o non so tutte ce l'avevano la polizia, quindi dico, è proprio documentata questa storia qua. Cioè dalle intercettazioni certo, telefoniche? Sì, da intercettazioni telefoniche e ambientali. Senta, al pagamento di quest'ultima rata di giugno 2018 che cosa succede? Perché lei dice fino a giugno 2018 io ho pagato. Poi dico, mi sembrava non uno sproposito quanto stavo pagando e non ho più pagato, io mi sembra che non ho più... Dopo questo 2018 mi sembra che in galera sono andati, no? L'hanno arrestati, mi pare. No. Cerchi di fare mente locale, dico, rispetto a... Mi pare che chiamai Luciano qua, gli dissi guarda che c'è tu cugino, tu zio, che tuo nipote, chi è per lui, mi sembra, non mi ricordo, sono passati anni e non ho le idee ben chiare, poi ripeto... Lei questa situazione di questi pagamenti come la viveva? Male, come avevi? 1500 a settimana come avevi? C'è stato un momento in cui lei dice vabbè basta, adesso non ce la faccio più? Sì, c'è più di un momento, ci sono stati diversi momenti, ho detto basta, non ce la faccio lei più. gliel'ha fatto presente a Giuseppe Casamonica? Sì, no, io ho fatto presente che adesso ho detto basta, mo chiamo i carabinieri perché non ne posso più, quello là, vabbè, però... piano, come vede. Che inerenza c'ha su un discorso del genere questa cosa? Sì, ma lei non si deve fare tante domande. Deve rispondere. Faccio solo risposte, va bene, ok, eseguo. Se le domande sono ammesse vuol dire che sono domande che hanno una pertinenza. Sì. Quindi a giugno 2018 lei dice basta, non ce la faccio più, vado dai carabinieri. Bravo. E allora si ferma sta storia. E lui che cosa le dice? No, fermate adesso, aspetta un attimo, tanto ci penso io con sto parente. Questa è stata la cosa. Ma le fa una qualche proposta per chiudere la situazione? Non ricordo, ripeto, perché questo è stato fatto... non me la ricordo. Allora, lei dice questo, il verbale è sempre quello del 10 agosto. Al pagamento dell'ultima rata di giugno ho detto a Giuseppe che se n'è andato alla carabinieri a denunciarlo. E fin qua non c'è nessun problema. Ero disperato. Lui ha sicuramente capito il mio stato d'animo. Infatti ha detto che con 3 rate da 2.000 euro cada una avrei finito di pagare. Se la ricorda questa cosa? Mi ricordo. La conferma? Sì, la confermo. E quindi poi che è successo? Questo mi pare che io ho dato 1 o 2 rate e poi se l'hanno arrestato. Questo, io che è finita così, è finita la storia no, de coso. Mi pare che ho dato 1 o 2 rate di questi 2.000 euro. Senta. Cioè dell'importo di 2.000 euro. Lei dice gli ho dato 2.000 euro, un'unica rata. Ha detto 1 o 2, non so. Una. Non mi ricordo. Qua dice, qua lei dice, sì, io sto leggendo verbale. Qua lei fa riferimento a solo i 2.000 euro. Cercando di fare mente locale, ricorda se è una o due. Perché da lì a poco è successo, una rata. Una rata di 2.000 euro. Visto che rimanevano ancora, e qui siamo intorno al mese di luglio, rimanevano ancora da luglio 2018, rimanevano ancora questi 4.000 euro. Sì, perché non era settimanalmente, era sta procedura mi ha detto mi dai 2, 4, 6, non è tutte le settimane, quando ce l'hai, una settimana prossima, tra 2 settimane, ecco perché non era settimanalmente. Ma là, visto che lei gliel'ha data una, la cercava poi per avere, l'ha sollecitata in qualche modo per avere il resto? Veniva in azienda. Veniva dove? Sempre lì? Sempre in negozio, sì. Per avere che cosa? Per quale motivo? Per avere la fine delle altre rate. Per avere i 4.000 che mancavano? Sì. Senta, lei ricorda se la cercava, se l'ha cercata anche
mentre lei era in caserma dai carabinieri quando ha reso le dichiarazioni? Sì. Sì, anche in quei giorni? Sì. A lei come lo... Mi dicevano ci devi parlare e ci parlavo normalmente. No, mi dice, no, dico che lui si fosse presentato, lei era dai carabinieri quindi non era fisicamente in azienda, che lui fosse venuto in azienda, lei come a cercarla come lo aveva preso? Mi hanno chiamato i commessi, mi hanno chiamato. I suoi dipendenti? Sì, e mi aveva chiamato anche al telefono. Senta, ma i suoi familiari, quindi con i quali lei gestisce questa attività commerciale, abbiamo detto suo papà e anche suo fratello, non so se le sue nipoti gestiscono attivamente. No, altri quindi, posti. Suo papà e suo fratello la sapevano questa situazione del prestito a usura? No, assolutamente no. Perché poi non era un prestito, era diventato poi un prestito. Vabbè, come lo vogliamo mettere, diciamo. Un movimento. Perfetto. No. La sapevano questa situazione? No, a un certo punto mi pare si era accorto però. E che vuol dire si era accorto? A un certo punto vedeva questo, si diceva ma questo tutti i giorni qua che sta a fare? Esatto, dico, nel momento in cui c'era la presenza di questa persona ricorrente in azienda, lei che spiegazioni dava ai suoi familiari? Ha litigato con la moglie, gli dicevo. Giustificavo, capito? Senta, lei ricorda se questo Giuseppe è venuto a cercarla, continuava a cercarla per il pagamento di questi 4.000 che erano rimasti anche dopo gli arresti che c'erano stati di diversi esponenti dei Casamonica? Sì, ma poi infatti dopo gli arresti che ci sono stati veniva continuato, cioè io ho detto guarda che qua c'è sta, che poi a me mi hanno detto non dire niente, io gli ho detto guarda che qua ci hanno fatto e mi hanno chiesto pure i cosi tuoi, e tu a me dice a me non mi interessa niente, io vengo pure, io a testimoniare pure io, ti accompagno pure io alla polizia, dico meno male, io ho detto pure per cercare ho detto guarda che mi hanno preso cosa che mi avevano detto assolutamente da non dire, io gliel'ho detto, gli ho detto guarda questi sono i fogli, ci hanno sequestrato tutto, pure le cose tue, vogliono sapere quei 5.000 euro perché tutte le settimane, a me non mi interessa niente, ho detto io non ho fatto mica niente. A questo punto dico, ecco, questa è stata la risposta, lei gli ha detto per cercare di toglierselo di torno anche che era stato chiamato dai carabinieri per la situazione che lo riguardava. La verità, io gli ho detto proprio la verità, guarda che mi hanno chiamato i carabinieri, ci hanno sequestrato tutto, mi hanno sequestrato, gli ho fatto vedere il verbale. Ma hanno sequestrato, non si mangi le parole, ma hanno sequestrato che significa? La documentazione? La documentazione dove ci stai tu, ci sono le cose ambientali che c'erano delle telecamere lì, dove tu mi chiedi, mi dà 1.500 euro al mese, e ho detto no, che problema c'è? Ma proprio tranquillo, dico se c'è problema per te manco per me, figurati per me. E io non l'avrei dovuta neanche dire questa cosa. Allora, dal giorno degli arresti siamo a luglio, poi a quando lei viene sentito dai carabinieri è 9, 10 e 12 agosto. Quindi in questo lasso intermedio lei quando viene sentito dai carabinieri fa presente che se ho capito bene i carabinieri la stavano sentendo anche su questi, poi glielo dice. Ha messo anche, metteva su delle scuse ogni volta che la veniva a cercare di qualche tipo. Delle scuse, cioè io gli faccio sempre presente che c'era questa cosa, glielo faccio presente, ma c'era l'indagine in corso, che non l'avrei dovuta neanche dire, ma sembrava che la diceva al muro, al coso, io non ne fregava niente, ne fregava. Dico, si vede che va tutto a posto così, cioè capito com'è? Senta, in quei 3 giorni, a prescindere 9, 10 e 12 agosto, a prescindere da quello che le hanno detto i suoi dipendenti che erano andati là a cercarlo, lei ha avuto personale contezza in uno di questi giorni del fatto che era venuto? Non ho capito? Ha avuto personale percezione, conoscenza del fatto che era venuto lì a cercarla? Sì. In azienda. Dico, a prescindere da quello che le hanno riferito, cioè lei dice mi telefonavo per dire guarda che questo sta qua, sto parlando di 3 giorni in cui lei viene sentito dai carabinieri, 9, 10 e 12 agosto, ok? Ma ha chiamato al telefono quando ero sentito dai carabinieri, ma mi chiamò al telefono, dice sto qua, sto al negozio, tra quanto arrivi? E lei che gli ha detto? Tra un po' arrivo, perché tra un po' arrivo.
Gli ha detto che al telefono gli ha detto che stava andando ai carabinieri? No. Perché non glielo avrei potuto dire davanti ai carabinieri, dicevano che cosa stai dicendo. Quando sono andato là ho detto guarda che mi hanno chiamato, cioè così, io gli ho proprio spiegato tutto quanto, c'avevo i fogli quelli del sequestro, che l'unici che mi hanno dato perché quell'altro non me l'hanno dato, gli ho detto lo vedi, questo c'è il nome tuo, questo è il nome di tua moglie, niente, era come se parlavi al muro, cioè... E nel giorno in cui lei non è stato sentito, no? Lei è stato sentito 9, 10 agosto 9, 10 e 11. E 12. E 12. L'11 no. Lo so che è difficile, le chiedo uno sforzo di memoria. Quel giorno ricorda se è venuto a cercarla, il giorno in cui lei non è stato sentito dai carabinieri? Direi una cosa che non... mi sembra di sì, però direi una cosa che non ricordo veramente. Mi sembra di sì, quel giorno lì mi sembra di sì, ma direi, ripeto, una cosa che non mi ricordo proprio, non è certo. non sono certo, no. Verbale questa volta è del 12 agosto del 2018, lei dice ai carabinieri, voglio far presente che anche ieri, quindi 11 agosto, ok, sì, allora è venuto. Verso le 15, 15:30... non mancava un giorno, quindi lei mi deve dire, lo so. devo sforzare da sapere quando non è quando venuto. Non è venuto. Quando è venuto. Cioè, questo voglio dire. Lei dice Giuseppe Casamonica è tornato al negozio per avere questi famosi 4.000 euro. Sì. Lei come lo sapeva questo? Che era venuto al negozio? Era venuto al negozio, ha detto, perché mi aveva telefonato. Io l'ho visto quando è uscito perché aveva appena parcheggiata. Avevo appena parcheggiato. Per fortuna che lui non mi ha visto. Sì, che non mi ha visto, sì, è vero. Ero ritornato dai carabinieri, mi ho parcheggiato e lui è uscito dal negozio, se n'è andato, sì. I commessi le hanno detto qualcosa? No, che era passato Giuseppe. Ma ormai non te lo dicevano più neanche, ripeto. Quel giorno l'ha più rivisto? No. Oppure ha saputo se è ritornato al negozio? Parliamo sempre dell'11. Dell'11 agosto? L'11 è venuto quella cosa, poi non penso sia più venuto, è rivenuto pure il pomeriggio, possibile che sia rivenuto anche il pomeriggio. Perché qui siamo nel primo pomeriggio, verso le 15, 15:30. Sì. I commessi mi hanno detto che Giuseppe mi stava cercando e ha riferito loro di farmi trovare in negozio perché sarebbe tornato verso le 19. Verso le 19. Se la ricorda? Sì, la conferma? E la confermo. Ma i commessi, a prescindere, l'ho chiesto ai suoi familiari, i commessi sapevano perché Giuseppe veniva lì a cercarlo? No, non lo sapevano. E che cosa gli ha detto a loro? Che aveva litigato con la moglie, la solita cosa per giustificazione stronza che poi uno può dare, capito? No? Cioè che ti metti a dire? Ma sa se poi effettivamente alle 19 è tornato? No, alle 19 mi sembra che non è tornato quel giorno. Alle successive ore 19 di ieri, mentre io non mi sono fatto trovare al negozio, Giuseppe è tornato? Me l'hanno detto, però io non c'ero. Sa se ha parlato con qualcuno? Mi sembra che ha parlato con mio padre, che gli ha detto anche lui, guarda che succede questo. Questo che significa? Hanno chiamato Cristian, l'hanno preso, portato come si chiama, in commissariato. Ci sono e tutto quanto, e hai detto vabbè, speriamo che bene per lui. A posto. Quindi anche suo padre le ha fatto presente che i carabinieri lo stavano interrogando, la stavano interrogando per fatti che lo riguardavano? Sì. E lui? A posto. Senta. Quindi quando veniva quei giorni in cui c'erano, diciamo, la verbalizzazione dei carabinieri al negozio, a cercarla era sempre per avere questi benedetti 4.000 euro? Sì. Ci dovrebbe stare scritto che mentre mi chiamava, penso, vabbè, abbiamo sorvolato sicuramente quello.
Senta, lei aveva i numeri di telefono di Giuseppe Casamonica e Rosa Casamonica? Sì. Partiamo da Rosa, si ricorda che numero? C'avevo scritto sul telefonino Rosa e ne ha cambiati 4, quindi uno, nell'ultimo Rosa 1, 2, 3, periodo? 4 e 5. Nell'ultimo periodo l'aveva cambiato perché aveva litigato col marito e quindi poi non l'aveva dato a nessuno, poi te lo do solo a te il numero, ecco, e il numero del periodo non lo so, però... Se la ricorda la numerazione? Assolutamente no, perché logicamente lei ce l'aveva memorizzato. Lei dice il telefono di Rosa, il verbale 12 agosto 2018, il telefono di Rosa è il seguente: 392 52 15 473. Sì. Ok, sicuramente l'ho letto. Questo numero ce l'ha in uso da 5-6 mesi, sì, per quel fatto che lei diceva che aveva cambiato. E quello anche Giuseppe ha cambiato più numeri? Ha dato 2 o 3 cambiate dei numeri, sì. L'ultimo che aveva in uso, la numerazione se lo ricorda? Non me la ricordo, l'ho letta sul Lei dice: il marito Giuseppe invece ha avuto più numeri da quando lo conosco, ora usa il numero 327 10 35 647. Okay. La conferma? Confermo. Oh. Senta, lei ha accennato prima a questo Casamonica Luciano. Sì. Che è il soggetto che le introduce, diciamo, le presenta, che mi aveva presentato questi Casamonica, Giuseppe e Rosa, sì, indicandogli come i suoi nipoti, abbiamo detto. Ci dice un attimo questo Casamonica Luciano da qua? Io voglio fare un'introduzione un poco per lui, perché io Casamonica Luciano lo conosco da 25 anni, non ho mai avuto problemi con lui direttamente, anzi delle volte mi chiedevo pure, quando dall'altra causa, quella prima, che qualche parente, io con Luciano lo conosco veramente da tanti anni e io non ho mai avuto problemi direttamente con lui, con Luciano. Questo voglio dirlo di questa cosa, perché ma lei lo aveva già dichiarato ai carabinieri, sì, diciamo, l'ho quindi dichiarato ai carabinieri, sì. Lei però adesso, rispondendo, ha accennato ad una cosa, dice: quando ho avuto problemi, l'altra questione. Che significa? Che stava dicendo? Stavo dicendo che praticamente quando magari qualche parente che gli dice: guarda, scusi, Barcaccia, quando qualche parente che significa? Quando qualche parente, qualche Casamonica parente, che magari anche con la questione come si chiama, della volta prima di Enrico, e con la questione di cose che andava fuori, e gli dice: guarda, parlaci un attimino perché stiamo a cosa. Questo era il rapporto che avevo con lui. Allora, piano, la questione di prima che intende diciamo il procedimento. Sì, il procedimento quello prima, quello no, che c'entra niente questo con quello di oggi? Non c'entra niente, quello prima. Lei aveva avuto... Lo conosco da 30 anni lui, 25-30 anni. Oh. Non ho ancora però capito cosa c'entra Casamonica Luciano con i guai passati che lei aveva avuto, che ci ha detto in apertura, di deposizione con altri Casamonica, rispetto a quelli del nostro processo. Ho tenuto a dire, perché quando che con lui non ho mai avuto problemi di questi generi qua, anzi delle volte ho chiesto anche tra virgolette una mano quando avevo un problema con qualche suo parente. Ecco, forse adesso mi sono espresso perfetto. Meglio. Una mano con qualche... Io non riesco delle volte a esprimermi bene, lei poi non è che mi dà una mano, capito come fa? No, che non le può suggerire le risposte. Scusa, mi blocca così. Lei è in difficoltà, ma lo è anche chi la esamina, perché non potendole suggerire risposte deve cercare di portarla a ricordare e a ricostruire bene la vicenda senza metterle in bocca nulla, ha capito? Perfetto. Altrimenti giustamente che lei è suggestionato, capisce, quindi le cose purtroppo le deve riferire, cioè purtroppo, per fortuna, continuo a dire purtroppo, non capisco perché. Che il retropensiero è il mio pensiero, vorrei tanto essere in controesame in questo momento. Allora, ho chiesto una mano a Luciano, specificamente per quale situazione? Ripeto, la situazione anche questa con come si chiama, con Giuseppe. Con Giuseppe, guarda,
tuo cugino, tuo nipote, adesso un po' stai esagerando, e infatti un po' una settimanella si aveva detto ci parlo io, tutto quanto, così, in questo solo, esclusivamente in questo modo. Per i guai precedenti che aveva avuto con gli altri Casamonica, diversi rispetto a quelli di questo processo, molto diversi. Si è rivolto a Luciano? Delle volte gli avevo chiesto una mano, ma ripeto, perché ci conosciamo da tanto tempo, delle volte è successo, sì. Gli aveva chiesto una mano affinché facesse cosa? Tramite, la cosa dell'altra volta è stata una tragedia proprio, e tramite per alcune cose, de macchine, de cose, questo qua, e a volte ci siamo riusciti a metterci d'accordo. Quindi per calmare gli animi, sì. Per calmare le pretese che le avanzavano questi altri Casamonica? Ho capito bene? Sì. Ma perché lei ha cercato, come dire, la protezione di Casamonica Luciano? No, non ho cercato nessuno. Perché si è rivolto a Casamonica Luciano? In questo caso specifico non voglio veramente, perché guarda, forse gli faccio più male che bene a dire una cosa del genere. Con Luciano però non voglio che si possa pensare che lui era, perché non era una persona cattiva, cioè non è stato, anzi con me, questo voglio parlare, non posso dire una cosa, è stato un amico, è stato... Lei deve però rispondere dicendo... non posso dire no. Signor Baccaccia, deve rispondere secondo verità. Sì, ecco, non posso dire no, me ce l'ha portati lui, non arrivo neanche a pensare. Non le ho detto questo, se lei ha la bontà di seguirmi. No, aspetta, non gli ho detto una cosa. Non arrivo neanche a pensare io che si potrebbe pensare una cosa del genere, tamannato dai cugini per farti fare... Il senso della domanda non è questo, il senso della domanda è diverso. Ok. E mi ascolti un secondo. Perché lei, tanto in relazione a Giuseppe Casamonica di cui ci ha parlato, quanto per gli altri Casamonica con i quali aveva avuto problemi nel passato, si è rivolto a Luciano per cercare di per calmierare queste situazioni? Era un mio amico, erano parenti, quindi mediazione, questo era l'unica mio scopo, diciamo. Possiamo sintetizzare, voleva che intercedesse per lei? Sì, ha detto dare una mano. Ho detto sì. Lei sa di rapporti tra Luciano Casamonica e esponenti politici? Ma i rapporti non è che c'è bisogno, sappiamo che gli hanno fatto una foto con lasci perdere la foto, io voglio sapere quello che sa lei. Le foto le abbiamo viste tutti sui giornali, quindi prescindiamo dalle foto sui giornali, sulla stampa eccetera. Se lei ha saputo di rapporti tra Luciano Casamonica e qualche esponente politico. Ma ho saputo che un come si chiama lì, di un campo rom, non so, di una cosa del genere. Esatto, che significa? Se può esplicitarla questa cosa. Mi raccontò che aveva fatto da tramite su un campo rom per delle etnie diverse, questa era stata la cosa che mi avevano chiesto e che ho ripetuto se ero saputo questa cosa qua. Chi gliel'ha raccontato? Mi ha raccontato chi? Me ne ha parlato lui. Lui? Luciano Casamonica le ha raccontato che aveva fatto da tramite su un campo profughi, su un campo rom. Da tramite tra chi? Da che so, su un campo ci stavano due etnie. Un campo rom, sa di quale campo rom? Quello di mi sembra, quello di Capocotta, possibile, no, per Tiburtino, non mi ricordo, era un campo rom comunque. Lei parla qua di un campo rom di... Lei parla qui di un campo rom di Castelromano. Castelromano, sì. Che era successo in questo campo rom di Castelromano e che c'entra Casamonica Luciano? Di Castelromano, da quello che so... Perché gliel'ha detto lui? Che me l'ha detto lui e che sapete anche voi, perché l'avete cosato, vabbè, per carità di Dio, lei non sa, so che questo campo rom c'erano due etnie,
e diverse. E lui mi stava raccontando che avevano, come si dice, l'avevano contattato per metterli d'accordo, perché sennò là dentro non ci stavano tutte e due. Quindi l'avevano chiamato per fare da paciere tra queste diverse etnie rom di questo campo, ma l'aveva contattato chi? E purtroppo hanno contattato, mi sembra, il sindaco, una cosa o chi dicendo per lui. Quale da sindaco? Come diceva lui. Da come diceva lui, certo, è chiaro, lei non c'era. L'aveva contattato il sindaco. Alemanno, scusa. Il sindaco Alemanno l'aveva contattato. Chi per lui l'avevano contattato per dire di fare questa transazione qua. E le ha detto altro? No, gli hanno detto che in quel frangente che ha detto che era stato che gli avevano dato 10-15 mila, non mi ricordo neanche quanto, però della somma di 20.000 euro, una somma di denaro. Facciamo rispondere l'avvocato, io non voglio essere garbato, diciamo. No, non l'ho neanche. No, vabbè, avvocato, però non deve intervenire, lo sa. Ma sta facendo un esame, è chiaro che la sua fonte di conoscenza è lo stesso. No, vabbè, avvocato, no, ma non c'è problema, dico, è solo. No, esatto, ha pure aumentato. In realtà è ancora di più la questione, quindi diciamo. Vabbè, però non tanto per non. La so che la sa, avvocato. Sì, ma noi non la conosciamo. Io neanche, l'ho solo letta. Allora, in realtà lei qui parla di 30.000 euro in contanti. Faccia la contestazione. Per questa opera di mediazione so che Luciano prese 30.000 euro in contanti. Sì. Mentre parlavamo mi disse questa cosa. Ma questi soldi, cioè che lui ha preso 30.000 euro in contanti, lo sa perché? Perché me l'ha detto lui. Li ha mai visti questi soldi lei? Mi sembra che una volta c'aveva più soldi del solito addosso, l'unica cosa che ti posso dire. E che c'entra questo? Perché io le chiedo se ha più visto. Contemporanea da questa cosa qua, era in concomitanza a questa cosa qua. A questa cosa, siccome lei faceva un foglio che non viene nella registrazione, nella trascrizione. Come si chiama il coso del discorso? In contemporanea al discorso che lui le fece, che stava facendo questa attività di mediazione, era con maggior disponibilità di denaro. L'imputato Casamonica. Vabbè. Per capire se è questo che intendeva quando ha reso la dichiarazione, per quest'opera di mediazione so che Luciano prese 30.000 euro in contanti che ho visto con i miei occhi. Ecco, fermo, che ho visto con i miei occhi. Allora, io non ho 30.000, per quanto uno può essere abituato o non abituato, non sai se aveva, io ho detto che aveva dei soldi, quindi deduco che sì, ma aveva dei soldi e quando parlava faceva riferimento a questa mazzetta che aveva in mano o ha detto, sai, ho preso 30.000 euro e poi ha tirato fuori una mazzetta? Cioè perché lei collega questa mazzetta al discorso che le ha fatto dei soldi che ha preso, capisce? Perché se no detta così rimane. Ha fatto un riferimento lui o è una sua deduzione? Ha parlato è una mia deduzione. Sì, però perdoni, io adesso lo capisco i rapporti di amicizia, c'è un baccaccia, però lei qua dice una cosa che è precisa. So che Luciano prese 30.000 euro in contanti che ho visto con i miei occhi. Sì, lo so, non è il rapporto, però questa cosa è stata tratta da sì, l'ho visti che ce l'aveva, non riesco, non è che gliel'ho contati, però ho visto che era una somma superiore a 10.000 euro, dai, che era superiore il volume. Solo questa somma ha preso per questa opera di mediazione, sempre per quello che le è stato riferito? Lui nel parlare diceva queste cose qui, gli davano tot al mese. Tot di 2.000 euro, mi sembra. Lei parla qui di 3.000 euro al mese. 3.000 euro. Non me le ricordo le cose, però stavamo parlando fuori al negozio, mi sembra. Ecco com'è andata sta cosa. Lei ha fatto riferimento va bene, diciamo queste sono tutte informazioni che le ha riferito lui e questi soldi. Sì. Prego. Niente, vai. No, io ho detto può darsi pure se era inventato perché ce l'inventiva, però i soldi l'avevo visti, sì, non ho. E poi lei ha visto le foto? Infatti ho detto ma può darsi pure e poi mi sono bloccato perché poi. Lei ha mai conosciuto
altri familiari stretti di Casamonica Luciano? Ma cugini. Sa se Casamonica Luciano ha fratelli, sorelle? Sì, sì, lo so, c'ha un fratello, e una sorella e vabbè, questi qua. Fratello e una sorella. La sorella sa come si chiama? Laura. Laura. Allora, fa veramente calmo. Sia gentile, forse anche caldo, si può slacciare se vuole, che la vedo che da stamattina che sta nel giubbetto. Si può togliere anche il giubbetto se desidera. No, non fa niente. Abbiamo anche aperto un po' per far circolare aria. Mi può ridare quelli per... Come no? Oggi meno. Senta, questa Laura lei l'ha mai conosciuta? Sì. L'ha conosciuta quando? Per quali ragioni? In che circostanze? La cosa del battesimo del figlio di Luciano, che ha comprato le come si chiamano lì? Aspetti, ascolti, chi gliela presenta innanzitutto? Era la sorella Luciano. Gliela presenta Luciano? Sì. Però la presenta perché doveva fare le bomboniere, perché si faceva la comunione dei bambini e la sorella pagava. Quindi la porta al negozio per questa occasione. Sì. Allora Presidente, se anche qua se posso essere vorrei autorizzato. solo che precisasse, siccome ha detto prima battesimo poi cresima, cos'era? Sì, ma adesso stavo comunque Mi sembra che sia battesimo però. Battesimo dei figli di chi? Di Luciano. Ok. Anche qua se sono autorizzato a mostrare, sempre si tratta della documentazione dello stesso tipo che ho sin qui mostrato. È stata sequestrata, quindi sempre quella sequestrata e poi consultata. Del test, sì. E consultata in sede di esame. Va bene. Esatto. Viene autorizzata l'esibizione. Sì, possiamo darla al test. Sì, va bene. No, sono ordini di commissione, appunti, documentazione, diciamo così, commerciale. No, è altra. Aspetti, stia pure comodo, avvocato, gliela portavo. Vabbè. Lei può mettere nel verbale, no? Viene autorizzato all'esibizione al test di documentazione, diciamo. No, è documentazione costituita da appunti e fatture, ordini di commissioni acquisite in sede di perquisizione ed richiamate nel verbale di esame reso dal test innanzi alla Polizia Giudiziaria. Prego, Ministero. Allora, è un'altra volta rosa questa però. Se le mantenga, signor Barcaccio, non si preoccupi. Lei stava facendo riferimento, quindi l'occasione in cui la conosce è perché doveva fare questo regalo per i figli di Luciano. Ha ordinato e comprato che cosa? Se lo ricorda? Lasci perdere la documentazione per il momento. Dei bomboniere, dei cavalli di ceramica che abbiamo fatti da una ditta, mi disse che gli servivano questi 5-6 più 2-8, mi pare che erano cavalli di ceramica, sì.
Cavalli di ceramica? Sì, sì. La ditta che li faceva aveva chiuso. Perché? Sì, la ditta che li faceva inizialmente aveva chiuso e allora abbiamo visto un'altra ditta che aveva detto che li faceva uguale, poi erano un po' erano diversi, erano i cosi. Perché guadagno? Perché prezzo, scusi? Se lo ricorda? Mi sembra che venivano, no, a Luciano gli ho fatto il prezzo che venivano. Allora, come può vedere, lei di fronte ha un primo documento che è una commissione datata Roma 3 5 e 17. Qual è l'oggetto di questa commissione? 471, 5 cavalli, 401 nero, 5 cavalli, 11.000 euro. Ricorda se è questa? Mi sembra di sì, però non riesco a capire perché si è scritto, forse si sono erroneamente hanno messo il nome di Rosa, perché lei i cavalli non... sì, era questa qua. È questa? Quindi questa, sì. La commissione, che è la prima occasione, diciamo, di rapporti che ha con Laura Casamonica, è questa, quindi il 3 maggio 2017 ha ordinato questi 5 cavalli e uno nero. Perché importo? 11.000 euro. Gliel'ha messo? Sì. Questo è un importo che, come dire... No, poi gli dovevo fare lo sconto perché dice tanto paga mia sorella, gli dovevo fare lo sconto perché... Ripeto, sì, ma 11.000 euro è già il prezzo scontato o è il prezzo che era da scontare? No, non è il prezzo scontato, è il prezzo che... Lei aveva guadagno da questa vendita? No, cioè, avevamo chiamato quello che venivano, glielo ho rigirato. Quindi quello che sarebbero venuti a lei, a quel prezzo l'ha venduto, 11.000 euro. Quando ha fatto questa ordine chi c'era presente? Luciano e la sorella. Tutti e due? Sì. Le è stato pagato? Mi hanno dato a conto di 5.000 euro e poi mi hanno dato l'altro, mi hanno dato il saldo, poi mi diede, poi dice vabbè l'altro ci penso io Luciano, poi ho detto metà ti regalo io perché così... Aspetti, scusi, poi ci arriviamo. Quindi le danno un acconto di 5.000 euro? Sì. Quindi rimangono da pagare 6.000? Sì. Principalmente le volevo mostrare, Presidente, anche qua è una foto che è allegata sempre al verbale del 12 agosto del 2018. Ce lo possiamo mostrare, Presidente? Vabbè, diamo atto che viene esibita dal pubblico ministero una fotografia riproducente un oggetto di arredo in forma di cavallo. Prego, esibiamola al test. Oh, eccola, sì, questo qua. Erano questi? Sì. Quindi li riconosce, perché tra l'altro è una foto che consegna lei, Carabinieri, questa. Quindi. Sì. La merce è arrivata? Sì. Dopo quanto tempo rispetto all'ordine? Sempre, guardi, non mi ricordo, ma dopo un mese, 15-20 giorni, 20 giorni, un mese. Per questa merce abbiamo detto le era stato dato un acconto di 5.000 euro, rimanevano a pagare 6.000 euro. No. Aspetti, io leggo l'ordine come lei. H sarebbe 5.000 euro, RIM che vuol dire rimanenza, 6.000 euro. A prescindere da quanto tempo passa rispetto al momento in cui arriva la merce, per quello che è il suo ricordo, questa merce è stata ritirata subito o è passato del tempo? È passato del tempo perché nel frattempo hanno dovuto rinviare anche il battesimo, che era successa mi ricordo che Luciano mi disse che è morto un parente e allora hanno dovuto rimandare questo battesimo. Questo gliel'ha detto Luciano? Sì, no, era morto, c'è stato... Le ha detto altro? Sul pagamento? Pagamento, dai, guarda, dammi una mano, ci penso io, ma lì era una cosa molto confidenziale con lui, ripeto, ci penso io, il restanti ci penso io, fammi regalo, cioè questo qua era, e mi sembra che gli regalai io l'altra parte.
Io non ho capito, cioè prende tempo per il pagamento perché avevano avuto questo problema? Sì. Ma perché avevano avuto questo problema? Cioè il lutto che cosa? Aveva comportato delle spese? Sì, aveva comportato delle spese perché mi sembra che morì proprio il giorno prima che dovevano andarsi ad andare a fare e quindi il ristorante stesso ha rivoluto il pagamento, non gli è fregato niente, ha detto la roba ormai l'abbiamo comprata, la buttiamo. E quindi per questo non la pagavano subito. Che cosa le propone? Di dargli una mano, ha detto, che significa? No, se potevo prendere il problema che ho avuto prima gliel'ho detto, gliel'ho spiegato perfettamente. Questa cosa qua è una cosa più come un amico che ti dice guarda questa qua. Sì, io lo vedo, lo capisco che lei è preoccupato di ripetere che è come un amico. Io però le sto chiedendo delle circostanze oggettive. Ma mi dai una mano perché comunque è successa questa disgrazia, ho dovuto, come si dice, pagare il ristorante. Un'altra volta e tutto quanto, non ci stanno problemi, infatti l'avevo lasciati tutti lì al negozio. Gliel'ha consegnata lei la merce? L'ha ritirata lui? No, è rimasta al negozio mi pare un altro mese e mezzo. Allora, dopo circa 10 giorni la merce è arrivata al negozio, ma è stata ritirata personalmente da Luciano dopo circa un mese. Il ritardo ce l'ha spiegato del lutto, non c'è nessun tipo di problema, di contrasto. Avendomi detto Luciano di aver perso la caparra già consegnata per il ristorante, che qua non c'è contrasto, mi ha chiesto se potevo ritirare la merce pagando il saldo un po' alla volta. Sì. E il contrasto è giusto, è così come... non l'aveva precisato, un pezzo lo confermo. Sì. Cioè gliel'ha data la merce, l'ha ritirata e consegnata. Dopo un mese, la rimanente somma le è stata consegnata, gliel'hanno saldata? Avevamo messo un po' così alla cosa, cioè quando ce l'aveva mi dava. Gliel'hanno saldata? Non mi ricordo sinceramente non mi ricordo se... No, veramente non sto facendo io così ho accettato, ma né Luciano né Laura mi hanno più saldato la merce. Se c'è scritto là, ok. Lo conferma? No, non mi sembra che gli dissi e feci in regalo io proprio a lui, una cosa del genere, non voglio, cioè, no, sembra che... mi sembra che gli dissi proprio io, non era il problema della differenza qua, veramente. Io ho detto guarda, non ti preoccupare. Senta, mi sembra che sono stato proprio io a dirgli non ti preoccupare a Luciano. 6.000 euro? Sì, 6.000 euro. 6.000 euro, mi sembra che qua c'era pure da fare uno sconto, non ricordo bene. Guardi, il prezzo che lei indica là è il prezzo scontato. Okay. Io glielo leggo per un costo totale di 11.000 euro, super scontati proprio in ragione del rapporto di privilegio con Luciano. In pratica non c'era guadagno sulla vendita. Quindi diciamo lei ha venduto questa roba a prezzo di costo, in più gli ha regalato 6.000 euro. Ho capito bene? Guarda, cioè, a un certo punto mi aveva detto così, ho detto quando ce l'hai, come dici, quando ce l'hai mi dai, quando ce l'avrai mi dai. Questa era la cosa che avevo fatto con lui, anche per me. Però io ancora non ho capito la sua dichiarazione, signor Barcaccia. Questi soldi glieli danno o è lei che glieli abbona? Glielo abbonati, non l'ho voluti. Perché questa cosa però non l'ha dichiarata ai carabinieri quando l'hanno sentita? Perché lei si limita a dire né Luciano né Laura mi hanno più saldato la merce, come se lei fosse rimasto in attesa di questo saldo che non è mai arrivato. Glielo abbonati, glielo abbonati. Poi mi scusi, ma veramente faccio difficoltà pure a... Ok, prego. Faccio difficoltà? A ricordare, a cosa, però questi glielo abbonati, 6.000 euro, cioè, no... Va bene. Okay. Successivamente lei troverà, se vede il secondo documento, ha avuto più rapporti poi sempre con Luciano e Laura Casamonica? Con Luciano ti ho detto, Luciano ripeto, mi passava a trovare, a volte mi servono 20 euro per la benzina perché così era, questo era il rapporto che avevo con Luciano. Sì, dico, ma
il riferimento a rapporti economici con Laura Casamonica sono proseguiti? No, Luciano mi cosa come si chiama, il pavimento della casa, un pavimento 110 metri, sempre per casa della sorella. 100, che significa? Cerchiamo che servivano, dice così te faccio rientrare, cioè, così te faccio rientrare dei 6.000 euro della cosa, però allora 6.000 euro dei cavalli? Posso parlarne? Mentre i rapporti degli altri, posso dire una cosa sola che magari capisce la difficoltà mia con parlare con lei in questo caso. Mentre i rapporti con l'altro erano rapporti, sì, come io ho detto, quello mi ha chiesto 1.500 euro al mese, niente fregava niente, punto, stop. Il rapporto con Luciano è un rapporto amichevole, questo voglio dire questo. Poi siccome dice la faccio rientrare, se c'è un amico e dice oh non te posso pagare questo orologio che me lo dai un attimino, poi te farò rientrare, questo è detto proprio strettamente in senso amichevole. Sì, ma guardi, questa è l'unica cosa che finora è chiara, diciamo, dei rapporti con Luciano Casamonica, perché sono state 5 parole e 4 amici, amico, amici, amicizia, quindi anche... diciamo, è una cosa che ha chiarito a chiare lettere, che io ho compreso, immagino che abbia compreso anche il Tribunale, quindi le assicuro questo è stato chiarito in qualsiasi. Se ce lo vuole dire un'altra volta, amicizia, io glielo faccio dire un'altra volta. No, ma no, se vuole. No, basta, non lo dico più così. Chiarito che quindi è amicizia, che c'è un rapporto di amicizia, e questo l'abbiamo detto. Se possiamo andare oltre, diciamo, a descriverci questi rapporti che ha avuto con la sorella. Allora, dopo questa questione dei 5 cavalli, 6 cavalli per il battesimo del figlio di Luciano, ci sono stati altri rapporti economici con Laura Casamonica? Se sì, quali? 110 metri quadri di pavimentazione, Santari. Scusi, si tratta del documento che lei sta visionando, che è la proposta di commissione numero 10 del 12/9/2017, su carta intestata Word Luce, consegna sorella Luciano, scritto sulla sinistra del documento a mano. Ok. Che cosa le è stato commissionato? Un pavimento come scelta, quindi come scelta è che erano 110 metri quadri, e completo di limatura e tutto quanto 4.000 euro, questo mi è stato saldato. Chi gliel'ha commissionato questo materiale? Luciano, gli ha detto Luciano che serviva questo per la sorella. C'era solo Luciano o c'era anche la sorella? Quindi Luciano ha accompagnato la sorella al negozio e le ha chiesto questo preventivo. Di euro abbiamo detto 4.000. Questi soldi per materiale edile, per ristrutturare. Questo è stato saldato. È stato saldato? Sì. Poi ci sono stati... Ma ha bisogno di sospendere? Perché se ha bisogno di sospendere, cioè sospendiamo per rilassarsi un attimo. Presidente, se ritiene. No, per me non è un problema, però siccome lo vedo che sta scendendo un po'. No, veramente, dalle 11, dalle 10 stamattina. Vabbè, adesso abbiamo ripreso da un'oretta e mezza. Vabbè, 10 minuti di sospensione, così si sgranchisce le gambe un attimo, se si vuole togliere la giacca. Perché abbiamo cercato di areggiare un po'. Non riusciamo ad aprire. Aperta? Sì, guardi, si alzi un attimo, sgranchisca le gambe, alziamo anche noi. Prego. Allora riprendiamo. Allora si accomodi pure, signor Barcaccia, quindi prego, pubblico ministero. Allora, avevamo parlato della ulteriore commissione, quella diciamo che nei documenti che lei ha di fronte è la proposta di commissione numero 10 del 12/9/2017, per la quale era stato ordinato e pagato materiale diciamo, per ristrutturare casa e arredare casa di 4.000 euro. 4.000 euro, certo. Andiamo al 19/10/2017. Lei ha di fronte una proposta di commissione numero 124
datata appunto 19/10/2017 con un numero di telefono e poi scritto Laura, sorella Luciano, con un numero di telefono cellulare. Sì. A che cosa si riferisce questa proposta di commissione, se lo ricorda? Comodino e musato uno specchio. Poi quello sotto che c'è scritto no, infatti erano altri 8,85, non mi ricordo, in pelle, fashion, non mi ricordo quest'altra cosa. Ascolti, però lei legga e poi magari metta a fuoco, se no guardi veramente le trascrizioni diventano incomprensibili per noi. Metta a fuoco e poi quando è certo... Un comodino e un musato specchio, uno specchio. Quindi è altra merce che le ha ordinato? Sì. Chi gliel'ha ordinata? Laura. Era da sola o in compagnia? No, sempre con Luciano veniva. No, quindi le ha fatto questo ordine in compagnia mentre era in compagnia di Luciano. Sì. Di questa merce che è elencata in questa proposta di commissione. Sì. Che valore aveva questa merce? Il valore 10.653. Scusi, il valore totale intendo. Il valore totale, qual era il valore totale e a che prezzo lei lo vende? Mi sembra che questa di qua non è andata via, però non è stata fatta la commessa questa di qua, a conto 37.000 euro, qua c'è scritto, di 10, come si chiamano, 10.985, in foro in tessuto c'è scritto 18.000 euro, infatti non l'aveva presi, vede? Sì, però io dico, a prescindere da quello che ha preso, il totale sarebbe stato di 37.000 euro, scontato 25. Ok, quindi è la merce per un valore di 37.000 euro che lei vende scontato a 25.000 euro. Lei dovrebbe avere un primo documento. Non vada avanti. C'ha un primo documento manoscritto proprio all'inizio. No, forse non ce lo ha, va bene, glielo posso dare io. Questo? No. Mi può dare la documentazione, per favore? Questa è quella che ha già visto, questa è quella che sta vedendo ora, questo è il documento a cui facevo riferimento. No. Anche qua per aiutarla nel ricordo, per questa merce si ricorda se le venne dato... Sì, un primo acconto di 6.000, un secondo acconto di 5.000, un terzo acconto di 500 mi sembra. In che date i due acconti di 5.000 e 500? 29/1/2018, 29/1/2018 e un terzo acconto il 14/3/2018 di 3.500 per un totale di 19.500. Poi un altro di 7.5, se vede qua Laura 7... No, scusi un secondo. Allora, innanzitutto le dà un acconto di 6.000 euro, questo all'ordine, giusto? Sì. Ok. Questa merce è poi arrivata? Sì. Al suo negozio? Ha ritirato questo qua. Questo non so cosa, non mi ricordo cosa sia perché non l'ho fatto io, però c'è scritto no, vuol dire che non è arrivata o non l'ha preso. Allora, il suo ricordo qual è? Che la merce è arrivata al negozio? Queste sono ritirate, quindi sì, questo non mi ricordo se è arrivata o non è arrivata. Però guardi, signor Barcaccia, così se fa questo non capiamo nulla. Esatto. Se mi crede che non ce la, lo so, anche noi ce la siamo faccio stanchi, proprio anche più, lei ma proprio neanche sarà più anche arrivare, stanco di noi. comincerei veramente a dire veramente sono le 5 no, non sono ancora le 5, non so ancora, no, meno 10. La mia pazienza. No, io vado avanti, questo mi serve per essere in anticipo in genere. Lei sicuramente non è che non la comprendiamo, però le chiedo soltanto di essere più preciso perché così non capiamo nulla. Allora, lei segua un attimo le domande e cerchi di rispondere alle domande. Allora, la prima domanda è se il suo ricordo è che questa merce poi è arrivata al suo negozio.
Allora, questo sì, ok, vuol dire che l'ha ritirato. Sì, ma lasci perdere il documento, dico, cerchi di fare mente locale sui suoi ricordi. I suoi ricordi sono che questa merce è arrivata al suo negozio? Sì, ha ritirato sicuramente qualcosa e l'altro non mi ricordo. Oh, perfetto, è stata ritirata da chi, se lo ricorda? Luciano è venuto a prenderla, sicuramente sì, o la sorella, se non è uno e l'altro in effetti. Questo è, diciamo, però il suo ricordo qual è? Il ricordo mi sembra, io per deduzione, senza ricordi, perché ricorda può essere venuto lui, perché insomma almeno allora, se no può darsi che la sorella è venuta. Visto che non ha un ricordo chiaro, il verbale è quello del 12 agosto del 2018, dopo qualche mese dall'ordine quindi è arrivata la merce che però è stata ritirata al negozio direttamente da Laura, presentandosi con una persona con un camion. Sì. Se lo ricorda? Sì, mi ricordo. Ma questa merce è stata ritirata subito nel momento in cui è arrivata al suo negozio? No, dopo un po' di giorni, dopo qualche giorno è stata ritirata, non subito. Lei in realtà dice solo un paio di mesi fa rispetto al verbale, quindi il verbale del 12 agosto 2018, sì. Quindi a giugno del 2018. Giugno del 2018, sì. Lo conferma? Sì. Questa merce che era arrivata al negozio, era tutta la merce che era stata ordinata o era un quantitativo inferiore, quindi per un prezzo inferiore? No, era un quantità. Mi sembra che l'ordine questo che ha fatto era arrivato tutto quanto quest'ordine che aveva fatto, era tutto quanto l'ordine che aveva fatto. Preciso però che la merce ritirata era inferiore a quella commissionata. Allora, io da questo che leggo qui, la merce che è arrivata questa qui era questa. E era inferiore in che senso? Era meno roba che aveva preso? Sì. Esattamente. Sì. Ed ammontava ad un valore di euro 19.653. Ok. Se lo ricorda? Sì. Dalla data di commissione, ok, e qui torniamo a quell'appunto originario che stavo vedendo, dalla data di commissione che è il 19 ottobre del 2017 e tolto l'acconto iniziale di 6.000 euro, sì. Le ha versato altre somme Laura Casamonica per questa? Gli acconti questi qua che ci sono. Li può ripetere per favore? 6.000, 5.000, 6.000 è quello iniziale. 6.000 iniziale, 5.000 il 29/1/2018, 500 il 29/1/2018, stesso giorno, 3.500 il 14/3/2018 e qua sono 19.500, sì, 19.500 euro. Non ho capito sta somma perché c'è scritto 19.500 euro. Comunque il discorso è che le dà l'acconto di 6.000 euro e poi le paga ulteriori 5.000 euro e altri 500 euro il 29 gennaio del 2018 e 3.500 euro il 14 marzo 2018. Perfetto. Quindi, se non ho compreso male, a fronte di una merce ritirata di 19.653 euro, le paga in totale 15.000 euro. Sì. Ha ricevuto altre somme? Dovrei, non lo so, questo dovrei vedere un attimino, non mi ricordo sinceramente. No, perché lei dice, fa riferimento solo a questi pagamenti, riepilogando a fronte di un costo di 19.653, Laura ha pagato 15.000 euro per questa merce. Può darsi, non l'ho ricevuto allora, quindi la differenza non l'ha ricevuta? No. Per fare un punto, quindi arrivati a questo ordine del 19 ottobre del 2017, la Lauretta Casamonica con questi ordinativi che aveva fatto assieme al fratello non le aveva dato i 6.000 euro per i cavalli che lei dice di averglieli poi abbonati e 4.653 euro per questo ordinativo del 19 ottobre 2017, quindi aveva un sospeso con lei di 10.653 euro, è corretto? Corretto. Successivamente lei ha avuto ulteriori rapporti con Lauretta Casamonica, è venuta a prendere altra merce, a ordinare altra merce? No, guardi, se va avanti e consulta e vede i suoi appunti. Ok. Allora, questi sono 247, 150, 150, sono applicche presa la sorella. Aspetti, scusi, non vada così veloce. No, che significa?
Lei ha di fronte un documento adesso Allora, questi sono... che c'è scritto, scusi, questo perché risulti dalla verbalizzazione, a metà del foglio, presi sorella Luciano 08/1/18 790 euro. Sì. Che cos'è? A che cosa si riferisce? Sono due lumetti e un LG e una plafoniera, questa qua, e sono roba del coso che ha preso, c'è scritto qua, presi sorella Luciano, 790 euro. Per un valore totale di 790 euro. Questa merce le è stata pagata? Questo dovrei vedere, aspetti, Oltre a quei pagamenti che ci ha riferito oggi, ci ha riferito poc'anzi, per i quali rimanevano ancora 10.000 e rotti di cui abbiamo detto, lei ricorda di aver ricevuto ulteriori soldi da Lauretta Casamonica? Guarda, non so se poi c'è stata quella cosa che ha dato a Luciano, poi Luciano ha detto dopo di da, perché ripeto, non perché era stata cosa così, ma non ricordo sinceramente. Se ha ricevuto soldi da Lauretta Casamonica o da Luciano Casamonica, oltre a quelli di cui abbiamo finora parlato? Non ricordo. Allora, verbale è sempre del 12 agosto del 2018, lei dice questi, cioè quelli di cui abbiamo parlato finora, sono gli unici soldi che ho ricevuto da Laura per questa commissione e per tutti gli altri complementi d'arredo che successivamente, sino ad oggi, lei ed il fratello Luciano hanno preso dal negozio. Perfetto. Quindi la conferma? La confermo. Quindi non ha più ricevuto soldi? Non ho più ricevuto soldi, no. Quindi questa merce che ha prelevato l'8 gennaio 2018 per 700 io ho detto è stata come una mia, come i primi, perché mi rimette quello, io l'ho spiegato con l'amicizia, lasciamo perdere l'amicizia, con i 6.000 euro delle, come si chiamano, dei cavalli, avevo detto meriterai, non meriterai, non ti preoccupare. Ma perché queste cose lei non le dice ai carabinieri? Perché cioè, lei dice io fino ad oggi... Io adesso sto veramente... Mi dica. Lei ai carabinieri dice guardate che questi sono i soldi che mi sono stati dati da Luciano e Lauretta, da questo momento in poi non ho ricevuto più nulla. In questo verbale non c'è... Lei fino a lì ha ragione, questo posso dire. Allora, può darsi, ti posso dire una cosa, però sembra che in una situazione normale rimarrebbe una cosa normale, in una situazione come questa qua diventa un po' più pesante, che la sorella gliel'abbia pure data a Luciano. Luciano le dice mi servono, ci vediamo, cioè è questo quello che voglio, però non mi va manco di dirlo perché sennò creo un altro problema inerente alla cosa. No, ma lei deve raccontare i fatti certi. Guarda, io questo fatto... I fatti certi di cui ho conoscenza. Mi segui un attimo, non le sue deduzioni, ricostruzioni fantastiche, i fatti certi. Dove ho dovuto confermare tutto, non mi sono tirato indietro nella maniera e mai lo farò. In questo preciso caso dove potete dire c'è una persona, perché non è come magari potrebbe, cioè questo qua, poi cominciamo a andare e poi veramente sono stanco in una maniera che non ragiono manco più come cosa, questo veramente, cioè, ma non penso che... Presidente, io mi rendo conto delle esigenze del Tribunale, però mi perdoni. Scusi. Se vuole si siede qua. No, ma io guardi... Allora, per favore, oggettivamente diventa complicato anche per me fare un esame con un test che chiaramente sta faticando molto di più di quanto non faticasse questa mattina, quindi io non so neanche quanto può essere producente continuare a fare domande su circostanze che non ricorda o che comunque anche in virtù della stanchezza, quindi io... Adesso siamo, diciamo sì, ma per carità, io non metto in dubbio che l'orario è per gli standard del Tribunale, diciamo ancora un orario in cui si può lavorare e io sono disposto a proseguire, però poi diventa un problema anche... Volevo dire un'altra cosa, cioè volevo dire siamo al capo di imputazione ZZ, giusto? Sì, esattamente. Quindi poi abbiamo ancora AAA, BBB, CCC, DDD, corretto?
Perché noi quando veniamo in udienza studiamo in base a quelle che ipotizziamo, anche se non ci viene detto. Sì, lo so, però... Anzi, magari in futuro sarebbe anche di grande aiuto nel momento... Lei faccia silenzio un attimo, sia gentile, che ha chiacchierato tanto anche lei. Se pure lei fosse stato meno chiacchierone forse avremmo finito pure prima, si sarebbe anche stancato lei molto di meno. Quindi mi pare di capire che non ce la fa più, è ancora un po' lunga. Giusto? Il test non ce la fa più e quindi è ancora un po' lungo e lo rinviamo, che dobbiamo dire? Io però stiamo cercando come dire, io sono disponibile a proseguire, però diventa... Ho capito, no, è faticoso per il test, che chiaramente lei capisce che deve cercare di essere lucido perché deve dare sono lucido. Il suo contributo nel modo migliore per possibile. carità, ma io mi sembra di essere stato, però adesso veramente mi fate delle domande, non riesco più neanche a mettere a fuoco ricordi, cioè, anche Va bene, diciamo con l'intesa però che la prossima volta il PM finisce e poi facciamo col controesame e andiamo avanti finché è possibile, insomma, perché non è che poi facciamo un altro rinvio no, nel senso che quando sono un po' più complesse io stessa capisco e mi metto nei vostri panni, quindi della necessità a volte di non poter assicurare proprio sempre la contestualità, perché la contestualità sarebbe necessaria, no? Perché la prova si forma. Quindi diciamo la prossima volta che non sarà però mercoledì. No, perché sono già stati citati i testi, altrimenti salterà poi l'udienza. Quindi il 26. Andiamo all'udienza successiva, che è l'udienza del 26. Allora intanto mettiamo a verbale quindi che il pubblico ministero chiede che differirsi l'esame del test avuto riguardo all'evidente stanchezza manifestata dallo stesso. Il Tribunale dà atto di questa situazione e nulla osservando le altre parti, dispone rinvio per la prosecuzione dell'esame e del controesame del testimone all'udienza del 26 febbraio 2020, sempre in quest'Aula, ore 9. Quindi diffide il test a ricomparire senza altro avviso. Diciamo, non è che la riaccompagniamo, lei può anche venire liberamente, però chiaramente con diciamo così, tutti i doveri del testimone, lei è ancora sotto esame, perché difficilmente si manda via un testimone che non si è concluso l'esame, quindi lei capisce che ha dei doveri di assoluta segretezza e non deve interloquire con nessuno, amico o non amico che sia. D'accordo. Né diciamo, il Tribunale la ricita nuovamente perché la sta citando ora, quindi le sta dicendo ora che deve tornare il 26, sempre 26, in quest'Aula alle ore 9. Alle 9 va benissimo. 26 febbraio, no, le udienze già calendarizzate. È lunedì prossimo? No. Credo che sia un martedì. È un mercoledì. Si sono un po' sfalsate perché questo è dipeso dalle disponibilità delle aule. Quindi 26, allora è un mercoledì, sì, 26 alle ore 9, sempre in quest'Aula. D'accordo? Va bene. Mi raccomando, si riposi e torni meno polemico. No, ma non nessuno ha fatto polemica. È più immediato, così finiamo anche prima. Va bene, allora andiamo noi invece all'udienza già calendarizzata di mercoledì prossimo, 19, sempre in quest'Aula alle ore 9, per l'esame dei testi che sono stati già indicati all'udienza scorsa. Dispone quindi la prosecuzione dell'attività di udienza con la predisposizione dei videocollegamenti, così come per l'udienza odierna. L'udienza è tolta.